Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Introduzione, poi Benvenuti ragazzi, benvenuti a questo Sardinia Tekken League numero 4. Grandissime novità nella scena, abbiamo importanti collaborazioni. Ringraziamo Italian Gaming Championship, ringraziamo Fighting Games Sardegna, Tekken Sardegna, Computer Point che ci ospita sempre, e diamo il benvenuto a The Reaper Review che ci farà compagnia. Dire ci ha già fatto compagnia e anche troppe non volte. per Oggi è la prima in assoluto su Tekken, quindi spero di riuscire a come si dice, a farmi valere in questa occasione. Fare il mio sporco lavoro, esattamente. Le mie nozioni tecniche di Tekken sono abbastanza scarsine, non ho avuto tempo di studiare. Il cane mi ha per questo che infatti sei affiancato da gente molto competente. Anche perché il cane mi ha mangiato i compiti, quindi mi scuso in anticipo alla maniera di Homer Simpson, ricordandovi che è il mio primo giorno. No, non li vogliamo noi questi timidi. Bene, dai, passiamo al timido commento. Un par di cosiddetti. Abbiamo subito il Riser contro 100 Occhi. 100 Occhi che siamo già 2-1 per 100 Occhi. Le sue prime tra virgolette uscite lo conosciamo già da un po', ma Riser è ben più anziano come membro. Mi ha stupito la scelta di cambiare main. L'avevo conosciuto come main Steve 100 Occhi, adesso è con l'arrivo di Lei Wulong dopo il secondo DLC, giusto? Secondo sì, DLC non sono così sicuro che sia il suo main. Potrebbe essere un counter pick per Jin. È una possibilità, ma giudicare il risultato non è che sia proprio una counter pick efficacissima, visto che ci troviamo al match point. Wall carry, 2-2. wall flat, danni incredibili. Deve stare attento ai bassi, deve stare attento ai bassi. Siamo a un passo dell'umiliazione e a voglia se lo low punge, parry, bellissimo. Prova la presa a muro. Ottimo Non splatta. risultato, non splatta, però comunque bravissimo. chiude a muro, ma niente da peccato. fare. Molto prevedibile. 1-0 per Riser. Molto prevedibile, peccato. Ma d'altra parte che cosa poteva fare? In quella situazione c'era veramente pochissimo da fare. Il comeback di Dio poteva starci. Il comeback di Dio poteva starci, ma i miracoli succedono una volta ogni 100 anni, se tutto va bene, quindi vediamo come se la butta sul secondo set. Bella la combinazione, peccato punito. Inizia bene ma comunque. Neanche tantissimo. Ci ha provato però. Dai ed è juggle. Ancora continua a insistere. Ottima punizione. Riser veramente non lo fermi con le cannonate oggi. Dopo la sua ottima prestazione del torneo di Napoli, tra l'altro, dove è riuscito a superare la top 64, è arrivato 49esimo se non sbaglio. Complimenti a lui. Complimentoni, davvero complimentoni. Porta subito sull'1-0 anche sul secondo set. Cambio di stance da parte di 100 Occhi, prova. Eccolo. Un bel launcher, ma Fonda la guardia, ci da dentro di juggle. Niente da fare, riparte, prova il calcio all'indietro. Da BT molto pericoloso. Esatto, molto compromettente. Adesso juggle basso di Riser che ancora insiste. Questo F4 ce l'ha sempre in canna il Riser, E ancora con low kick. Continua a insistere, continua. È qui 2-0.
non dico partita chiusa, ma No, non è mai partita chiusa, dai. Appunto, Tocchi sì. può farcela. non si può farcela a perdere anche un altro round di sto passo, visto e considerato che Oh. lo sta rigirando a mo' di frittata. Lancia un Probabilmente basso, adesso Jackal. Probabilmente Crew. ecco, mi Questi sono signori rimangio danni. tutto perché adesso Riser ci riprova. Chiedo scusa, Centocchi ci riprova. Bella Il l'idea, Riser, attenzione. Vedi il Riser. Centocchi ci riprova, attenzione, bello lo spostamento laterale, eccolo lì. Bellissimo il can. Giusta punizione. Ma proprio punito malamente, si ritorna al terzo round, bello il colpo in contemporanea. Il tuffo che non va. Attenzione però riparte Riser di cattiveria. Ancora Jungle basso, wall flat. Il low kick, serie di parate. Centocchi proprio non ce la può fare. E infatti Riser la chiude in semplicità. 3-1. Bravissimo il Riser. 2-1. 2-0 la partita. 2-0, sì. 2-0, 3-1. Adesso attendiamo il prossimo match in streaming. Tempo di arriva. Sì. Andrix contro Jundal. Hendrix contro Yudi in streaming? Dagli un po' di sì. spazio. Tipo le dici tu, capito? Cerca di essere tu che dirigi, però lui deve fare il colore, capito? Stava caricando la partita, stava inchiodando il... Ah cazzo, qui si sta inchiodando. Ha avuto un... Ricordati che dovrebbe essere... Andrix Jundal, ragazzi, Non potete usare dei temi. con la J. No, ce l'ho scritti qua. Me lo sono preso... Non sono messo apposta. No, scusami tu. No, c'è... Lo dovrei aver fatto. Sta chiudendo lo stream di schiacci. Stream ending c'è scritto. Sì, perché Schiacci l'ha chiuso. Perché ha chiesto a Schiacci di chiudere. Ah, ok, sicuramente è proprio così, certo. Quindi dice che non si poteva fare altro. Sì, si può fare. fare, Pazienza, devi- lascia stare. Ora ovviamente mi cagare in capo. Ancora deve... Però non ci sta ancora ostando. Deve controllare che sia finito l'host proprio. Ok, nel mentre noi possiamo partire e dobbiamo invertire i nomi. Infatti... Ah, ok. Sono andato a... Parla di Andrix. Hendrix, cosa possiamo dire di Hendrix? Che cosa, È che cosa fuori- dire di Hendrix che fuori non è già dalle- stato già dalle teste detto? di serie, Fuori ragazzi. dalle teste di serie in questo torneo. Ha cambiato personaggio, si è spostato completamente su Armor King, che diceva essere il suo main in Tekken Tag 2. Insomma, tipo 2 o 3 ere utilizza il geologiche fa. il suo- utilizza il suo libricino per i consigli, quindi sarà aggiornato ad Armor King invece che a Kazumi. Già un passo in avanti, insomma. Sì, è già qualcosa. Nulla, è un personaggio che preferisce punire le scoperture on block rispetto che le wave faster. Forse gli è stato anche un po' distrutto il gioco di prese, ma Che è credo sia un peccato capitale, considerato che stiamo parlando di un wrestler, quindi... sì, ma non ti preoccupare, appunto perché adesso c'è Armor King, quindi potrà ridedicarsi alle prese. Appunto. Diciamo, Marduk Armor King, tra l'altro, a livello di storyline è anche abbastanza piccante come match. Direi che stiamo per cominciare. Andres continua a consultare il libro rosso, manco fosse Mao. Intanto ricordiamo che ci potete seguire anche sul canale di GC, Italia Gaming Championship, L'hosting l'indirizzo è partito. twitch.tv/ig channel.
Lo Sting è partito praticamente in questo istante, come in questo istante sta per partire con un leggerissimo calo di frame rate, proprio infinitesimale, anche il match tra Hendrix e Yundel, ok. È il tipico frame rate da caricamento di Esattamente, Tekken 7 più scheda di acquisizione. scheda d'acquisizione è una faticaccia proprio. Subito la scivolata, low kick da parte di Hendrix, attenzione, prova il butterfly di DDT, non va. Ancora low kick, tutto molto basso, bello, il somersault non va, continua a giagolarlo Yundel. Sì, qua è decisamente l'ha flottato, è il termine giusto. Esatto, chiedo scusa. Non ti preoccupare. Ho già detto prima, è il mio primo giorno. Va benissimo, Allora, un ottimo giorno. combinazione. Ancora prese a Lo voto vedo da un po' in parte- difficoltà però Molto- Hendrix. Sì, molto in difficoltà perché Per non dire che sembra quasi, non voglio dire la bestemmia, alle prime armi, a bello! qua ho Butta, usato una diriti! bella AJ Styles, tecnica levati di mossa. ancora! questa è una cosa che si può skippare soltanto abbassandosi o steppando. Esatto, non c'è stato proprio neanche il tempo materiale di farlo. Ottimo. Yundel ci riprova. Yundel scomba bene, oserei dire. E ancora prova il moonsault, niente da fare. Ci prova, bella la ricarrana da parte di Hendrix. Ottimo, E di nuovo pure il quello è moonsault. garantito. Mamma mia, luciador all'ennesima potenza, giù di ginocchiate. Quelle sono Ancora tutte low le kick. prese command. In questo gioco praticamente con le prese devi usare il tasto giusto per skipparle. Esatto. Tanto il takedown e prova il ground and pound di disperazione Yundel. Tra mid-range, ma facile poi Un per bel chiudere il round. D4. Il primo set parte in parità 1-1. Piccolo momento di studio, ginocchiata da parte di Yundel, low kick parato. Questa è una punizione perfetta, ma non ha sfruttato la combo dopo, quindi occasione sprecata per Yundel. Ancora aggancia la ricarrana Hendrix, ottimo lavoro. Prova il moonsault di rimbalzo, non va. Solo Amuro è garantita perché non puoi spostarti in Per spostarti giustamente, non hai modo per schivarla neanche di lato, immagino. Qua ha fatto Esatto. un bel wall kick di Bello. Yundel, però non ha chiuso con l'ender e ora Però combo comunque la garantita. cosa non gli interessa più di tanto, perché adesso ci vuole dare dentro come un maiale. Oh, E ora però- bello lo Shining Wizard. Bellissimo. E tanto ancora low kick. Missa Chiuso la a muro. combo. Ottima. Ottimo, bravo Lucio. Tanto interferenza dello Zioledo. Ancora Shining Wizard di Hendrix. E aggancia anche la ricarrana. Piantato in Hai terra. visto così tanti Frankensteiner entrati in un round. Entra bene la spazzata. Ancora giù di testate, prova il calcio, non va. Unisce bene L'ha questa caricato, pasta, giustamente. evitato di un Sta soffio. droppando Low kick un- perfetto. E sta ora droppando un via sacco di col combo. Questo è- Super Spell Driver. Intanto Marduk in difficoltà. Yundel cerca l'opener Peccato. e non lo trova neanche per scherzo. Siamo 2-2, primo set in Quella parità. spazzata di Armor King, ovvero DB3, fatta ha un recovery minore rispetto a essere parata, quindi è più difficile da punire se va a vuoto. Ok. Yundel parte benissimo sull'ultimo round. In difficoltà estrema adesso Hendrix. Diciamo che deve ancora adattarsi ad Armor Più che King. ancora Lo vedo un adattarsi ad po'. Armor King deve abbassarsi di meno. Noto più che altro anche una certa incertezza nel movimento. Intanto ancora Shining Wizard. Prova il Rage Drive che non va assolutamente. Non è punibile quel colpo. Attenzione! Placcaggio. Bello il placcaggio! Siamo 1-0 per Yundel chiude 1-0 sul primo set. No, era il tasto destro. Aspetta, aspetta un attimo. Che è successo? Porca troia, che cazzo abbiamo fatto? Nel frattempo abbiamo un piccolo problema tecnico per quanto riguarda l'interfaccia. Nel frattempo low drop kick di Hendrix che continua una leggera spammata. Nel frattempo ancora il low drop kick e subito il primo round in mano ad Hendrix. Non mi selezioni il singolo. Intanto UF3 parato. Questo è uno scambio, evita la presa. Ancora UF3 che non dà vantaggio però è salvo. Continua ancora così, entra 1-2-1 e Frankensteiner come Frankensteiner. Il
low drop kick ancora di Hendrix. Prova l'Axendel, niente da fare. Continua l'azione, ancora low kick. Schippa la presa, niente da fare, ancora, insiste. Ancora low kick. Passata di prepotenza, colpo che ricata 2-0. Questo è un imparabile. Vabbè, imparabile non si sta. Però è alto. Se ti abbassi va a voto. Punibilissimo, bravissimo. Tanto qua, ancora. carta. Hendrix con low kick, Axendel che va completamente a vuoto, spostamento laterale di Jundel, ancora la passata, continua a colpire di prepotenza, ancora l'Axendel, trova impreparato Jundel, è giù di wall splat, Frankenstein nella terra, ancora lo dropkick, 3-0 secco, clean sweep, 1-1 per Hendrix, preparate la scopa, c'è da spazzare qui. Sì, 1-1. Qua Hyundai sembra aver subito il primo gioco a vuoto di Hendrix nella prima partita. E da lì in poi Hendrix adesso nella seconda partita ha cambiato completamente, ha ridotto lo spacing, non va più a vuoto, va più a un block, sculando anche determinate volte. Ma che cosa non sarebbe la scena competitiva senza un po' di fattore C, giù di ground and pound intanto, di prepotenza. Passata che fa completamente a vuoto, Jundel ancora. Jundel però si lascia cogliere impreparato da alcuni colpi, ancora il low drop kick. Thomason che non va, insiste Jundel. Trova la presa, non ci arriva, ancora il moonsault, imparabile. E ora il rage drive, niente da fare. Però il pugno basso lo aiuta a caricare un altro ground and pound. Attenzione, pochissima energia, poi il 50-50 Hendrix si rialza volando. No, c'è poco da fare, great, punto e basta. Si scambia insulti per gli addetti ai lavori. Complimenti con con la spazzata. Questo è uno dei colpi più micidiali del gioco. Qua sbaglia il tempismo per continuare la gioco. Lo ha punito in allegria, ancora la spazzata, Hendrix si affida molto a questo spanda, la spazzata, bellissima, ancora ci ritrovo. Il volley drop, ottimo, con un rialzo. Jundel in rage zone, ma è da sfruttare con estrema intelligenza. Qua se sfrutta bene una combo potrebbe ancora la spazzata, il rage drive è completamente pulito. Qua è stato un trade stranissimo, effettivamente. In teoria dovrebbe essere in aria, quando ti placca e quello è un colpo basso, quindi infatti non capisco come si siano effettivamente incrociati. Ancora di prepotenza, Hendrix vuole chiudere i conti. Ancora la spazzata, Frankensteiner che non va, intercettato a metà strada. Sta sgarrando 3/4 delle combo. Però eccoci qua. Ditemi, che ho dato lo schermo. È perché ragazzi dovete calcare sui nomi e poi chi sta vincendo? Ha vinto 2-1. Ah, è finita? 2-1 per Hendrix. Perfetto, allora lasciamo il punteggio 0-0 e mettiamo i prossimi nomi. C'è qui che deve giocare contro Pistone. Allora, dicevamo Hendrix quindi 2-1 contro Jundel. E in streaming abbiamo i pesi massimi. Visto che abbiamo Reaper con una P, cerchiamo di differenziarlo, visto che io sono Reaper, lui è Reaper. E adesso abbiamo un eroe di casa, tra virgolette. Reaper, benissimo, CP, guarda, ti faccio vedere come si fa. Aspetta che ho tolto il... CP e questa qua la barretta, vedi? Ah, ok, avevo sbagliato. Dicevamo i pesi massimi. Cominciamo già così. Reaper e Koif, atleta di casa del Computer Point Gaming Team. Nel frattempo continua l'hosting su IGC. Aspettiamo l'inizio della l'inizio dello... Oh, lo sconto, chi è che sta spegnendo? Che state facendo? State buoni, non fate cose di cui potrete pentirvi. Dicevo, prepariamoci con questa transizione molto fica al prossimo scontro, al prossimo match.
ultimi controlli al bracket. Eccolo lì sorridente, come il suo solito Reaper, ricordiamolo che nel tempo libero, quando non fa i tornei di Tekken, fa il sosia di Rami Malek. Ecco, ovviamente questo sa un rapido cambio d'abito. Ok, sì, sono dalla parte giusta tutti e due, i nomi sono messi bene. Possiamo cominciare. Tempo di caricare. Reaper ovviamente, immagino, si tenterà come suo solito il suo main Lars. Poi fa un attimino un mistero. No, attenzione, un colpo di scena invece. Anche Reaper si tenta Murdoch. Ero abituato a vederlo con Lars, invece Koif rimane sul classico, rimane con Kazuya. Volevamo un pantino, mi sa, infatti. No, anzi un altro cambio di Reaper che rinstavisce e sceglie Lars. Ci stavamo preoccupando. Ed è scontro in famiglia, come ha ricordato anche Reaper in questo momento. Tutto tra Mishima, Lars contro questo ragazzo Koi fa una gran maglietta, Poco ma sicuro, ho già specificato che si tratta di un atleta di casa del Computer Point Gaming Team. Qui nessun problema per ciò che concerne Wall Splat e Wall Carry, completamente liberi nello spazio, e parte subito Reaper. La spazzata ancora di Reaper che continua subito a punire. Dopo neanche un quarto d'ora siamo già a metà barra, non ha neanche lanciato un colpo, e adesso mi sa che, ecco, evita la disgrazia, il disonore del Perfect, ma il round se lo porta comunque a casa Reaper. E ancora continua a spazzare, spazza e colpisce, molto metodico Reaper, continua a punire senza pietà Koif. E a sto punto il Perfect l'ha schivato una volta, ma due no. E ancora bello il calcio, ci dà giù di juggle, tanto per peggiorare la situazione. Anzi, chiedo scusa, questa più che juggle era proprio floating. Continua a insistere, e giù un altro Perfect. Koif non ci ha fatto proprio un figurone stasera, Partito proprio malissimo. Ah, eccoci qua. Mi arrivano in soccorso. Ah, così Mi arriva in soccorso altro commento tecnico. ma adesso non conosco bene manco io. Vabbè, ciò non toglie che in questo momento Reaper ha subito un bel po' di colpi innanzitutto, mentre ci incischiavamo, e anzi rischia di venire punito brutalmente, anzi viene punito brutalmente da Koif. In un tripudio di micette il Reaper esplode, i suoi brandelli in cielo compongono la scritta "che figuraccia". Era basso ma non ha pagato. Non deve E ora poi Koif adesso, esatto. Di uno che poi da quando siamo giusti, uno che paga malissimo, E adesso Koif di prepotenza, ma rischia tanto, canna completamente il Rage Drive. E viene punito di conseguenza, non dal gioco ma dal karma. Perché? E subito 1-1 sul secondo set. Dibico che ancora non può tirare, non deve provare a tirare lì perché non vantaggio più. Continua a insistere. Koif gli vuole restituire ogni singolo perfect e mi sa che ci riesce pure. Esatto. 2-1. Si ricomincia. Ancora insiste di prepotenza Reaper, ma esatto, viene
ancora punito. Reaper si sta giocando tutto per arrivare sul... per cercare di arrivare al match point, ma mi sa che... esatto. Sta continuando a subire. Adesso Koif sembra avere una marcia in più. si vuole vendicare con In stile. ogni caso. Ancora. Sbaglia la combo. Viene punito. E mi sa che Attenzione però, Reaper ce la fa, aggancia anche il Red Drive e siamo 2-2, quindi match point sul secondo set. Questo è perché vuole fare combo difficili. Dice quello, chi troppo vuole nulla stringe, e infatti. Quello che sta succedendo in questo momento. Con attenzione però, C'è qualcosa. lo spostamento laterale proprio all'ultimo secondo. Batte avanza per permettere a Koif di ritrovare la posizione, ma non... la situazione non migliora neanche per scherzo. Ginocchiata secca, attenzione però. Facendo la citazione di Ritto Trottolino, ma niente da fare. Reaper chiude 2-0. Solo cattivo. Devo scrivere 12, invece 2-0. È cattivo. Reaper, anzi in questo caso più che Reaper è Ripperoni, perché giustamente lo ha allegramente castigato. Il tempo di darmi il nome del prossimo incontro. Bella domanda. Votazione streaming, chi dovremmo avere? Io fai 2A e Grongo. Così Ok. paga. Grongo sei tu o lui? Io sono fai 2A. Ah ok, scusami. Sì, vabbè, non ti preoccupare. E allora continuiamo la striscia di Homegrown Talents del Computer Point Gaming Team. Adesso ci tocca fare 2A che 5 secondi fa mi stava aiutando al commento tecnico. E adesso contro Grongo. Fire, ora che ci penso non ricordo quale sia il suo main. Anzi, chiedo scusa, ho invertito ancora una volta, tanto per cambiare. Dacci loro i nomi, dicevo. Grongo con Lao anzi con Lo, chiedo scusa, che poi magari qualcuno si offende pure. Non si sa mai. Fire 2A. E arrivano anche arriva anche il tifo dalla chat. Gravier, filo ale ale. E pronti a... No, Simo. Abbiamo in streaming, per quello. Mi serve Edo. Siamo pronti. Sta per cominciare Forgotten Realm, quindi tantissime occasioni per Wall Crash, Wall Splat, insomma uno scenario completamente diverso rispetto al match precedente. Subito cerca attenzione, bella l'evasione da parte di Grongo, che mette subito in difficoltà Fire 2, che invece non si fa troppi problemi e decide di usare quelle grosse manone per infliggere un po' di sano dolore fisico. E adesso attenzione, un vecchio classico, la presa di Grongo. E ora Fire è in estrema difficoltà. Ancora attenzione però, Grongo evita la presa, subito in rage zone. Fire 2A abbastanza in difficoltà su questo primo round, ma mi sa che bello il wall splat al volo. Rage drive, no, non va, però va in compenso il sinistro semplice. 1-0 per Fire, che parte bene, deve anche inseguire in classifica, quindi deve comunque cercare di fare il meglio che può
per arrivare fino alla fine, strappare qualche punticino per la classifica finale della Sardegna Tekken League. 15 sono i punti che lo separano dal capolista, da The Thunder, quindi la vittoria lo aiuterebbe non poco, però nel frattempo Grongo aggancia Fire 2A con l'1-1. Tanto è un fiorir di saluti qui sulla chat. Tanto Flotta e Wall Crash con Grongo che parte di cattiveria, la spazzata Somersault, ma Fire ne ha abbastanza, o perlomeno ci prova. Due bassi e ancora insiste Grongo. Continua, attenzione, gli entra la presa anche il wall splat. Il calcio sembrava entrare, invece no, entra il destro e siamo 2-1. Ancora colpo basso. Continua a insistere, a spammare Fire, ma non sortisce gli effetti sperati. Questo invece ha funzionato anche troppo bene. Ancora Juggle Flotta. E ora Race Zone per Grongo che cerca, lotta con le unghie e con i denti ancora. Ma mi sa che sembra ci sia veramente poco da fare. Canna completamente la spazzata. Viene punito per questo. E ancora trova il tempo, ma niente da fare. Basta un colpo e la pillola va giù. E siamo 2-2. Primo set abbastanza equilibrato. Per ora le pulse sono rivelate estremamente equilibrate. E ancora di prepotenza Grongo prova ad entrare, ma niente da fare. Ancora continua con questi bassi Fire. Ancora un altro lancio e ancora wall splat. Manca veramente poco. E infatti Fire capitalizza 1-0. Primo set chiuso facile, relativamente facile è il caso di dire. Tanto dalla chat suggeriscono di cambiare da Fire 2A a Fire 2G. Non voglio sapere cosa vuol dire, perlomeno non adesso. E si riparte subito al secondo set. Fire forte già dell'1-0. Potrebbe mollare la presa, ma non so quanto possa effettivamente convenire. Meglio sicuramente chiudere. Low parry ottimo di Grongo che riparte all'attacco. Lo flotta in allegria, evita la presa e riparte di nuovo all'attacco. La parata, ma questo non entra e come invece. Ancora con i bassi. C'ha più bassi di uno stereo ormai Fire 2A. E ancora in race zone Grongo che continua a subire. Prende il tempo, il destro che arriva dritto sulla mandibola. E si chiude sull'1-0 il primo round. 1-0 per Fire che adesso continua a insistere, spamma ginocchiate, viene punito intanto Grongo con un low parry. L'uppercut che arriva. E ancora il destro di Fire che non perdona. E ancora il basso continuato a spammare con molta efficacia, però è il caso di dirlo. E attenzione ancora il wall splat e chiude il 2-0 sul 2-0. Tutto è relativamente semplice su questo secondo set per Fire che ci dà dentro di cattiveria, anche adesso lo carica. Ancora Grongo con il comeback, lo flotta in allegria. E ora ancora il low parry e Fire non se lo fa dire due volte. Ancora però relativa fase di studio, 35 sul cronometro, parte di flottaggio. E ancora wall crash, continua di prepotenza. Fire spacca, è il caso di dirlo. Il colore verde poi aiuta a fare le similitudini con Hulk. Ancora il basso. Rage zone piena per Grongo che non ha preso manco un round. E non lo prenderà lo stesso, attenzione, Rage contro Rage, ma con Rage Drive blocca la Rage Art di Grongo e siamo 3-0 nel round e 2-0 nel set. Fire porta a casa la vittoria in semplicità, è il caso di dirlo.
In chat Fire in chat insinuano che Gigas sia OP. Non so adesso chi ci sia in postazione però. Ho detto Fire in chat insinuano che Gigas sia OP. Non so, non... Perdonate l'indecisione e l'incertezza, ma in questo momento non sappiamo ancora chi dovrebbe presenziare in postazione streaming. Come sta andando qua? Ci siamo io e The Tader in streaming. Ah, ok. Io sono a sinistra. Tanto, Tanto... no, quello lo so. E intanto continuiamo la striscia di Homegrown Talent con l'Homegrown Talent più homegrown di tutti, visto che è l'ora del Kiko nazionale, è l'ora di Druega contro il leader della classifica, The Tader. Quindi ancora una volta continuiamo con i pezzi grossi. Se qualcuno è libero vuole fare... C'è qualcuno libero che vuole fare tecnico? No? Ok. Stiamo per prepararci, questo sarà sicuramente un confronto sicuramente Buon salve, abbiamo un altro po' di commento tecnico che non guasta mai, tecnicissimo, ma che... E io che devo dire allora? Voglio dire. Ma che lui fa che già sul riflesso, la ragione di Gigas gli crash. Non entra prima. Così. No, ferma. Lo stunna. Ma ti giuro che quella era una roba Ok. Tanto come al solito mi fanno gli scherzi, mi dicono mi metto a sinistra nella postazione e poi si mettono a destra, grandissimi infami. Quasi quasi ti scrivo il nome sbagliato, però me lo risparmio. Tader, uno dei migliori in Italia, soprattutto main Lily. Un briciolo di collage. Mentre Druega, almeno l'ultima volta che ho avuto modo di vederlo di persona, dicevo, menava. Allora io mi posso anche mettere la Ok, perfetto. No, siccome si perché volevo mettere i commentari, non so se no potete farlo tutti e due, guarda, non mi offendo. perché ho già finito. Dicevamo, The Tader, uno dei migliori in Italia addirittura. Migliore Direi d'Italia, non esageriamo dai, se lei prende contro un altro sardo non è uno dei migliori d'Italia. Vabbè, ho capito, ma dobbiamo un po' pompare
il nostro leader di classifica, se mi permetti. E che siamo alla Mediaset. Sì. Che pompiamo le notizie. Ah, va bene, allora pompiamo tutto. Best Lily d'Italia, anche se Esatto. ci sarebbe Crossfire a contendersi il titolo insieme al nostro caro The Father. Anche se in torneo all'OTB2 il buon Cross ha deciso di calare il buon vecchio Calare Bob. l'asso? No, ha calato Bob al posto di Lily. E a propos- Non ha voluto fare il mirror, invece Addirittura, quindi imperterrito Death ha calato Un piccolo... Lily. Sarà stata paura? Sarà stato timore? Non lo so, ma nel dubbio ci becchiamo Druega, il nostro caro chicco nazionale, Main Akuma, perché lui deve fare sempre l'alternativo, giustamente. Giustamente giochi a Tekken con un personaggio di Street Fighter perché ti senti tanto hipster. Stretta di mano fra i due. E siamo più che pronti. Mi stavo dimenticando come al solito di cambiare la schermata perché gli appunti io cosa me li faccio a fare. E qua il livello giustamente si alza. Ok. Comincia la partita fra Alder Akuma e Druega. contro Lily. Round 1. Primo Vediamo chi la set e spunterà. vediamo qui la spunterà esattamente. Cominciamo già con un buon spacing da parte di entrambi. Fase di legittimo studio per comprendere il range di entrambi e parte aggressivo Druega. Ma The Thunder non prende si... un bel counter The Thunder con lo però non è slide. che rimane lì a guardare, giustamente. E decide Ottima di flottarlo combo in da allegria. Prova a rifarsi. Non gli lascia neanche Niente un briciolo di panici. spazio. E ancora dentro. Druega prova a colpire, bello il colpo in simultanea. Intanto vediamo qualche drop di combo. Però mi Attenzione, schifate bello il dalla wall parte flat. Tiene mani a terra, errorino? No, neanche per scherzo. È stato un tentativo, ma siamo già... vabbè. Attenzione, Druega alla Druega punta. strappa un round. Buon mix up da parte Vabbè, di Thunder. Kiko. Fight. Parte con un Attenzione, DF2. FF4. lo Oh, perri- bellissimo ottimo lo e vedi da via parte di Juggle. Wall flat anche. Di The Father. Decide di schiantarlo al muro. Oh, chi Come i teme? manichini del crash test. Attenzione, E giù col perfect. unblockable non caricata al massimo, che comunque riesce a esplodere al muro. Vediamo, vantaggio da parte di The Father. Calcione in faccia da parte di Druega. Proprio di prepotenza. CF3P4. La sacra Punish, scuola di ottima Sant'Elia. punish. Nessuna punish da parte di Druega. Doppio basso da parte di Druega. Mamma mia. Si sente odore di storia, ma Io sento The un odore Thunder di- non ci sta, esatto. Sento odore di umiliazione. credo che The arriva di Thunder prepotenza porterà proprio. appunto a casa il round. Speravo in un show US da parte di Kiko. Per adesso sembra che se la stia tenendo per il gran finale, ma di sto posto il gran finale non arriverà mai, Passa quindi sempre con CF3P4, assurdo. Kiko sta cercando di spuntarlo in qualche modo. ma ancora non ci siamo proprio. Canna Canna completamente gli ex. purtroppo. E adesso Probabilmente un The Thunder a mix-up. campo facile proprio per... insomma, si fermi quasi per pietà. E invece riparte e chiude 1-0. The Father con un DF3 canonico chiude il primo match. Per adesso Portandosi a casa. non c'è storia. 1-0 al primo set. Un saluto per Reaper, ma Francesco DM chi è? Non ne ho... non saprei. Dammi. Francesco. Dov'è? Round 1. Fight. Tanto siamo ripartiti col secondo set. E Druega parte anche abbastanza malino. Subito comodo da parte di The Father, che però lui Mamma mia, droppa. Oggi The Vediamo Thunder... vantaggio da parte di Oggi The Druega. Thunder con le proprietà di palleggio di Neymar. E continua ancora Queste due del a corner di giacolarne combo. l'allegria. Wall flat, un po' di Finita. tutto. E si chiude in semplicità. Altra blockable. 12 secondi buoni, anzi 22. Siamo già 1-0 al secondo set. Ottimo step da parte di The Father che alza l'avversario con un buon off kick. Continua Off kick proprio. lunghissimo. Combo a muro conclusa. Se li Buono giostra Tizen. come meglio crede. Stavolta non cade nella trappola dell'unblockable. E attenzione, agganciali ex Druega, ottimo lavoro però. Una barra. Il lancio è la Duken che non va. Neanche Altro Duken. secondo. Altro Duken. Ah, scusa. Off kick da fermo, E attenzione. intanto 2-0. Non Le c'è tattiche storia. quelle brutte. Le tattiche quelle Non c'è brutte. storia. Fight. Doppio crashing. Una cannata clamorosa da parte di entrambi.
Ovviamente quando ci sono su schermo o Lily e Lars e Akuma si Succedono vede sempre il queste ciclo. belle cose. Altro ottimo step da parte di The Father che lancia di nuovo l'avversario con un buonissimo kick. Ottimo Entra- unblockable, entra è entrato di l'unblockable. brutto proprio. È entrato senza bussare. Super 3-0. Super Wii Spanish da parte di The Father che si porta E a casa quindi intero 2-0. 2-0. Portato a casa in semplicità, quasi sbadigliando. Adesso aspettiamo. Ok. Si presume che il prossimo avversario di The Father sarà Riser, direttamente in streaming ancora. Proprio Tre senza file di neanche fila. back to back di The Thunder. Dovrebbe Ma cazzo era? esserci Koichi in realtà, ma Riser. Quindi No, Riser con la S. Riser. Ah scusa, proprio. no, scusa, avevo letto male io, scusami. Ok. Perfetto così. Ancora The Thunder, questa volta con Riser che abbiamo visto a inizio serata, anzi a inizio mattinata, perché sarebbero le 2 del pomeriggio. Io sono abituato ai tornei di FIFA che sono sempre di sera, quindi prima di dire giornata probabilmente si farà sera, come al solito. Vediamo, nelle ultime competizioni Rider si è dimostrato un buon avversario di The Father, dandogli veramente grosse difficoltà anche Il al che spiegherebbe al tag anche il team, suo quarto naturalmente. posto nella classifica generale. Rubatissimo. Racimolando piazzamenti da metà classifica come un Sassuolo qualunque. Riser oggi dalle discutibili scelte di stile, ma sicuramente saranno altrettanto discutibili quelle tattiche. Ma In realtà è sempre conciato così il nostro Riser, sempre con bandana, è conciato sempre da pirata. Madonna, un panca bestia. Forse che vogliamo vedere le botte. Esatto. Ultime fasi di conversazione. The Thunder ovviamente dall'alto della sua assoluta supremazia fa un po' il cavolaccio che vuole. Mi devo fermare all'ultimo secondo per evitare le parolacce, che qua l'IGC ci tronca che è una meraviglia se mi scappa una parolaccia. Quindi vorrei evitare. Tanto si giocano alla morra cinese The Thunder e Riser che decide in questa occasione non di puntare le Wulong, ma in questo caso si tenta Jin, che è il suo main naturale. Le Wulong è stata una counter pick per l'Armor King di... no, chiedo scusa, Armor King. Vediamo Mi sono incartato, scusate. Vediamo un The Father indeciso. Forse Addirittura? vuole prendere Forse è Giorgi. indeciso più per il vestito che non per il personaggio. La moda prima di tutto. Esattamente. Arctic Snowfall, quindi nessun problema di wall crash o wall splat, spazi abbastanza aperti. Ah, scusate. Per modificare il risultato, se no. Vabbè che ormai The Thunder, ripeto, fa il cavolaccio che vuole, ma dargli addirittura il 2-0 prima ancora di cominciare mi sembra un attimino esagerato. Solite Stage infinito, presentazioni di quindi Rigio, esatto, stage infinito, quindi nessuno niente, potrà fare grossi danni coi muri. quindi Ovviamente. niente sponde, niente di niente. Quindi Ci atteggiamento si da parte affida di entrambi. solo al Ottimo fisico. backlash da parte di The Father che sta scappando per studiare Riser. Riser ha Molto- paura, sembra avere paura. Prova ad entrare, ma niente, il low kick intanto Punish di backhand Riser. sulla power crash di Lily. Entra per Sliding. scivolata. Ottima Ancora low parata, kick. nessun Prova la punish. combo, non entra, nemmeno un colpo, ancora Altra scivolata. sliding. Altro Molto passo. molto mordi e fuggi, anche se The Thunder prova un attimino di coraggio, ma niente da fare. Ancora No, low kick, esito, entra, entra attenzione. Prova ad Nessuna entrare, panico. Riser, ah Oh, bello, e candela. via di... Ah, e via a due. flottare, che è una meraviglia. L'unblockable non Ok, entra. Non ci casca Riser. Punisci Riser, Gli ultimi punisci. 11 secondi. Riser
non credo voglia strappare un round sul cronometro. E infatti parte in attacco. 2 secondi prima della fine. Riesce a rubare il round. Decide di rubargli il round. The Father. Qua mi sembra, non voglio esagerare, ma sembrava quasi in difficoltà. Attenzione, Power E Crash sottolineo entra. quasi perché Riesce a adesso lanciare. decide di smentirmi sul posto. Droppa la combo purtroppo. Riser approccia con l'F4. DB4. C'è anche il counter. Attenzione, ottima È punish stata da parte molto lenta. di E Riser. Riser ne approfitta in scioltezza che Sente il reset. Buono Kizema da parte di The arriva Father. l'unblockable. Non ci pensa neanche al Rage Drive, ma non entra nemmeno quello. È stata molto lenta. Ottimo! Riser via in juggle. Whisk da parte di The Father è giustamente punito. 1-1. Ottimo step da Adesso parte Riser- di adesso Riser si è infogato. subito con un counter da In F4. scivolata, ancora il low kick che non entra. Wow. Riser, super attenzione perché Okizeme. niente da fare. Stavo Lo già tiro da parte di The Father. Molto concitata questa partita. gridando al perfect, invece The Thunder non vuole farsi umiliare in questa maniera. Fare il basso. Rage Dive che non entra, però c'è il punish, niente da fare. Attenzione. Whisk E punish da parte di attenzione, Riser. The Thunder in svantaggio. È una notizia storica di per sé. E ora però Riser sta Inizia- rischiando veramente tanto con questi inizia a ferri sotto. sentirsi ferito nell'orgoglio The Thunder, Ottimo giustamente. whisk punish. Ancora F4. Ancora Casca nel counter. Altro basso. Oh, kick a vuoto. continua Si a abbatte punirlo, sulla ma presa. Riser adesso non ci sta. Slidey. Ottimo il timing sulla Buono slide. l'ultimo punish. E qui The Tenta un altro Thunder ferry, ma va a vuoto. Riser dovrebbe un pochino calmarsi e smettere di fare i ferri. anche perché non è che siccome gli ha strappato 2 round è tutto scioltezza, Ok, F4 entra. D2-1. Non fare il basso. Attenzione. Lo ferry ferry via in flottaggio. fantastico sulla non punish. E Vediamo ancora quello prova il meno tuffo, 10. non entra, si può molto punire. prevedibile. Ora il calcio kick in alto previsione. e via in flottaggio. Ancora, mamma mia. E anche il tackle e ground and pound che non entra però. Riser si ferma prima del dovuto. Fare il low kick, ma adesso è proprio una questione di colpi infinitesimali, e infatti basta il low kick più infame di tutti e The Thunder si porta in vantaggio anche qui. Ok, mi sono perso l'ultimo round. C'era un indizio di comeback, ma Riser non ce l'ha neanche fatta, non ci ha manco provato. Riser chiede consigli a Mago. Chissà cosa gli ha chiesto. Credo che mi morirò anche io di bottiglietta d'acqua tanto. Credo che, esatto, c'è un cambio di Credo stage. che non potrò farlo. Mi sa che non c'è neanche la possibilità. Dicevamo, un cambio di stage, si passa nuovamente a Forgotten Realm, quindi si ritorna a darci dentro di sponde. Stage pericolosissimo. Pericolosissimo sia a livello orizzontale che verticale. Unico stage che è costruito su più piani. Molto pericoloso contro Lily perché grazie a a Considerate- un'ottima combo può Considerate le varie fare tecniche di cui veramente dei grandi dispone. danni. Vedremo come andrà a finire. Vedremo adesso se Riser darà seguito a quello che comunque è stato un ottimo set da parte sua, dove comunque non è stato in grado di capitalizzare. DF3 entra, DF3 nuovamente. Vantaggio. Non rispetto il vantaggio. Kick a caso da parte di The Father, ma ovviamente entra. Perché The Thunder è subito il primo wall Ecco la combo di cui crash. parlavo. E giù ancora. Thunder sa che cosa può fare in questo stage. Ma Ottimo Riser ferry da parte di Riser. decide di... Converte in combo. È giù. Ottimo. Però mi sa che verrà molto presto punito. E infatti Gli serviva un medio più veloce per neutralizzare il gioco di Lily da full crouch. ma siccome Riser è praticamente main Jin non ha voluto... Non ci Guarda- ha voluto neanche provare, non ci ha Doveva voluto fare neanche pericolosamente. pensare. Entra in counter il DB4, ottimo. Tenta di Aggressivo tirare a terra. adesso alla ricerca riesce del wall crash nuovamente. che non arriva. Non riesce nuovamente a E rompere il adesso- pavimento. Vediamo. The Thunder non si... Attenzione però, bella la presa. Presa non schifata da parte di... E subito strappa un altro round Riser. Ottimo router. Bella performance. Forse The Thunder si sta conservando per... Nessuna punish sul VS2 di Lily. Si sta conservando per la fase di eliminazione, ma
Queste sono Si tenta il cose che Kankan. paghi. E ancora l'ultimo wall crash, si arriva all'ultimo piano. Ma ciò nonostante, The Thunder continua a spammare la combo e chiudere sul 2-1. The Father grazie al mix up si regala un wall carry e finisce il round. Ok, match finiscono point anche- per The Father. A questo punto sì. Rompe la command, ottimo da parte di The Father. Bella. Ah, attenzione Prova però. un approccio con la stringa. Nessun Bello parry. il colpo da parte di Ottimo Riser che F4 in si sta counter. fomentando. Ancora la presa Nessuna che non presa viene schippata. E anche la spazzata a chiudere. Riser forse per il tie break. E arriva il tie break. Riser 2-2. Strappare un set a The Thunder potrebbe essere. Casca ancora nel counter. Off kick da parte di Riser in previsione di un basso probabilmente. Ottima combo ma droppa tentando un reset. Ottima la Ottimo schivata crash. qui. Tanto però The Thunder non ci sta. The Father con un counter si aggiudica un'altra buona combo. Vediamo cosa farà ora Riser. Approccia con F4, non fa in senso. 3. Homing. Ah, bella la patata ottimo e esvip si da parte riprova. di Riser. Altro esvip foto. Ci sta prendendo Counter. gusto, attenzione. Vediamo Continua a se tira giocare un flot. Oh, Riser si riesce a... C'è mancato poco che si punisse da solo. E invece 1-1 per Riser. The Father non si è fidata a realizzarsi con un calcio. Quando forse avrebbe dovuto. Esatto, avrebbe sicuramente cambiato le cose. Si cambia ancora stage. Dragon's Nest molto stretto come stage. Uno Poca fare. mobilità. Si torna su Molti Tekken 5. muri. Esatto, si torna su Tekken 5. Tanto in lontananza sentiamo le bestemmioni di Druega. Ci prepariamo per il terzo e ultimo set a questo punto, match point. Vediamo come andrà a finire. Riser sta tentando di tutto per fare il comeback. Un comeback che gli è riuscito per adesso per metà, Approccia ma ovviamente con F4. Vantaggio da parte di The Father. ottima l'entrata. Bello il colpo ancora. The Father sta riempiendo di bassi Riser. Molti bassi. Bassi che vengono parati da ottima punish. Attenzione però, si riprende Riser, o perlomeno ci prova. Riser finalmente riesce a capire che deve tirare di F3. Ma mi Ma sa la che lo tratta- capisce la tratta troppo la tardi, sconfigge. perché adesso The Thunder Vediamo. non è che sta lì a guardare. Si abbassa ma non abbastanza. Low parry, Low parry. ottimo! E punito in allegria, Che 1-0 low per The parry. Thunder. Che low parry. Mob kick da fermo. F4 che non riesce a fare whip punish. Questi due da parte di The Father. Ottimo wall carry da parte di Lily e ottima combo. Già metà barra se n'è andata. Mix up da parte di Riser. Mix up da parte di The Father che si chiude la stringa. Riser ci stava provando, ma mi sa che. Esatto, non Quasi c'è perfect da parte neanche di The Father. possibilità, un quasi perfect. Scende la pioggia, ma che fa? Vediamo cosa si inventerà ora Riser. F4 in counter, entra. Riser adesso Ottimo wall ha carry. trovato l'occasione. Ottima Non se la combo lascia muro. sfuggire, tre Ottimo quarti di barra, senza neanche Senza neanche sudare. Di La 4, passata. F4. Si abbassa sul BT 1+2. Riesce a lanciare. Tenta l'homing. Low kick. F4. Che entra il rage set, che entra Vediamo se riuscirà a perfettamente. Ovviamente il muro è sempre dalla parte di The Father. E anche il crash dalla parte sua, 2-1. Non resiste alla tentazione di tirare Riser e si becca il secondo colpo. Dopo il basso da 2-1, BT. facile per The Thunder. Riser non è tanto, ma è un lavoro onesto. Strappa un set a The Thunder. Adesso chi dovrebbe avere il streaming? No, questo chiuso qui. Dopo già questo ancora dentro. Andate voi perché Matteo sta ancora Clever Sì, Team quindi Clever Team a a sinistra. sinistra. Abbiamo i prossimi due nomi. E a destra? A destra abbiamo Mao. Ah, Mao, giusto. Quindi CP. CP Mao. È il rapporto. Ok. No, cazzo Mao. Vediamo anche il punteggio.
E adesso continuiamo la striscia di talenti del Computer Point Gaming Team. Clever Simo contro Mao. Simo già posizionato. Stiamo al collage con la solita transizione molto fica. Direi che Mao stava recuperando in posizione. i nutrienti necessari. Ma se ci muoviamo è meglio, che vogliamo vedere l'elettricità. Vogliamo l'azione qui. Vogliamo l'elettricità sprigionata dagli elettrici di Kazuya. Kazuya Main Forever. Non stiamo mica qua a giocare alle 7 differenze con le gemelline Kessler. Mao rinuncia rifiuta alle le cuffie. Mao, puoi alzare il volume del gioco dalle casse se... Tempo di organizzarsi con i cavi e le connessioni, che essendo tipo in 17 qua è un attimino un casino. Poi ognuno si porta il pad, quindi immaginatevi. Strano che siamo 17, di solito riusciamo a essere circa 20 o più. Ma vabbè. con l'annullamento del torneo New Challenger, che offriva un altro numero di player, E quindi purtroppo ci siamo rimpiccioliti in quantità. ormai col New Challenger gli amatoriali iniziavano a scarseggiare perché I due contendenti si scaldano le mani. giustamente ogni volta che vincevano non eravamo più New Challenger, ormai erano diventati... E ovviamente, come abbiamo annunciato prima, Mao si tenta Kazuya, Vedremo ci Simo. ha dato di elettrici, che mentre sicuramente Simo prenderà King. ci regala King. Si cambia stage. Jungle Outpost. Jungle Outpost anche qui su 2 livelli, se non erro, 2 livelli in Due livelli, orizzontale. con un balcony break e un wall break, quindi Le possibilità Chissà. ci sono e sono infinite. i due potrebbero fare delle grosse combo, ma non pensiamo a questo e vediamo all'andamento. Pensiamo direttamente Pensiamo all'andamento dello della partita. scontro. Kazuya a caricare elettrici come se non ci fosse un domani. Mao sembra molto carico. Le batterie Vediamo. ci sono e gli elettrici vediamo se ci Vediamo saranno. se arrivano anche gli elettrici. La close line che non va. Vantaggio. Low kick, low punch. E subito il Ecco primo, il primo elettrico. il primo elettrico che arriva. Bella la schivata. Low kick. Adesso invece decide di rimbalzarlo in allegria. Rischia il balcony break che arriva. E continua la combo. Mao ci mette pochissimo. Attenzione, cerca la close line, ancora il basso. Il rage drive che non entra. E viene punito Clever Simo con l'1-0. Fai finire lui. Perché conta questi insieme in fuori più. Ancora un altro elettrico, tanto per cambiare. In pieno controllo Mao. Ancora insiste. Mao, attenzione, Non prova la schiva la choke bomb. presa. Non la schiva e Troppo ancora l'ha presa. ginocchiata dritta del setto nasale. Ancora la close line. Prova il calcio. Ancora il low kick che blocca la combo e Simo al volo Con un colpo di con il fortuna- Dragon Screw. Aggancia Con un colpo di fortuna si l'1-1. prende il round perché droppa la presa in running. Vantaggio da parte di Mao. Si prende il running 3 in Ancora faccia. l'ennesimo Simo. elettrico. Attenzione, ottimo Che full crash di fa F2. partire la combo in juggle e lo aggancia al volo per la powerbomb. Vantaggio da parte di Simo che indietreggia. E adesso giù di wall Counter. crash, evita la presa. Ottimo lavoro di Mao. E ancora bella la finta col calcio. Il placcaggio è giù a punire sul wall splat. 2-1 per Clever Simo che era partito malino, ma si è Vediamo. rifatto con gli interessi sui round successivi. Sbaglia Punish Mao. Ma la sbaglia anche manca Clever l'axe Simo. handle. Elettrico a vuoto. FF1. Evita benissimo Sì, la sì, manovra. Simo tende un pochino ad Spostamento di lato, ad esatto, abbassarsi stati un troppo. po' andando a farsi punire dei bassi. Non si Kazuya fatta. di testata, lo Hell screw. Dip che entra.
E attenzione, la presa e chiude il conto 2-2. Fantastica presa da Wave Dash. E adesso chiude sul tie break. Ma Si parte prende in molto faccia, carico F3. Mauo, che Attenzione. decide di splattarlo in allegria. Recupero da Giù parte di di Mauo. elettrici. Cerca di uscire dalla... ma non ce la può fare Pausa da proprio. parte di Ecco, ci Kazuya. riesce, ma canna il Hail colpo. Whip. Ancora. Vediamo. Eccolo il Rage Drive che non arriva. Nessuna punish da parte Nessun di colpo, Timore. nessun punish. E giù con lo Shining Wizard che va completamente a vuoto. Evita il colpo, low drop kick. Non tirare. Oh, E lo tira come? che ha 3-2. abbassato. E Mauo Ma si forse porta a casa il primo potremmo set. Bellissima partita, finita al final round. Vediamo la prossima come andrà. Simone se la sta cavando molto bene. Anche ma troppo Mauo- bene, esatto. Il Mauo favore non del demorde. pronostico era tutto dalla parte di Mauo, ma DF2. Subito, elettrico a foto. DB2 a foto. ora con l'elettrico che fa partire la combo in juggle. Ancora, insiste, pure un wall flat. E giù Ottima di combo trottola. da parte di Mauo al muro. Dove il tuffo che non entra. Molto in difficoltà adesso Clever Simo. Sembra estremamente da parte di bello. Simone. Evita la Double presa. tracing, ottimo skip della command. Strike che va perfettamente a segno. Low kick in combo. Un leggero wall flat. Canna il Rage Drive di Si sperava pochissimo. una drive lì a terra, invece Mauo con un DB4 si prende un altro round. E ora si ricomincia subito l'elettrico. Ancora Pound Strike. Bella la schivata. Close che accentra il bersaglio. Ancora altra FF4 garantita da parte di Kazuya. ancora evita il Altro colpo elettrico. con la piroetta. Ancora close line. Nessuna punish da parte di Mauo. Oh, che adesso decide di andare per il balcone break, ma decide più che altro di Non basta. punire di prepotenza. Clever Simo che adesso è 2-0, è sotto 2-0 nel secondo set. E di questo passo potrebbe essere 3 perché Incredibile whip punish da parte di Mauo, che infila l'elettrico dove non batte il sole veramente. Nessuna punish ancora, altri elettrici. Chi fa Mauo la di presa? soprannome Enel Ottimo- perché a sto punto Ottimo 7-2. Si rialza male e si prende in faccia le Mauo ha i deciso colpi. che non c'è più tempo per scherzare. Preparate la scopa perché qua c'è da spazzare. 2-0. F3 lunghissimo da parte di Mauo. Sì, andate voi qua. Mauo 2-0, quindi che abbiamo? Ora, che a destra che a sinistra. Ok. Abbiamo i due prossimi nomi per lo streaming. Vedremo scontrarsi alla nostra sinistra il buon caro Hendrix, che finalmente può utilizzare in torneo Armor King su main fin dai tipi del tag. Come aveva già È la sottolineato nostra destra. Koif qualche minuto CP fa. Koif. E appunto, parli del diavolo. E spuntano le Koif. Ha un altro Kazuya su schermo. Riusciremo a vedere altri Perché lui è elettrici. estremamente valido con altri elettrici estremamente interessanti contro un Armor King che abbiamo Ha visto molte prese. Esatto, ma molte prese, che ha comunque sofferto non poco contro Yunder qualche minuto fa, cosa che fa un po' sorridere visti i posizionamenti in classifica da parte di entrambi, ma Hendrix praticamente si trova sul bordo, diciamo, delle teste di serie solo grazie al terzo posto conquistato nella prima giornata. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Ragazzi, commento tecnico allo streaming mi serve, per favore. E anche perché qui il commento tecnico Qua forse ci serve servirà, il e commento come? tecnico. Considerate anche a sto giro abbiamo due pesi massimi.
roba da undercard la parte bassa della parte alta, un po' Ok. complicato da spiegare. Stiamo Hendrix e stiamo per Coif. vedere sicuramente un ottimo match. Dragon Si Quest, torna quindi di anche nuovo su qui, Tekken 5. anche qui Dragon passi Quest ristretti nuovamente. e muri che potrebbero facilitare non poco il lavoro di Hendrix, Ma neanche anche quello. ma soprattutto quello di Coif, Che sappiamo benissimo avere. che avendo appunto come main Kazuya potrebbe. Sappiamo benissimo che è dotato di enormi mani. Se capite cosa intendo. Passiamo E speriamo alla fermata esatto, che di enormi non abbia solo le mani, perlomeno per la gioia della sua ragazza. E cominciamo! Vediamo come andrà questa partita. Subito elettrico Subito da un parte elettrico di a vuoto, di l'Axendol che non entra. E attenzione il Non low pare il drop low kick che arriva, doppio Ottimo basso. kit da parte di Andrix. Molto spacing da parte di due. Ancora l'Axendol che non entra. Andrix prende il Low kick che non vantaggio. entra e subito, presa schippata. Sbaglia la punish Coif purtroppo sul DB3. E ancora però la presa Presa che non schippata. va, con un leggero ritardo tra l'altro, con un briciolo di pathos anche. Bello lo spostamento laterale. E Spacing da ancora parte di Coif. Altro basso Andrix non però parato. Ottimo non kit vuole da stare parte lì a di Andrix guardare. ancora. Vediamo. La spazzata che non entra, troppo Ottimo lontana. zip da parte di Adesso Coif. Hendrix si libera dalla posizione di svantaggio con Ottima una punish certa da parte sapienza. di Coif. Ottimo, evita il calcio, bellissimo il somersault e anche il moonsault. E giù con l'accento di prepotenza, la rage Vediamo come andrà a drive finire. che sulla Non rage la drive è guarda. completamente cannata, l'elbow drop che va a vuoto, time out Armor King, anzi Hendrix strappa il primo round, Strappa il primo round Col facendo time out. praticamente non proprio la più nobile Sprecando tempo. delle soluzioni, però nessuna è punish da servita a parte qualcosa. di Coif. Ottima Ancora. punish da parte di Andrix. Vediamo come Hendrix colpirà di il muro. prepotenza. Frankensteiner per colpire a terra. DF2 a vuoto. Ottimo. Coif riesce ad abbassarsi sul crash dash 1, ma non conclude la combo. Hail sweep. Ottima Ottima parata da parte di Hendrix Vediamo se ancora. riuscirà a portare a muro. Non ci Questo riesce. credo lo porterà a muro e Hail sweep ancora. UF3 a vuoto. Nessuna in punish. estrema difficoltà e attenzione, Coif prende vantaggio. e schiva completamente con estrema semplicità la Rage Art e siamo 1-1 sul primo set. DB4. Low kick che arriva DB4. da una parte all'altra. Hail sweep. Vediamo una partita Ancora veramente l'auto piena sweep di che non bassi. entra. Ottima punish da parte di Hendrix. Una partita Cerca con- di portare a muro. Una non ci partita con riesce. più bassi di uno stereo ad alte Pressione. prestazioni. Somersault che non Ottimo arriva. Coif che non Bello il moonsault, DDT. salta al muro e si becca la presa. Presa che viene schivata, però Presa ancora la ancora Rage schivata. Drive Rage drive. parata. Headbutt, ora il calcio in juggle. Non riesce a Armor convertire il King, combo anzi Hendrix garantito. chiude sul 2-1. Quindi match point per Hendrix che centra l'elbow drop. Ancora elettrico che fa partire la combo Coif di piazza un elettrico Coif. perfetto. E ancora somersault e pure il back elbow. Ci riprova ma non entra. FF4 ancora. Ancora Hail il sweep. sweep. Ottimo elettrico da parte di Coif. Vediamo se Tira la riesce a combo in portare a muro. juggle, non ci la riesce. chiude. Prova l'Axendol che non entra. Ancora somersault, low kick. Testata di prepotenza. Incredibile! La recupera Dio solo sa come. Hendrix E c'è l'1-0 per Hendrix. con una mossa tattica riesce a recuperare l'intero round, impedendo a Coif di vincere la partita. Hendrix si porta in vantaggio in una maniera incredibile. Ha finito Coif solamente grazie alla rage. Salvato proprio sulla linea. Si ricomincia Kick. con il secondo set. Ottima Parte punish. benissimo È normale Coif. che non viene schippata. Ottima punish da parte di Coif. E sweep come di consueto. VS4. Ottima punish da parte Bellissimo. di Coif che hanno E cazzato ormai il Coif a DB3. questo punto chiude il perfect. Vediamo se riuscirà a vaccinare Hendrix dal voler tirare così tanti bassi. No, perché poi a forza di vaccini Ah, diventa proprio. autistico. F3. La presa schivata subito con lo sweep. Ancora Wow. ok che via in juggle. Incredibile hop kick da parte di Kazuya, inesistente. Il neutral. Battone, FF4. Schivato completamente back elbow. Riparte Hendrix, la presa che viene Perfetto. schivata. Tiro su da Coif. Presa schifata. Tanto lo zio Edo si lancia ad andare ai festeggiamenti.
Mentre nel frattempo Hendrix fa un incredibile combo. lavora di giù Ma con non riesce- l'Elia, ma finisce il svantaggio, ne esce alla sua solita maniera. Ottimo step da parte di Koif, che non riesce a convertire la combo. Schivatissima! Vediamo La come sweep! andrà. E ora sono entrambi in rage zone, 10 secondi alla fine. E Koif soccombe. Ottimo bait da parte di Hendrix, Grande che non rischiato cade per alle round. frame trap. 6-6-3. Presa a vuoto. Perché il Koif bocco entra. cade nelle trappole dal trottolino. Non riesce a convertire la combo. Ottimo basso da parte di Koif, che stavolta è lui a convertire il combo dal basso. Adesso Ottima combo. vuole punirlo sul muro. Guadagna spazio. Hendrix prova la Xandle. Ottimo Adesso panic da parte di Decide Koif. nuovamente Koif di riportare le cose come stavano. Giù di trottolino. E ancora la presa che chiude i conti. 2-1. Koif vediamo un pochino che si è abbastanza arrabbiato. Sta cercando di riportare in auge il suo nome. Mi sembra il minimo. Sarebbe Lo un po' perdi, disonorevole. Lo incredibile. perdi e parte all'attacco. Ancora il back elbow che non Riesce a entra. far flottare Hendrix. Lo porta Altra al ultima muro. combo. Decide di pestarlo di prepotenza. Ancora lo Hellzip sweep. ancora Presa no. che non va. Presa. E qui entriamo nel Presa non territorio è- di Armor King, DB4 giustamente. non schiffato. Low ancora un altro basso. Lo sweep che porta a terra Hendrix. Hendrix è già in ray zone. Placcaggio che viene evitato. Somersault. Il calcio che arriva. La Sandal viene cercando cannato. qualcosa per chiudere, non La riesce a testata, lo sweep. fare il colpo garantito. La presa non entra. Entra Incredibile. subito dopo il low kick. E la calcio che centra il bersaglio. 2-2 tie break quindi. Sul secondo set. Match point per Hendrix. Vedremo se Koif riuscirà a prendersi un'altra partita. Oh, poteva piazzare un'intera stringa lì ma non ci è riuscito. Non ci prova nemmeno. Vediamo. Ancora il low. Lo flotta. Ancora lo Ottimo sweep, continua a esito colpire. da parte di Hendrix. Vediamo se riuscirà a fare una Hendrix di buona combo. cattiveria. Ancora niente da fare però. Non riesce a punire. Combo Ottimo semplice punch. che non entra alla testata di prepotenza. Somersault che arriva a chiudere i conti low Ottimo Perry. punch. E il rage drive che Si centra il gioca la bersaglio. rage drive senza Ed però- entra in devil form. Incredibile! Tutto Incredibile! E gli... No, attenzione, di pochissimo Wow! invece. Lo recupera. Punish perfetta sul rialzo di Hendrix che viene punito da un PVGF probabilmente. Le mani di Non lo Koif sa. si sono viste nel Non sa momento nemmeno del lui come ha bisogno. fatto. Incredibile. Non lo sa nemmeno lui. Prende Siamo vantaggio quindi Hendrix. 1-1. Koif si abbassa sull'FF3. Ora FF4. Occhi continua a capote. insistere. Hendrix Koif ancora. non vuole stare lì a cincischiare, ma Hendrix non è dello stesso parere, giustamente. DB4 parato. Tenta la presa. Sa che il rage non entra, invece sì. Rage drive che entrerà E arriva tantissimo swinging danno. Butterfly DDT con l'uppercut. E come se non bastasse, qua il Muscle driver, Muscle Buster, chiedo scusa. E il dropkick che entra. Primo round per Hendrix. Poi fa anche se ha tirato una mossa veloce, purtroppo era riuscito a farsi colpire. Occhi che inizia il round. Subito Hendrix In stile di Death Hunter. brutalità, Ottima esatto. combo. E il Lo zip da sweep parte che di arriva Koif. di Koif. Ottimo whiff punish con un elettrico da parte di Koif. Trova decisamente a suo agio in questo Punish momento. sbagliata. Poi E zip. riesce a mandare il E zip rage. ancora vuoto. Non riesce a punire. Non riesce a punire nuovamente un meno 14. Non riesce a punire un'altra cosa. Ancora. Vediamo un sacco di errori da parte di Somersault entrambi. col back elbow che non entra, ha regalato il calcio. Ottima E parata da parte di Koif. giustamente Koif lo punisce. 1-1 sul ultimo set. Nessuna punish. Spacing da parte dei due giocatori. Ancora Koif prende il vantaggio. Pressing, cerca l'occasione pressing. e Ottima arriva il punish. calcio. Prova a imbastire la combo che non arriva, è il contrario. Incredibile. Koif Piazza un decide di elettrico. darci dentro come un caimano. Ma Non riesce a ancora punire. non Palla riesce a sbagliata punirlo. ancora. Arriva la presa, no, la skippa all'ultimo secondo. Finger schippato, ma E non viene invece schippato non viene da parte schippata di la Hendrix. testata. Ecco qua. E Koif si Con porta anche il kick secondo round. Si prende il secondo round. Di F2 inizio round. Subito Somersault Approccio che da non parte di centra il Hendrix. bersaglio, low drop Ottima kick. punish.
Ottima punish ancora. Buono Kitem da parte di Koif. Ottima punish da Karlovic parte di riparte. Lotta. Andrix. Ottima Entra punish. elettrico. Che non si fa pregare. E riparte all'assalto Koif. Vediamo cosa si inventerà ora Hendrix. Tenta Ha ancora i bisogno batti. la testata che sente il bersaglio e chiude i conti. Complimenti a Koif. Con un altro basso riesce a Koif vedere la 2-1. partita. Facile facile. Sta facendo un cazzo. Dottore? Ingegnere. Ah, in realtà io lo potrei lottare dal mio tweet, Allora, osti dottore, osti. dal computer point. Osti da sì, il computer point. Allora, il tecnico ci raggiunge ora Mao. Ciao ragazzi! Se riesco a togliere la scritta, ok, perfetto. Vediamo che cosa ci dovrebbe aspettare ora. Non si sa ancora chi dovrebbe essere il prossimo in streaming. Si sa. Il prossimo in streaming chi dovrebbe essere? No, c'è ancora Edo contro Puffer. Chico! No, ne manca uno qua e poi ci sono. Perché anche l'ultimo. Ma c'è Edo in streaming. Ok. Come faccio per optare? Aspetta, non lo posso vedere. Grazie mille. Di niente. Mi ricordi il nome? Jacopo. Maurizio, comunque, anziché Mau. Vabbè, non è... Eccolo, ok, a posto. Ci siamo, ok. Abbiamo un altro hosting. Chico, appena fai dopo il streaming contro Marco. Allora io devo andare a giocare con Ryder e loro stanno già giocando. Quindi? Vado con Luca. Ma perché non entra con... Ah, deve essere 3 quarti, 3-2, meno controllo ci sta tenuto di qua. No, è stato un bel mezzo. La gente si è data a tirare in mezzo. Non hai capito, ma non basta frenare che tirano in mezzo. È solo meno 4. Ragazzi, manderemo un match in streaming tra pochi minuti. Aspettiamo che finisca un match. Esatto, il tempo di chiudere i match rimanenti. Avremo, se non mi sbaglio, lo zio Edo, giusto? Abbiamo Zio Edo contro The Puzzle. Zio Edo che sta fino ad ora il chiudendo match qui. con Clever Simo. Vabbè, vedremo dove si posizioneranno, ancora non... Tanto io ho fatto nel mio, rimango qua. Tanto io. Sì, l'ho visto tutto. Anche tu, Marco. Contro Andrea poi bravo, Contro Andrea, bravo. Ma hai fatto là? Oh. No, il giusto. Fare esami, per me. Perché perdi milioni con lui.
Questo è il mio consiglio. Non va troppo stanco. No, no, no. Fida. Perché il tuo PG, il tuo originale, se fare stofani, ti puoi muovere, eccetera, eccetera. Guarda che fare meglio con Ah? fare le cose meglio con calma. Perché l'hai usato di più, però là a te ti dà un po' più di soddisfazione, vero? È lo stesso con i miei cima. Claudio non dà gioia, Claudio è troppo forte e facile da usare. Non dà gioia. FT è il voto di F4. Andate voi Kiko in streaming? Ma guarda. Ok, allora abbiamo in streaming adesso. Abbiamo, se non erro, Druega contro Riser, giusto? Giusto Kiko? Ok. Aspetta un attimo che ti dico anche da che parte stanno. Chi sta dove? Davide, da che parte state? No! Ok, Shippy, Druega a destra, Riser a sinistra. Ok. Bravi. Continuiamo con il Computer Point Gaming Team. Abbiamo avuto Coif prima e Druega adesso contro Rider. Vediamo che cosa dobbiamo aspettarci da questi due. Ma Figurati che quando eri in training contro Cendo, contato di essere una dieta diventa 5 perché lui fa così, per fatto una volta che lo lascia scoperto, la può tirare da media a lunga distanza eccetera. Tu non ci sa giocare contro, sono cazzi di quello. Sicuramente lui appena vede che una persona ci sa giocare contro, cambia. Stiamo per cominciare anche qui, immagino. Il pirata. Esatto, il pirata Riser. Ovviamente immagino anche in questo caso con Jin. Stanno arrivando rumori strani che mi deconcentrano. Jin Kazama. Akuma. Abbiamo visto. Ok, arena, quindi tutto abbastanza semplice. Yoda sta gettando i peggio porconi. Perché sono al final round, sono 1-5. Mamma mia, Questa ha vinto- una sofferenza proprio. Posso comprendere allora. E giustamente, come ampiamente pronosticabile, Jin e Akuma. con i loro personaggi main, Ovviamente il loro main. entrambi comunque che hanno fatto miglioramenti pazzeschi dall'uscita del gioco ormai di 2 anni. Ormai stiamo e mezzo parlando fa. di 2 anni e mezzo, esatto, infatti. Hai voglia a migliorare. Esatto, però non continua. Subito, raga, con la Duken, il low kick. Questo è un bel match perché poi si conoscono entrambi molto bene, quindi si sono Beh. già adattati in partenza L'uno con l'altro, contro quindi esatto. Sbaglia tutto. Ah, attenzione però. Kiko che intanto sta tenendo la giusta distanza contro Esatto. Jin. Sta sfruttando gli Hadouken per creare distanza. E sta funzionando alla grande perché Riser è partito poteva malissimo. poteva Ne ha punire approfittato di launcher. tranquillamente. Un attimo che metto quel punteggio. Parte ancora Riser, però decide di rifarsi con gli interessi. Wall Crash evita, bellissima la schivata. Però Druega mi sta un pochino in difficoltà. Bella la schivata però qui. Ancora insiste. Riser cerca l'occasione per chiudere. E la chiude in semplicità, 1-1. Subito. L'ultimo match che ci manca dopo questo è il match contro in streaming e poi abbiamo fatto. Subito Riser cerca l'occasione, ma adesso Druega non vuole stare lì a guardare. Mena come un fabbro. Bello lo Shoryuken. E ancora cerca l'occasione. È bella la presa. Bella Non arriva scelta qua. non arriva il Wall Splash, è troppo distante, però Perché visto che non sortisce l'effetto sperato. Anche l'Hadouken. è ancora morto però. No, ancora no. Bella evasione.
Qui un po' di bolle anche per tenerlo lontano. Mamma Bello! mia, sta facendo i La numeri. schivata di piccoli. classe mi è piaciuta tantissimo il Rage Drive che non entra! Poteva punire il launcher, E bravissimo. invece lo decide di prendersi il suo tempo. 2-1. Bravissimo. Kick che non entra, bella la combo. Quel terzo colpo si può parare anche senza il Infatti. secondo. Para Hadouken cerca di entrare, adesso Riser evita Hadouken. Sta anche steppando bene, ma dovrebbe steppare a sinistra. Sta steppando a tempo, però nella direzione sbagliata, però chiaramente lì entra il discorso della mano forte. Esatto. Chiaramente No, se qua sei ha destro fatto una- difficilmente ti viene da schivare Lo col poteva- sinistro. Sì, lo poteva lanciare quello Druega. 30 secondi sul timer. Bella la schivata. Raga, cerca la distanza, Wow. si riavvicina. Bello il low kick. Bravissimo. Gli prende il poteva- tempo. Ancora una volta però riparte di cattiveria. E subito però Ha Riser. chiuso bene col medio lì. Bravo. Ottimo lavoro da parte di Riser adesso. Primo match tiratissimo. Molto tirato. Intanto Non riesce a finire a muro. però ne approfitta lo stesso. Molto bravo Riser con Terry. prepotente sul wall flat. Ancora il can. Vuole chiuderla qua. Low kick e mi sa che la chiuderà come? Col perfect addirittura. 1-0 per Riser. Quinto round dominato. Salute. Stanno già ripartendo. Attenzione. Ripartono subito Riser e Druega. Rider sembra aver preso il tempo con i per di Jin sull'offensiva di Druega. E non gli sta lasciando neanche un briciolo di spazio, ma bella la presa. Hadouken evitato. Proprio schivaggio 101 qui. Dovrebbe usare più prese Druega. Whip effettivamente Perché- non è magari. Perché non si abbassa mai Rider. Ne potrebbe tranquillamente approfittare, ma E mi ha sentito, forse per ora si abbassa. ci ho provato. Meno 17, questo lo poteva lanciare. Carica il Bravissimo. colpo, ottima l'occasione. Bravissimo. E sul rimbalzo chiude Druega. 1-0 al primo round ora. Ottimo. Bellissimo il- 4. Juggle and float. E ora Wow. Qua ha fatto tutto una in stringa di... wall flat. Quasi perfect, ma Una Druega stringa non di ci sta. dolore. 1-1. Una stringa di semplice dolore e agonia. Evita l'Hadouken, carica il colpo, low kick. E attenzione allo Shoryuken che entra. Ancora, continua a colpire. Bravissimo, cavato spacing qua e ha punito con elettrico. Droppa la juggle. Il step che aiuta a evitare l'Hadouken. Riser riparte bravissimo. all'attacco. Il calcio a martello che arriva su... Attenzione allo Shoryuken. Qua Kiko Potrebbe potrebbe provare il fare rage, ma non ha tempo, non ha neanche non ha nemmeno voglia. le barre per farlo. E le palle soprattutto. E siamo sul 2-1 Match point per Riser, match point per Riser, esatto. Druega ci prova, ma carica il colpo. La schivata ed Wow. entra dentro. Questo Carica farà di male. prepotenza. Ah, peccato. Meta troppo. barra, non riesce a continuare. E Bravissimo. bella la presa col wall flat. Kiko non ci sta. Kiko Druega non ci sta neanche per scherzo. Due pari, tie break. Carica il colpo, evitato perfettamente. Le due barre super lì a fare da monito a Riser. Occhio che qua ti scotenno che è una meraviglia, ma a Riser non gli interessa neanche per scherzo. Rischia il wall Bravo. crash, bellissimo. B1 B2 si scopre. E ancora Riser di prepotenza. Da quanto? Adesso 12 all'occasione. C'è l'ex anche il Bravi. rage. Chiude Riser 2-0. Fa molto spacing, quindi è molto Molto Tiratissima, qualcosa di F1 Ok. ma non funziona. Fammi sapere poi mattillato. Ok. Abbiamo adesso Quindi di nuovo invece- Koif abbiamo- adesso. Dovrebbe essere a destra Koif e a sinistra Bruno Furia. Bruno Furia. Oh, finalmente Bruno Furia. Così non ci dobbiamo neanche rincretinire per capire quale sarà il suo main. Il nome lo dice da solo. Poi dopo questo mandiamo allora Zio Edo contro The Pusher e il mio girone è chiuso e si può Ok. far partire anche il new challenger qua. Perfetto.
Dicevamo Bruno Furia a sinistra, Coif a destra. Non so perché qua perché è qui ancora. Finiscono loro il mio ultimo match del girone e lui contro Edo e poi questa è libera. Va bene, ma tanto io sto facendo qui, non voglio mai questa cosa, prima non mi. Ma sì, ma non avevamo nessuno. Perché non vedo un bar da lì a tanto. No. Comunque ne ha schedulato una nuova, il streaming tra poi Bruno Furia. E qua già. Dopo di loro ci sei tu contro te. Ok. Stanno già preparando, sono allievo e maestro. Poi fai il maestro di Bruno Furia, lo ha forgiato a son di insulti. Perché è così che si forgiano i talenti. Così, esatto. Io non ho mai sentito parlare, non ho mai sentito di un grande talento nato a suon di carezze e bacini. Solo insulti e cattiveria. Poi fa ancora Vediamo con chi sceglieranno. Kazuya Credo e Bruno Furia, poi lo dice il nome Kazuya. stesso. Anche un bacino, giustamente. Vuole restituire vuole iniziare a ridare un po' degli insulti che ha. E ci troviamo Questo sarà un bel match, ragazzi. su Abandon Giocano- Temple, quindi spazi abbastanza stretti. Sì. Sono anche training partners, quindi Si conoscono anche troppo bene. E partono subito. Stage di Akuma. Vediamo, Abandon Temple, abbiamo detto, spazi anche qui molto stretti, molto spacing Sono- iniziale. Sono contentissimo che Bruno Furia abbia scelto Brian e non Claudio, perché secondo me è il PG con il quale può fare più male e rende di più, soprattutto. Beh, quello è tra virgolette scontato, come ho detto prima, il nome lo dice da solo. Bravo, bel rialzo per fare un po' di spacing di nuovo. Ora l'uppercut lo punisce di prepotenza, Coif, quasi. cerca il perfect, non lo Bravissimo. trova per Bravissimo. un'antichietta proprio. Con due medi che sono bastardi. Il minimo sindacale, insomma, low kick ancora. Bruno Furia sta facendo lo stesso errore che ha fatto prima Ryder, perché Kazuya, come gli altri Mishima, si steppano a sinistra, invece sta steppando a destra, quindi vabbè. ha più Anche lì, possibilità di prendersi Come le avevo cose detto in prima, è faccia. sempre una questione di mano forte. Lo ferro intanto di Bruno Furia che continua a Ottimo, punire. Massimizza. Entra in rage zone, Bravissimo fino anche all'ultimo. bloccato. Bravo. E giù di bravo. low kick per chiudere il conto. Bravo, bravo. 1-1 in questo momento sul primo round. Bello il crash. Uscite da qua, che c'è troppa gente. No, Matti, se fermo posso schiaffeggio. Vai via. Uscite da qua. Allora Coif decide di darci dentro. Attenzione. Mamma mia, che Quick che non blocco da entra, parte di bello Bruno il- Furia. Ah, ha droppato la Jungle, questa gli può costare cara. Carissima, infatti. Quasi. Ci è mancato poco, non riuscito Bravo. a continuare, però Bravo. a Coif non interessa. 2-1. Match point per il membro anziano del Computer Point Gaming Team. Esperto, non anziano, dai. Ancora Bravissimo Bruno Furia. con la parata che ora Con il permette di Rinnegan. partire subito con un lungo Jungle and Float che non entra. Bravo, bella FF4. Adesso Ottimo 1 più Coif 2. si dà la svegliata. Bruno entra già in race zone, tenta il race drive che non quasi. entra. VS1 di Brian che è impossibile da punire per Mishima. Ora Bravissimo. il calcio a martello che chiude il conto. Primo round per Coif. Primo match. Primo set, chiedo scusa, per Coif. Giamma, non puoi cambiare ciò che è tutto. Vai allo Dai, dai, dai. Tanto avvisi motivazionali dal nostro Mavo. Violet Systems. Wall ma spazi un po' più larghi, quindi magari se la potrà giostrare meglio. Gianmario, ovvero Bruno Furia, è fortissimo. L'unico suo E problema è decide ancora di- la tenuta mentale. Deve decide di stare cambiare calmo. il PG. Infatti, Decide come di- prevedevo. Provare Claudio. Claudio anche dal punto di vista manuale è più semplice di Brian, quindi potrebbe essere anche un vantaggio per lui. Si potrà provare. Qua ha tirato ed è entrato in counter FF4. E lì
Bravissimo, bravissimo. Non perdona, non gli vuole lasciare spazio. Lo prende in step. Lo massacra allegramente. Qua ragazzi ha fatto C'è una poco da cosa fare, esatto. fantastica. Da un errore è nato un massacro. Qua ha giocato semplicemente bene. E ancora la presa che viene schippata da Bruno Furia. Un po' di spacing. Ci chiedono il bracket. Il bracket Possiamo che ancora mandare... Aspetta, Tanto nel frattempo la presa manca veramente poco. Ci può spartire il comeback. Schiva la presa. Rage Time che non entra. Ma Cruyff non ci sta. Cerca il comeback. Forse lo trova. Manca completamente il colpo Bruno Furia. Ed entra invece l'altro che chiude il match. Chiude il round 1-1. E ora proviamo sul terzo round. Prova il pugno, non entra. Va in juggle. Matteo è carico, Cruyff è carico. Carico a palla. Posizione di estremo svantaggio sul muro per Bruno Furia. Cerca di ribaltarla, la ribalta con la presa, ma si inchiappetta da solo. Attenzione, Arriva. attenzione. Bruno potrebbe giocare il Rage, Rompe niente la presa. Ottima questa fa male. Rage in combo, meravigliosa, entra anche il float. Ah, peccato, ha droppato. Non continua, calcio a martello che c'entra in entrambi i colpi, low kick che chiude il round. L'ha 2-1 per ritardato, Cruyff. l'ha ritardato, è stato bravo. con classe. Che detta così sembra che sto parlando Ma di un handicappato molto educato. elettrico in counter, questo fa male e ha provato la juggle della vita. Ma veramente, Che ha fatto comunque male. Wow. entra la combo. Niente Bravissimo. da fare. Side step 1+2, la mossa mai usata da nessuno. E di prepotenza Bravo. adesso chiude il round Cruyff e chiude anche il match. 2-0. 2-0. Meritatissima. Per carità, meritatissima davvero. Bruno Furia ha ancora quel, come si dice, quel piccolo gap a livello mentale, a livello di Quel tenuta, calo di a livello di concentrazione, di tenuta che tensione. deve rimanere. Ora Zio Edo ci aspetta sul lato sinistro. A sinistra tu Edo? Ok. Noi abbiamo Zio Edo contro The Puzzle. Ah, The Puzzle, chiedo scusa, mi ricordavo Puzzle Back Four. Questo qua. Sì. Mi ricordavo malissimo. Ok. Ah, intanto Puzzle, aspetta un se non mi attimo. sbaglio, Arrivo subito per il Puzzle. Carlo. Vediamo cosa foto diretto. Poi io non ho ben capito le dicevamo Zio De Puzzle ci ha ospitato Druega che abbiamo stato un po' altalenante stasera. Ragazzi, ho dovuto anche giocare i miei match. Certo, il girone non ha aiutato, Commetti anche i nick delle bracket, se lo chiedono. Sì, Lo chiedevano in... gironi abbastanza tosti oggi, I gironi non hanno aiutato. Diciamo, Puzzle che, non vorrei sbagliarmi, Meng Xiaoyu se non mi sbaglio. Correggetemi se dico una castroneria. Mettono un attimo che lo copio e lo invio. Cosa? Il bracket. Non c'è ancora, Ok, allora non c'è ancora, lo stiamo facendo. Tanto, Sì. per informazioni, il bracket non è ancora disponibile. Appena avremo possibilità di farlo partire. Vi daremo notizia. Tanto Puzzle invece punta giusti e lo Zio Edo si tenta Kuma. Anzi, chiedo scusa, si tenta, è praticamente il suo main, sarà interessante da vedere. Ricordiamo che Marco De Puzzle è uno dei ragazzi più giovani della community. Non manca un torneo da un anno e passa ormai. Non ne manca uno. Non perde occasione per, giustamente non perde occasione per migliorarsi.
abbastanza costante anche nei piazzamenti, un perenne 13° posto. E subito si comincia. Bello l'uppercut in juggle. E ora decide di infliggere quanto più male possibile. La scivolata ottima di Zioedo, che recupera poi con un colpo e ancora giù di manate. Senza troppi complimenti. Sminuzza The Puzzle, che non ha nemmeno modo di reagire. Troppo sulla difensiva Puzzle. Zioedo lo vede, lo sa e lo punisce, spammando i bassi, e chiude il perfect. Puzzle non ci sta facendo proprio una grandissima figura, non ha modo di reagire. Lo Zioedo proprio non gli sta lasciando uno spazio che uno, e ancora con i bassi. Passo in roll, adesso recupera la posizione retta, prova a sollevarlo, niente da fare. Hop kick e giù a colpire, a menare senza pietà. E chiude col basso un altro perfect. Siamo già 1-0 per lo Zioedo. La vuole chiudere in scioltezza. Puzzle non sembra dargli modo di... sembra dargli una sfida sufficiente. Ma la Puzzle credo voglia cambiare PG. Credo si voglia tentare Leo. Soluzione molto interessante. Brimstone and Fire, quindi anche qui spazi relativamente ristretti. E direi che possiamo tranquillamente partire. Gli ultimi caricamenti e ci siamo. Puzzle cambia PG nel tentativo quasi disperato di in qualche modo contrastare lo Zioedo, che in qualunque posizione riesce a colpirlo. Lo sta malmenando senza troppi complimenti, ma riesce finalmente a infliggere un colpo e riparte Puzzle con low kick, lo sweep. Prova la combo base, ma ormai c'è veramente poco da fare. La carica di Zioedo e siamo già 1-0. Bello, lo solleva e parte il float. Però c'è il low kick che riparte adesso lo Zioedo. Un po' più di offensiva da parte di Puzzle adesso, ma Zioedo per adesso sembra proprio di un altro livello, che non è in grado proprio di contrastarlo in alcun modo, ma neanche per scherzo proprio. E ora ci sta provando, ma entra dentro, niente da fare. Altra manata che chiude il conto. Puzzle letteralmente getta l'asciugamano. Bandiera bianca e lo Zioedo quitta di prepotenza Puzzle, e quindi 2-0. 2-0 a tavolino. Clamoroso questo sviluppo. Ci rendiamo conto di cosa è successo? Sì, ce ne rendiamo perfettamente conto, e considerate le manate che gli ha tirato lo Zioedo posso benissimo capire. No, non ma è una cosa che non stato, dovrebbe esatto, assolutamente non dovrebbe nemmeno succedere, però un purtroppo comportamento così antisportivo. Io avevo Solo appena cose finito che- di elogiarlo dicendo che non mancava un solo torneo. e qui purtroppo i nervi hanno avuto la meglio. Ma i nervi, scusami, ma un par di, perché obiettivamente non ci sta né in cielo né in terra. Devi avere il rispetto del partner che è a fianco, che per quanto non sia, tra virgolette, tuo amico in quel momento, perché è un tuo avversario, devi rispettare, così come lui rispetta a te. E purtroppo non è questo non è successo.
vergognoso, guarda, sono molto molto deluso, chiedo scusa a tutti i partecipanti e a tutti Gli spettatori. gli spettatori. Sono cose che fanno male allo sport. Clinda, giustamente, esatto, rage quittato, non è bello. Adesso azzeriamo i punteggi. Strappa magari un sorriso all'inizio, ma non è bello lo stesso. Che abbiamo Vediamo i punteggi e adesso iniziamo con facciamo passare in streaming anche un paio New Challenger. di match dei ragazzi che popolano il girone dei New Challengers, che Quindi, ricordiamo è un girone diciamo facilitato per chi si vuole affacciare sul mondo del competitivo di Tekken. Diamo loro la possibilità di giocare tutti insieme in un solo girone e ovviamente di rispettare le stesse regole che abbiamo noi. Esattamente. Quindi i 4 migliori del girone da 6 andranno alla top 16 esattamente come tutti gli altri. Quindi chi riesce favorito sono quelli che hanno sempre popolato la top 16, perché 4 posti sono già presi dai new challengeristi. Ed è giusto, così possono avere la competizione seria come quella e la che possibilità appunto di giocarsela con i pro. Benissimo, come si chiama il ragazzo? Nicolex. E quindi per i New Challenger abbiamo Nicox o Nico X, decidetevi. Scusami. Nicox, ok? Nicolx con la L Porca tra la O e la miseria, I. ma Bravi. porca miseria, ma un nome normale qua mai? Contro Elsarin. No, Elsarin lo conosciamo bene. Anche lui uno Viene che ogni bazzica, tanto. esatto, uno che bazzica da queste parti. No, aspetta che mi hai tolto il... Aspetta. Lo stai scrivendo? Rispondiamo. Purtroppo non ci dovrebbero essere queste cose. Dicevo prima che mi interrompessero mentre scrivevo il nome. Dicevamo Nichols ed Elsarin. Elsarin si senta Devil Jin, dall'altra parte abbiamo Anna Williams. Vedremo che cosa potremo aspettarci da questo confronto. E vediamo subito quale sarà anche lo stage, qual è il conflict, quindi tanti balconi break. E ci siamo. Nichols ed Elsarin, ricordiamo New Challengers. Tanto te adesso scrivendo in chat Lili Grassa, cosa sta succedendo? E possiamo partire. Ha vinto Sassi 2-0? Contro Brecoff, giusto? Ed eccoci qui, pronti per partire. Subito low kick, super combo. Attenzione però, ancora. Subito continua il juggle di Nichols che ci sta mettendo veramente in difficoltà Elsarin, che ora prova la reazione, ma soprattutto tenta con molto coraggio la Rejal che entra e per chiude il conto. Adesso però ha accorciato i tempi per la rimonta, ma anche i tempi per la sconfitta. Primo round che va a Nichols. No, scusa. Ah, ho scritto male io, scusate. Dacci vostri. Brava, strano che non avete ancora sbagliato a scrivere dei nomi oggi. E ora Elsarin chiude la pratica anche del secondo round nel frattempo, senza troppa fatica. Ancora 2 schiaffoni ben assettati, continua a insistere Elsarin. Pound strike combo e subito il destro di Nichols ancora. Prova la carica che non arriva. Nichols a muro, cerca di guadagnare spazio, ci riesce. Ancora un colpo anche a bacino anca da parte di Elsarin, che con lo schiaffone chiude il round 1-1, 1-0, chiedo scusa.
Allora, vediamo come vorranno proseguire. Immagino, credo ci sarà un cambio, non so se di cambio di PG da parte di, vediamo di chi, di Nichols, che anche di Elsanin, no, Nichols sceglie Lars. Geometric Playing, spazio estremamente stretto, potrebbe regalarci qualche sorpresa. E vediamo come si evolverà questo match, se il cambio da Vol'jin a Lars potrà in qualche modo migliorare la situazione, ma sembrerebbe proprio di no, perché Elsanin continua a disporre di Nichols in maniera abbastanza agevole. Low kick, altro schiaffone, Rolling Senton, ancora il low kick, Rage molto coraggioso che non entra neanche, e c'è l'1-0 per Elsanin. Nichols lo solleva ancora, slide, e ancora continua a insistere. Va di prepotenza Elsanin, che sbaglia completamente però il colpo. Anzi, paradossalmente adesso Elsanin è in difficoltà, e infatti lo flotta, ma non... Eccolo lì, il low kick infido e bastardo come la rucola, che regala l'1-1 a Nichols. E ora Nichols solleva ancora una volta Elsanin, che continua con la pump strike, lo risolleva nuovamente, parte in juggle, un po' di float, e ancora lo porta quasi a muro, ci poteva stare ma non così. Ancora coglie il rimbalzo Nichols. Adesso credo sia un po' rischiosa come idea, appunto, il sprecare così il rage, e qui è l'inesperienza che entra in gioco, che potrebbe regalare, anzi regala il round a Nichols. Ancora, ormai Nichols ha questo attacco base per partire ogni round. Bella la dynamic entry. E ancora Nichols con la combo. Elsanin effettivamente in difficoltà adesso, è partito bene l'1-0, ma ancora Wall Splat insiste sullo splat. Per Elsanin riparte l'attacco, un po' timidi come Wall Splat, però ha funzionato alla grande. E adesso via la timidezza, lo sweep, siamo 2-2. Tie break. Sbaglia completamente l'entrata adesso Nichols, giustamente diventa prevedibile dopo 3 round iniziare con la stessa manovra. E ora pump strike in combo di Elsanin, che mette in difficoltà Nichols, cerca l'occasione per entrare, gli schiaffoni non entrano, elettrico da parte di Nichols, calcio completamente cannato, bella l'entrata ma niente da fare. Ancora 2 schiaffoni ben assestati e c'è il 3-2, Elsanin chiude il match. 2-0 per Elsanin. E adesso attendiamo i nomi dei prossimi. Ma buon pomeriggio. Ma buon pomeriggio anche a lei. Ci raggiunge uno degli undercarder della classifica, Yami, anche se dal suo canto su 3 appuntamenti finora aveva presentato solo uno, quindi diciamo non è proprio tutta colpa sua. Potrebbe esserlo oggi ma non le altre volte. No, oggi ho partecipato ma sono fuori dai gironi, quindi non mi interessa niente. Quindi ho provato a divertirmi, dai. Come è giusto che sia, ancora in riferimento ovviamente all'episodio abbastanza increscioso, tra virgolette, anzi senza virgolette, del Rage Quit di The Puzzle, che non mi sento chiaramente di demolire come persona, perché chiaramente siamo tutti esseri umani, però The Puzzle, se ci stai guardando, non si fa così. Non si fa assolutamente così, ma neanche per scherzo.
Devo dire non la è verità, mi son per niente perso onorevole. mi sono perso la scena. Durante quindi- praticamente Dioedo lo ha castigato 3 volte nel primo set, 3-0 con 2 perfect, e al secondo dopo il primo perfect ha preso e se n'è andato. Non è bello da vedere assolutamente, proprio, soprattutto infatti in streaming è stata un'immagine bruttissima. E ora ci arrivano i nomi del sempre New Challengers, e adesso ci toccano Il lancio della monetina è in atto, proprio davanti alla telecamera. Vai. telecamera, il lancio della monetina per decidere chi è a sinistra e chi è a destra, palla o campo, insomma. Vieni, prego. Aggiungi anche dov'è la cucetta? Qua la cucetta. Vabbè. Abbiamo anche la mascotte. Allora, a sinistra abbiamo Black Fox, Black giusto? Fox contro Starseed. Aspetta, che lo stavo scrivendo io. Scusami. Vai, Black Fox. Black Fox a sinistra abbiamo detto. Gabri, no. Gabri, ricordami il tuo nome. Gabrion. E Gabriel sulla destra. Vediamo adesso, sempre nell'ambito dei New Challenger. Diciamo, sempre nell'ambito dei New Challenger, vediamo che cosa, come si mostreranno i due. Eccoci pronti. Siamo pronti per cominciare. Black Fox va sul classico con Eaci, Gabrion un po' più ricercato Dragunov. con Dragunov. Gran PG. Ah. Anzi, Si sorprende. Black Fox sorpresa con Jin, forse una counter pick o semplicemente voglia di qualcosa di nuovo. O di buono. Mi hai ninjato brutalmente. Mi hai proprio ninjato di prepotenza. I ragazzi popolano le file degli New Challenger già da un po'. Gabriel si è visto meno di Black Fox, ma comunque sta crescendo, diciamo, un pool di Young Lions, per usare un termine molto caro agli amanti della New Japan. A proposito di New Japan, la somiglianza tra Dragunov e Jay White è abbastanza palese, ma concentriamoci sullo scontro. Subito monkey flip con armbar di Gabriel, parte abbastanza aggressivo. Stile, il movimento di Dragunov è estremamente elusivo, anche estremamente rapido. guarda che pressione. Mamma mia, la pressione sul serio. Chiude. No, la chiude sì, ma in ritardo. E ora subito high kick per aprire i conti. Uno dei player, dei personaggi sicuramente più ostici da sfidare, secondo me. Effettivamente, ripeto, proprio per E via il sweep a vuoto. proprio per via dello stile elusivo. E ancora monkey flip con armbar di Gabriel, che, attenzione, piazza un piccolo capolavoro. Bellissima la schivata, il Rage Drive che non entra. E adesso Black Fox prova l'opener, prova ad entrare, ma non basta. Prova ad entrare, ma non risponde nessuno. E Gabriel si porta il secondo round. Screw, ci sono danni. Arriva al muro. Attenzione, un attimino particolare, il rimbalzo sul muro laterale. Ci riprova. Prova ad entrare, niente da fare. Bello il calcio. Peccato. Bellissima la schivata qui. Lancia da BT, ottimo. E ora attenzione, attento che non A va. vuoto di F2. Potrebbe prendersi il punto, F4 e sul prende. Rage Drive. Ottimo lavoro. Possibilità di recupero. C'è la possibilità di un comeback. Un briciolo di possibilità. Converte, che conversione! Fa wall carry. Power crash, ma non entra. Non ci sta.
E ancora Gabrion prova a continuare, ancora una volta proiezione monkey flip con Arbar. Che in realtà è un counter hit. Spallata. Cioè, Stava entrando una combo, non è entra una di nuovo counter. e chiude, Mamma mia. spezzandogli allegramente il braccio. Dead or Alive for the win praticamente. Ronda Rousey, scansati. 1-0 per Gabrion. Abbiamo sentito tutti i gol, Qualcuno da fuori. Black Box decide C'è un dopo cambio. dopo la sonora sculacciata di ritornare sul classico, di ritornare su Heihachi. E vediamo adesso anche su quale stage. Mishima Building, quindi Heihachi gioca pure in casa. Mi sembra il minimo. Comincia Dragunov col passo dell'Oca. Subito Heihachi con l'elettrico. Cerca l'Aprica che non arriva. Bello il counter. Anche qui Heihachi 101 proprio. Però Mamma Gabrion mia, con guarda, Dragunov guarda qua. sta decisamente. Arrivano a muro, Sta decisamente cosa. Oh, ha parato l'Elsis qui. Finita. Finita sì. Fox un po' più in palla con Heihachi, ma Gabrion con Dragunov sa decisamente il fatto suo, ragazzi. Decisamente. Anche se qui Black Fox trova il modo di entrare e prendersi il round. E ancora Gabrion di prepotenza. Ancora insiste. Rage Drive che non va. Bellissima Indian Deadlock che chiude il conto. E siamo 2-1 per Gabrion su questo secondo set. Va subito in jungle float. Quasi wall carry ed eccolo il wall splat che arriva. Senza troppi complimenti. La slide che non c'entra, non arriva. Solita trottola di casa Mishima. Ancora il counter meraviglioso. Rage Drive che non entra. E ora, attenzione, bellissimo il double crash in simultanea. Rage Drive. Rage Drive cannatissima. Ed entra Gabrion che prende il punto. Ed è 2-0 per Gabrion. Che chiude così. Notevole la prestazione per essere un Young Lion. Se mi date il Abbiamo ancora del girone NC, il foglio del girone New Challenger. Ok, una penna. Allora, allora. Guarda, Enrico in streaming con Tarsi da appena finisce. Esatto, perché purtroppo... Sì, sì. Non lo so perso. Ci pensi tu a finire quello? Può essere nell'altro schermo. Non lo vedevo. Pensaci tu a finire questo, ok? Io faccio il girone tanto. Non puoi senza questo. Sì, abbiamo già i nomi. Dei player, sì, li stiamo per mandare. Sì. Quindi Started. Con Started con Enrico. Deve giocare con Enrico prima. Ah, ok. No, Started ed Enrico. Sì. Enrico? Di Girolamo. Ah, proprio di Girolamo. E Starseed con la SEE. Ah, scusa.
Seme stellare. Oddio. Sì, si vede molto dotato il ragazzo. Devo tenermi da fare battute, se no ci cannano che è una meraviglia. Ok. Abbiamo visto. Sarà Starseed contro Digirolamo. Un po' attempati nell'età, ma un po' meno nelle prestazioni, probabilmente. Direi che possiamo. Ok. Stiamo per cominciare il tempo di. Fai 2A, che c'è? Ok. Sembrano un po' persi però, non. Sì, sono Ok. abbastanza in palla, vedo. Manca solo che ci. Manca solo che ci cannano lo screen. Stanno aspettando. lo streaming. Dai ragazzi, dai. Dai, ce la potete fare, perfetto. Problemi di pad. Ah no, il classico giochino del sinistra a destra. Mamma mia. Mangia neanche te. Che è la mia morsicata. Sono pronti a partire? Non ho ben capito cosa stanno. No? No, si stanno scambiando Cosa è di posto. successo, No. ragazzi? Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Vi vedo in difficoltà. È un Ci sono pochino. difficoltà. What's problem, ragazzi? Starseed deve prendere computer point. Enrico deve prendere i Kita. Scusate la. Avete già collegato il pad, quindi accendi. Scusate gli imprevisti, sono cose che succedono in questi casi. Accendi. Seleziona Poi con computer New point che Challenge sia a ancora di sinistra. più. Seleziona il computer point. Seleziona il computer point tu. Ok, ora accendi tu di nuovo. Henry, accendi il pad. Seleziona l'altro e siamo a posto. Ora devi premere tu start. Ah, vi siete ricambiati? Katarina Alves. Quindi devo girare Ok, anche i nomi. contiamo noi i nomi e via, ed è fatta. Con qualche difficoltà facciamo partire anche questo match. Una certa sofferenza, stiamo per far partire anche il match. Tra a questo punto Digirolamo e Starseed che si sono Katarina Alves. switchati di posto. Lin Xiaoyu. Non ho neanche visto i loro main, quali saranno. Kender Gym, una mappa abbastanza simpatica. Katarina e Xiaoyu. Quindi ci vuole una certa tecnica per padroneggiare Xiaoyu, quindi sarà abbastanza simpatico vedere i progressi da quel punto di vista di Starseed. Così come quelli di Katarina. Round Volevo dire di Digirolamo, ma mi sono capito io. Pronti per cominciare? Molto spacing. Parte l'azione aggressiva adesso di Starseed che subisce però il leggero comeback di Digirolamo. Nemmeno arrivato vedo già un 4-4-4 da parte di Katarina. Ginocchiate in faccia. E via di ginocchiate, roba che Shinsuke Nakamura è un paralitico. Guarda di Chiao. Ottima trappola da parte di Xiaoyu. Starseed sembra in forma. Decisamente in forma. Bel counter, si prende Anche agevolmente se il in primo questi round. casi bisogna sempre capire se è colpa tua o merito degli altri. Quindi bellissima la combinazione. Roba da chiropratici, una serie di combo di calci nella schiena. Counter senza riuscire di convertire in combo.
Nessun punish su low kick. Nessun punish ancora. Ottima la presa. Presa non si Prende benissimo il tempo sulla presa. Crash ha un ottimo Altro il sweep. basso con un F3+4. Starsi in rage zone, non vuole Ottima giocarsela parata. con cautela. Ottime le parate su tutta la combinazione. Bellissimo il Perry. Perry, altra presa pericolosissima ed è il 2-0. 4 dead Xiao non lascia scampo. Sì, ricomincia Si prende il low subito kick. un match point per Starseed che si sta comportando benissimo. E Ottima ha subito trappola. il wall splat ancora. Arriva però la martellata di Girolamo che in qualche modo deve competere. Presa discretamente OP considerato il livello di danno registrato. Cannata, parata completa di tutta la combinazione. Spacing a cercare il colpo decisivo. E Starseed si Momento porta molto sull'1-0. cogitato. Starseed si prende tutti e tre i round del primo match. Guardandosi già in vantaggio. Una bella spazzata, ma non senza combattere da parte di Girolamo, che comunque deve ancora mostrarci qualcosa. Bello Ottimo il no low Perry. Forse sarebbe stato preferibile parare quel pesantissimo basso. Piuttosto che cercare la... Saltato. Ginocchiato. 2-4. Circo da parte di Xiao Yu. Presa. Non riesce a schipare la presa e si becca una combo dalle spalle. Non manda in float. Ottima Bella trappola, la trappola da parte di qui. Xiao Yu. Muro. Sta vediamo palleggiando se in riesce a allegria. E lo palleggia ancora una volta Ottimo verso mix la... up da parte di Starship che si verso prende la- già il primo round. La fine del round. Bella la schivata, bella anche la parata qui sulla combo. Molto prevedibile però questa combo di calci. Bello il Perry. Per il Perry da Snapper dalle takedown spalle, intanto di senza Starseed. Bella la schivata. Se lo giostra che è una meraviglia. skip. Ripete il circo, doppio passo da parte di Arriva la Girolamo. ginocchiata. Starseed in difficoltà, evita Nessuna il... punish. Ancora nessuna Ottimo punish. gol, bellissimo, Ottimo anche qui la clutch da schivata parte e di parte il Starseed. float. Eppure la rage in mezzo. Rage art in Senza combo. troppi complimenti. Toglierà E mi sa che a molto. questo punto... No, attenzione, ancora in piedi. Ancora in piedi di Girolamo. Che serve però il round a Starseed. Fa un basso molto pesante, rischiando veramente Il di tuffo perdere il in match. avanti è Altro stato basso. decisamente un errore Altro a livello di basso. Altro spacing, basso. però di Girolamo è lì che vuole perdonarsi da solo per l'errore. Circo, AOP. Nessuna punish da parte di Starseed. Ancora finisce da parte di Xiao Yu. Cerca il Un momento, po' di spacing. non lo trova. Bella parata, stavolta Bellissimo. riesce a punire, ma per colpa del del- fuoriasse non riesce a convertire in combo. Il Ottima compenso parata. converte in un 2-0 e in un doppio sweep. Starseed Ottimo vince il lavoro di match molto Starseed che- facilmente. Sembra decisamente al di sopra della media dei New Quindi Challenger. decisamente. Complimenti a Starseed che è riuscito a fare un 6-0 netto. Degno di nota. Colui che riuscì a dare difficoltà persino al primo torneo in cui si vide. Insomma, il livello di preparazione è sicuramente molto alto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Tanto ci Le saluta partite in Etherin. streaming dovrebbero essere finite, adesso vediamo come si procede. Ci serve Black Fox Ok. contro Starseed. Ok, quindi Starseed rimanga. No, Black Fox e Starseed hanno già giocato. Ah. Black Fox contro Nick. di Girolamo. L'abbiamo segnata questa? No, questa no, 2-0 Starseed. Starseed, chi è di Girolamo? Qua. Enrico. Ah, ok, non lo sapevo. 2-0. 2-0. E invece da Enrico nell'ultima casella. Di Girolamo nell'ultima 0-2. Ok. Non posso. Vediamo quale prossima Quindi abbiamo Di partita Girolamo. mandare in streaming. Di Girolamo sta rimanendo a sinistra? Chi è a sinistra, chi è a destra? Tu sei? Ok, Black Fox a sinistra, ok. Starseed. Fate in streaming dopo questa, però nel mentre togli il braccio Scusa? Jacopo. Nel mentre voglio che giocate Black Fox. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7.
Ok, dicevamo abbiamo Black Fox contro Di Girolamo. Tempo di assestarsi. Black Fox abbiamo visto prima con Jin, Di Girolamo con Katarina, ma non è stato estremamente efficace. Diciamo che c'è ancora da lavorare. Che i contendenti settano i tasti, hanno finito le solite procedure. Vediamo di nuovo Black Fox nuovamente con Jin. Vediamo se Di Girolamo sceglierà di nuovo Katarina o opterà per un altro personaggio. Cambierà personaggio, ma no, rimane con Katarina, magari si sente più a suo agio così, ma considerato il doppio sweep subito per mano di Starseed, qualche domanda bisognava farsela, quindi. E adesso prepariamoci per cominciare. Spiral System, quindi mappa effettivamente abbastanza ampia, sempre comunque con i problemi del wall. Intanto parte subito con un bello sweep, ancora lo spamma un attimino. Ottimo parte il panic juggle, parte benissimo Black Fox, aggressivo come non mai. Beh, Di Girolamo sembra mancare di aggressività, sembra giocarsela molto da Counter Striker, sempre ad aspettare l'occasione avversaria. Non Tenta è il che piede, ma entra il secondo colpo. Altro basso. Di Girolamo è veramente un portento con i bassi. Ma al primo il apparato Counter Striker è bellissimo, il tuffo e lo sweep che chiude i conti. al posto di convertire in combo preferisce fare un altro sweep. Di Girolamo E sweep si ancora. porta in vantaggio. Ancora un altro sweep. Sweep che crash un bene, Per andare in float. Ancora un Altro sweep. bastone, Ginocchiata ginocchiata. completamente cannata e parte in float adesso. Black Fox. E ancora in wall splat. Black Fox che prende il round. Sì, ok. Penultimo per Renza 0-2. Adesso round numero 3, lo sweep che non va. Subito in juggle e alzo in float. Continua a insistere e lo porta a wall carry. Calcio a martello e parte in juggle. Adesso Di Girolamo che si è mostrato un po' più tenace rispetto a prima. Jin Jin sbaglia completamente l'asse. Altro Ancora lo basso da parte di sweep. Katarina. Ginocchiata Ginocchiata. che non entra. Questo non si può Subito la definire combo che entra. Ancora il precisamente tuffo. un mix-up. Katarina in rage zone. Nessuna punish ancora. Subito la presa che entra. Presa non schifata. Black Fox è veramente a Black poca Fox vita, deve sbaglia, vedere no, qualcosa. anzi, attacca il rage drive sul secondo colpo e strappa un great 2-1 per che Black. fa bene al cuore. Cancel da parte di Girolamo. Per la prima volta Low vediamo intanto un variamento di gameplay. parte il float con Black Fox. Buona combo da parte di Black Fox. Okizeme. Subito anche il tuffo che non entra. Sweep Altro che non basso entra da nemmeno in parte questo di caso. Riparte di nuovo il juggle di Black Fox ora in float e continua l'offensiva, lo porta a muro. Vediamo Rage se molto sconveniente ma che entra toglierà veramente tantissimo. con Black in più Fox c'è anche il wall splat. di nuovo poca perde vita. con la taunt ma recupera il tempo necessario per piazzare il colpo per pareggiare il round. Siamo quindi al tie break. Subito aggressivo di Girolamo che per adesso dei ragazzi Black che abbiamo Fox visto vede veramente ogni basso di Katarina. Forse di Girolamo sta diventando un pochino troppo Prevedibile. Altro basso parato da parte di Black Fox. Conversione in Bravo combo. Splat canna completamente il rage drive. Penalizzato Meglio da che parte di chiude i Girolamo. conti e Di Girolamo si porta sull'1-0. Cioè nonostante vedo comunque diciamo Di Girolamo che sembra ancora un po' tra virgolette indietro nella preparazione. C'è ancora un po' da fare, un po' da lavorare. Abbiamo bisogno di nuove mosse da utilizzare. Quei Esatto. bassi non bastano Quei più. bassi non bastano più. Ecco che tenta infatti Diventano un facilmente subito un basso. prevedibile. Il basso viene intercettato a velocità ipersonica. Buono Okizeme. Benissimo il lavoro. Di Black Fox. Black DB4 Fox che va in counter. decisamente molto più creativo, molte più alternative che lo portano a prendersi il primo punto di questo secondo set.
E ora Fase di un po' di studio. spacing, la Nessuna ginocchiata fase. che non entra, bello lo sweep, questa volta entra, e ne entra Interpretazione anche un da altro, parte. ma e questo lo blocca senza troppi complimenti. Va in float e ancora insiste, float combo, intercetta non lo ci riesce. intercetta Altra lo Kizeme buonissima ancora, parata. quasi wall carry, ancora wall splat. Oh, Calcio kick a da martello parte che di porta al Girolamo. float, entrambi in race zone, doppia race drive dai Contra Blackpot, Race Drive, Blackpot alla che meglio. capitalizza 2-0. Power crash da parte di Blackpot. Soccer kick che spazza via di Girolamo, Ottima whip punish da parte di Girolamo. Converte spinge in via, una cerca buona la combo. ginocchiata che non entra, ancora martello e via col float. Ultimo somersault kick, recupera un round di Girolamo, Set point per Blackpot. ce la può Di fare, Girolamo cerca di sembra che recuperare ce in la qualche possa modo. fare come, anche se un po' più tirata di quanto ci aspettassimo. Altro mix up da parte di Girolamo che fa un bellissimo cancel e converte in un'ottica anziché sparare il basso. Exit da parte di Blackpot. Combo. Che adesso Quasi il muro. Altro floating. Buono ci dà, homing move. ci dà dentro di Girolamo, sente l'occasione, bello il calcio a Altro martello e whip ancora punish. il whip punish col un po' di float e recupera il Di round. Girolamo sta Quindi, facendo una tie buona break. performance in questo momento. Ancora questi sweep hanno pagato inizialmente, ma sono diventati estremamente prevedibili, urgono soluzioni nuove. Bella punish da parte di Blackpot sullo springing. Ancora Tenta di punire di nuovo ma non ci riesce. il martello che non entra, parata Intercettazione dell'occhio. che diventa prevedibile. Crash tenta la rage in corsa, ma addirittura non solo la palla, la manda in parry, lo sweep. E adesso è Black Fox in rage zone, gliela blocca e c'è il spring kick che chiude i conti. 1-1 per Black Fox. I due contendenti sembrano non avere intenzione di cambiare stage, nonostante sia soprattutto- veramente gigante. Soprattutto di cambiare, soprattutto sembra non aver voglia di cambiare stile, che Di Girolamo continua a insistere su questi sweep, anche se vediamo, prova l'unblockable un po' L'unblockable rischioso, lo molto spring kick lento. però entra. Allora Black Fox sta lavorando di sidestep soprattutto, sta cambiando l'asse, lo Kizeme non entra O Kizeme da parte di Girolamo. e Di Girolamo perde il primo round. E ora Ancora bello crash, oggi da ancora parte di soccer Girolamo. kick. Vediamo adesso chi dei due sparerà il primo colpo. Lo spara Di Girolamo, spara anche il secondo. Il terzo però no, perché c'è lo spring kick e anche quello I di due avversari non riescono a Girolamo. fare a meno di tirare veramente una marea di bassi. Decisamente non tanti schippata bassi, da la presa parte di non Blackpot. schippata. Race drive che entra, Entra lo continua. Tutta la rage drive. Spring kick da una parte, scivolata dall'altra e Di Girolamo Power pulisce. crash da parte di Girolamo. Black Fox sul power crash. Hezip è andato a vuoto. Nessun punish sulla ginocchiata. Ottimo counter senza conversione in combo. Basso. FF2. Nessuna punish qua. Ottimo whip punish qua di Black Fox. Black Fox adesso Buon wall insiste carry. sul wall carry, wall splat Veramente e chiude una col buona combo. perfect 2-1. Match point per Black Fox ora. Di Girolamo ha bisogno di una spinta in più ora per vincere altre due partite. Ce n'è veramente bisogno per chiudere almeno. Il vantaggio da parte di Black Fox È gli garantisce decisamente una combo. imponente il vantaggio di Black Fox ancora. C'è Subito dopo il Di comeback Girolamo. di Girolamo. Ancora spamma il somersault e recupera a suon di ginocchiate. Siamo 2-2, tie break. Sbaglia completamente il calcio, lo sweep non entra. Black Fox ormai Oh, kick da parte di Girolamo. riesce a leggere Di Girolamo Imperterrito. nella maggior parte dei casi. Incredibile. Doppio Parry parry, più parata. anzi doppio parry. Doppio parry. E citazioni quelli belli. Citazioni citazioni colte. Perché stupido. Ci si domanda perché The Thunder voglia esporre il suo dominio Anche nella chat. anche nella chat. Mentre nel frattempo Black Fox con uno sweep chiude i conti Prevedibile, 2-1. come Okizeme. Ok, questo era 2-1. Black Fox Di contro Di Girolamo, Girolamo. 2-1. Di Girolamo. 2-1 lì, 2-1 lì.
Di Girolamo. Chi abbiamo in streaming? Mi O loro no, non mi cambia stanno niente. mandando tutti praticamente. Ok, in attesa di In attesa di sapere. sapere quali saranno i prossimi contendenti, vi diciamo che mancano solamente 3 partite per completare il girone. Partite mancano. Manca Starseed contro Elsarin, contro Gabriel, contro Nicolas. No, Michele non c'è. Starsi non ha praticamente giocato. 2 ne ha fatto. Guardate che Starsi contro me. Datemi il punteggio. Dimmi Camero! Come ti chiami? Ti vergognava di 2-0 contro Starsi l'ha fatto. Chi? Lui Nicolex. Ok. Ha vinto 2-0 contro. Ha vinto Nicolex. No, ha vinto... Porca puttana. Ti volevo fare incazzare. Grazie. Starsi contro chi deve giocare? Contro Elsarin? Contro Elsarin e contro Gabrion. Quindi prossima partita di streaming chi vedrà. Ok, cominciamo a cambiare i nomi. Sta venuta qua. Cosa abbiamo? Ok. Chi è a destra e chi è a sinistra? Reaper. Starseed destra. Ok. Ok, Starseed sulla destra. Oh, che miseria. Chi è Starseed? Lui. Mi confermi di non aver giocato contro Elsarin? Perché non avete segnato il risultato? Quanto è finita? No. No. E non mi pare. E cos'è Gabriel? Sei Gabrion tu. Sei Gabrion. Sulla sinistra, vediamo. Gabrion. E adesso i più preparati del New Challenger, probabilmente, almeno a vedere i risultati che abbiamo visto fino ad ora. Gabrion e Starseed. E Nicolex Black Fox? Stanno avendo qualche problema con i controlli anche questa volta. Diciamo che non è proprio facile in questi casi. Soliti piccoli problemi di connessione coi pad. Poi cominceremo con uno degli ultimi match che andrà in streaming. Prima di passare alle prossime partite che vedranno di nuovo in gioco i più forti sardi in competizione. E ne vedremo veramente delle belle. Esatto. I problemi con il cavo di Starseed e Ragazzi, ci Gabriel. siete? Li vedo in difficoltà. Aiutarli perché mi sa che Ecco perché. No. Sì, capito. C'è clicca la cerchio. Ok, fai con la telefonata. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Welcome to the King
of Iron Fist Tournament 7. Ok, ci siamo. Piccoli problemi tecnici. Starseed. Gabrion che ora prova Jin. No, anzi sembrava volesse provare Jin, invece rimane su Dragunov. Starseed rimane ancora con Xiaoyu. Non è un buon matchup per Dragunov, purtroppo sappiamo tutti i trucchetti di Xiaoyu che può neutralizzare la mossa più forte di Dragunov, ovvero il Running 2. Finalmente siamo in procinto di cominciare. Vedremo chi la spunterà fra Starseed e Gabriel. Aggiornerà i punteggi. Ah, già, giusto. Ah, sensibilissimo sto mouse. Ah, il destro. Eccoci qua, pronti per partire. Lo scontro tra i due talenti probabilmente più preparati del New Challenger. Almeno a vedere i match che abbiamo visto oggi. Ancora molto studio, molto spacing. Ecco il primo Running 2. Stiamo aspettando il D2 adesso di Dragon. Altro Running 2. Tenta il Ora launcher. l'ha presa subito. Starseed non ne vuole sapere di punire, preferisce fare prese per fare Subito delle lo sai, trap. bellissima anche la proiezione. Power Crash. Vedi da Bellissimo parte il di Gabriel. counter. Decisamente in palla il Gabrion. Si muove estremamente bene. Il livello insomma è già piuttosto alto. Tanto subito in Juggle e Float. Lo split mette molto in difficoltà Starseed, che sembra un po' appannato rispetto al match di prima. Ancora la proiezione. Serie di low kick, bellissima la combo aerea. In difficoltà Gabriel, che deve avermi sentito perché ha deciso di mettere la seconda velocità e riparte ancora. Starseed Cattivo come non mai. sta tirando una marea di bassi. Tutti i trucchetti che Xiao può sfruttare a suo vantaggio. Li sta usando dal Altro primo vantaggio. all'ultimo. Ancora l'alto. Lo punch e subito a parte la combo ritardata con maestria. Credo, no, niente da fare, pensavo volesse partire con Rage, ma non se n'è fatto assolutamente nulla. Ottimo lavoro di Gabriel che porta in juggle ancora. Anche Gabriel il riesce a float fare adesso, un wall incredibile wall crash. carry. Vediamo se riuscirà a spaccare il muro. Niente da fare, proiezione che non Starseed arriva, non balcone vuole break in in arrivo. nessuna maniera punire, preferisce usare le prese per fare ancora un'altra trappole. E via col balcone break che si porta al secondo stage, juggle and float subito. Il colpo potente ancora. Gabriel con pochissima vita, vediamo se riuscirà a fare qualcosa. Presa sulla Ottima. power crash che entra e non riesce a Perfetta. schippare. Adesso D2. però, esatto, suggerirei il Rage Drive. Grandissimo recupero da parte di Che Gabriel. accetta il bersaglio, Bel 2-2, comeback. tie break sul final round. Final round per il primo match. Ancora. Ottimo blocco da Dei parte di colpi Gabriel. che Bellissimo non skip c'entrano della il presa. bersaglio. Starseed ancora con una presa. Tenta la trappola. Starseed che ancora Nessuna palla porta da il parte di takedown, Gabriel. niente armbar, niente ground and pound. Schippa la presa e riparte, bellissimo! La schivata qui, ancora la slide. A quanto pare anche Dragon fa i suoi trucchetti da sfruttare. Eh sì, e li sta usando dal primo all'ultimo. Tutti in avanti e c'è il 3-2 per Gabriel. Primo round, facile facile per il main Dragunov. Finalmente Cambia lo qualcuno stage. decide a cambiare stage. Mishima Building. Mishima Quando Building anche qui. abbiamo qualche problemino di muro storto. Fortunatamente non ci sono né balcony break né wall break. Quindi Il tutto piano è relativamente uno semplice da quel punto di vista. Il piano è uno solo, sebbene ascendente. E ora attendiamo. Starseed dovrà dare tutto a se stesso ora per recuperare la partita e provare a vincerla. Intanto dovrà recuperare almeno il primo match. E ci dovrà provare subito Running a parte due. avanti con Running running 2 ancora. un altro. Ne spamma 2 di fila, la slide, la spallata e subito wall crash. Ancora di prepotenza. Il livello è California elevatissimo Road da parte di 2. Starseed. Porta in combo. Basso. Ancora insiste Starseed. Approfitta del Tiraggio selvaggio da parte di Starseed. Tutte e due in rage. adesso tutto Vediamo. il rage parte, il rage di vantaggio da uno parte di e la Gabriel. rage art dell'altro. Incredibile.
E direi Ottima scelta da parte di Starseed, con la Starseed Rage Art riesce a chiude prendere il primo round. in tranquillità. Tanto continua lo sweep. E anche l'High Crash. Continua la combo in Wall Carry, che diventa Wall Splat. La risolleva Altro ancora lancio da Jungle parte e Wall Splat. E subito lo sweep che porta un perfect addirittura. Si sale all'ultimo piano e anche all'ultimo round, o meglio match point per Starseed. Prova il run in 2 che non va. Ancora il hop kick. Non riesce a far entrare nulla adesso Gabriel. Sta facendo Starseed vedere trucchetti veramente interessanti con Xiaoyu. Si abbassa sull'ultimo sweep. colpo della stringa, ma non punisce. Ottima run in 2 che entra. Slide da parte di Slide Dragon. ancora run in Altro 2 di rinvio. nuovo. Prova la continuazione di Altro nuovo slide. slide, altra spallata. Run in 2 che non entra. Bella la California schivata, Roll bloccato California Roll che dalla entra. slide. Ancora la slide, tutti e due in rage zone. E attenzione, mi sa che questa entra. Ed entra sì. Cambio di rage fra Dragunov e Xiaoyu. E lo scambio lo vince Dragunov. 2-1 per Gabriel che tiene in piedi il match. Monta che sembra possibile, sembra concreta, almeno fino a quando Starseed non si impunta con il wall crash. E ora l'uppercut, juggle e float. Ottimo Ancora whip insiste e punch. continua. Bellissimo wall carry con conversione al muro di Gabriel. Ma non se ne... Run in 2 che viene bloccato. Ancora l'Axe Handle, lo stomp. Ancora continua a pestare. E c'è una rimonta, signori. Ultimo round per Gabriel, che gli potrebbe dare la vittoria. Non riesce a convertire bene in combo. Running 2 a La vuoto. presa non viene schipata. Lo sweep. E ancora lo slide. Run in 2 che Whip non entra. punish. Ancora lo slide. Hop kick. Di nuovo ancora lo sweep. Dragunov è già in rage zone. Prova il rage dive che non entra. Ancora sweep. Bellissimo. E regalata la vittoria Starseed. Gabriel si è Che voluto si prendere un porta grande sull'1-1. rischio. Ultimo match. Ultimo 3-2. set 3-2. Vediamo come andrà a finire. Gabriel e Starseed adesso dovranno veramente dare il meglio per portarsi a casa la partita. E ora Starseed Starseed è veramente veramente già in motivato, esatto, già più che in vantaggio e chiude addirittura un perfect. In 10 secondi ha già vinto il primo round. Ora vediamo come Ottima performance. come risponderà Sempre Gabriel. esatto, running Starseed due. Non schippa la subisce presa subito doppia. la presa. E ora anche l'Africa ha sollevato in juggle and float. Ottima trappola. E ancora wall splat e wall crash. L'accendo lo stomp. Ai trucchi si risponde Lo qui. slide, esatto. Ma riparte subito aggressivo anche Starseed, che è già in rage zone, quindi... Cerca di recuperare la partita. E niente da fare, c'è il pareggio di Gabriel. Slaccia scarpe che permette a Gabriel di portarsi in pareggio. Si schivano l'uno con l'altro, adesso ancora un po' di spacing, Running run due. in 2 che non entra, ma la presa sì! E ora ancora lo Altra solleva, tappa. juggle and float, wall carry, wall splat, wall crash, tutti i wall che volete. Running 2 nel frattempo parte la rage che entra ovviamente. Starseed sceglie di utilizzare adesso la rage per fare un po' di danno a Ma- Gabriel. Adesso si Gabriel si porta in risulta vantaggio. esatto, controproducente. E c'è il 2-1 per Gabriel. Ultimo round per Gabriel. Questo potrebbe segnare per lui la vittoria ai danni di Starseed. E adesso c'è la presa però che Entra in mezzo alla non stringa. viene skippata. Power Crash senza punizione. Basso. Ottima trappola da parte di Starseed. California Roll. Che continua. Tenta il BT 4. E Ottimi subito salti. c'è il recupero di Starseed Starseed. 2-2. E adesso quindi tie break. Ultimo Ultimo round. subito. Starseed si porta in vantaggio con una ottima juggle. Ancora però il Trampoline. float. Wall carry, wall splat e wall crash. E ancora però risponde col wall splat anche Gabriel. La presa che non viene skippata. Subito nei guai. Adesso Gabriel lo studio vediamo come la utilizzerà. non lo utilizza Incredibile. perché vince Grazie al danno del Starseed. counter Starseed si porta a casa la partita. E a vincere così il match.
Carlo? Hai segnato? Sì, ma secondo te se la faccio andare in bagno? Sì, vai pure. Ti sostituisco io per il momento. Signori spettatori, qua è Reaper che parla. In attesa del prossimo match mostriamo un pochino i volti dei passanti, aspettando i nomi e i risultati. Siamo veramente vicini alla fine di questo girone dei New Challenger. Nuova formula per questo torneo. Si è deciso di fare un girone completo per i nuovi partecipanti al torneo, anziché avere un torneo tutto per loro, così da essere integrati meglio al torneo dei pro, diciamo. Si possono avere dei nomi o è finito il girone? Signori, interminabili momenti di attesa. Aspettiamo che arrivino dei nomi o comunque arrivino delle notizie. Molto probabilmente, ora che sono le 4:20, si andrà in pausa per dare opportunità ai player di riposarsi un pochino, perché fra poco ci sarà da impegnarsi veramente tanto. Andrevi che mi saluta, buona serata. Torniamo in due al commento. Siamo ancora in attesa. Ma è finito. È finito, dobbiamo fare. Scusate, ma invece in streaming ne abbiamo ancora? Ok, mi sono arrivate buone notizie. Fra pochissimo cominceranno i bracket e si vedranno anche i gironi. Fra poco toccherà di nuovo anche a me a giocare. Non vorrei fare spoiler, ma già il primissimo match che si vedrà in streaming sarà veramente un arduo match. Veramente un arduo match. Chi c'è in... Buona a sapersi. Andreeville ti saluta il buon caro Death Father. dei fedelisti, dei 4 che ci stanno seguendo. Due? Sono diventati due, sì.
Come mai? Non abbiamo spammato abbastanza Io ho nei gruppi? io ho spammato il mio nei gruppi di spam. Che gruppo? Gruppi di spam di YouTube e di Twitch. Provo a metterlo nel mio adesso che iniziamo verso Infatti con i 16. bracket top 16 magari la situazione può migliorare. Esatto. Ok, siamo pronti per iniziare. Dillo. No, Siamo quasi pronti. l'abbiamo già detto con Reaper che siamo pronti per iniziare. Perfetto. Ok, Allora date adesso i nomi. scriveremo. Sì, adesso mandiamo anche il bracket. Eccolo. Bracket. Ole. Che cosa abbiamo in Oh, match incredibili si prospettano. minchia. Tanto vale rendervi già partecipi dei bracket. Per esempio abbiamo The Thunder contro Andrix per cominciare, quindi già due nomi importanti. Il resto dei bracket invece vedrà Zio Edo contro Starseed, il vincitore del match tra appunto The Thunder e Andrix li vedrà uno contro l'altro. Poi il nostro Kiko nazionale Druega contro Reaper, Mao contro Digirolamo, Riser contro Yundel, Clever Simo invece se la vedrà con l'altro New Challenger Gabrion, Koif contro Centoki e Fartua contro Black Fox. Tutto lascia intendere, visto anche il bracket, che si andrà verso una finale, l'ennesima finale tra The Thunder e Fair 2A, che continua a essere giustamente il leitmotiv di questa Sardegna Tekken League. Poi ricordiamoci ovviamente, da non sottovalutare, il Losers Bracket, che ovviamente andrà a comporsi man mano che avremo dei perdenti all'interno del torneo. FD2 fino alla top 12 vuol dire che se giocate ora e vincete dopo FD3, se perdete ne fate un'altra FD3. I ragazzi cominciano ad avvicinarsi alla zona di gioco. Tutto a moneta. Tira la moneta e non è non voglio polemica perché non mi vedo. Attenzione, l'applicazione del lancio ragazzi, l'applicazione del lancio della moneta mi mancava, Sono già d'accordo e tiro la moneta. Allora, stiamo andando a reggine chiaramente. ma siete dei bastardi. Ok, allora, dove è River? Vorrei andare in ordine io, Sì, ok, tranquillo, tranquillo. Vedo io. Non ho neanche più un cane.
Ok, posizionate anche le... Aia. Posizionate anche le scritte, stiamo per cominciare. Ok, qua devo stare attento dove metto i piedi, che qua è un attimo. Devi lasciarlo a mezzo perché qualcuno non ha le Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Ok, stiamo per cominciare da Thunder, ovviamente, Main Lily, Andrix ancora con Armor King. Stiamo per partire. Questo round ancora sarà FT2, poiché sarà il primo, sarà la top 16 double elimination FT2, quindi best of 3. I round successivi saranno FT3, quindi best of 5. Nel frattempo solito studio dei comandi e dei pad. Anita può giocare però. Disturbo. Quante cariche hai fatto? Sembra ci sia qualche problema per quanto riguarda il filo delle cuffie. Sembra un po' una stupidaggine, ma chiaramente adesso che il gioco si fa duro sono necessaria concentrazione assoluta. Ci raggiunge Mao. Incredibile. In commento tecnico. Allora sei qua, ok. Ciao a tutti ragazzi, Ci raggiunge di nuovo Mao in commento tecnico. Il filo dà non poco fastidio sta per partire tutto. al povero Andrix. Un Andrea Urso. E vediamo un po', questo match Andrea. ragazzi ha scritto la sera di Tekken Sardegna, sì. Vabbè, mi immagino che siete dati i nomi chiamati in causa. Come Ashirama con Madara praticamente, la stessa cosa, hanno combattuto sempre, per tutta la vita. Soltanto che stanno prendendo un po' di tempo perché Andrea ha un po' di problemi, credo, con le cuffie. Sì, con le cuffie stanno cercando di risolvere. Sta lamentando problemi con la cuffia. Sono tempi morti che purtroppo non... Però intanto aggiorniamo che tutti gli altri bracket sono partiti più o meno con tutte le postazioni tipo Zio attive, Edo, esatto. adesso ora sta giocando Reaper con Druega, abbiamo Fire 2A che sta giocando contro Black Fox. Appena avremo i risultati ve li comunicheremo ovviamente. Ragazzi, una cosa, fino alla top 12 vi ricordiamo che Esatto, saranno stavo già FT2. dicendo prima, sarà FT2, Esatto. cioè best of 3. E poi successivamente con la top 12, lo ripetiamo, FT3, quindi best of 5. Nel frattempo... No, neanche una. Vediamo intanto Kiko col cane che presenzia. Oh, attenzione, fa una scelta, non usa le cuffie. Incredibile. Ok. Un discreto cambio rispetto al passato. Probabilmente vista la situazione ha preferito non complicarsi la vita, comprensibile. Compare Mao che combini. Allora, io sono passato nel girone e le ho vinte tutte. E sarei contro Di Girolamo. Contro Di Girolamo, che non so chi usa Di Girolamo. Di Girolamo stavo usando Catarina. Wow. Bellissimo. Ah, eccolo qua. Compare Crossfire. Catarina. Francesco Di Maria. Ciao, Fra.
Per ora sto Stavo commentando, stavo- faccio il commento tecnico, aiuto commento per questo super match. Direi che siamo stati decisamente viziati dal bracket. che ce lo schiaffa direttamente al primo turno. Aspetta, infatti lo rilinkiamo perché Francesco prima me l'ha chiesto. L'aveva linkato anche Kiko prima, ma lo rilinkiamo rimettiamo volentieri. così. È la prima In via sì. di evoluzione. Il primo quarto di finale si sceglie Howard State. E ricordiamo anche a te, Fra, che fino alla top 12 sarà FT2, quindi primo turno winner e loser FT2, poi dalla top 12 in poi FT3. FT3, esattamente. Torniamo sull'azione. Resettiamo i Resettiamo punteggi i e siamo punteggi. pronti a partire. Rip contro Druega dovrebbero partire tra poco. Sono off streaming però. Ma Reaper oggi sta giocando benissimo. da Dio oggi. È passato primo nel Pokémon che ho girone. avuto modo di vederlo, posso confermare. Questa eccoci formula per le tempistiche, Fra, perché facciano sempre FT3, poi si finiva troppo tardi, quindi almeno il primo turno era FT2. FT2 per fare un po' più prima. Ok, E subito si parte bravo Fra che ha bloccato ma non aggressivi. punisce. Molto spesi, molto. Eccolo, l'op kick che arriva e parte il Juggler Float. Subito Armor King. Arriva in Wall Splat, Wall Carry, Wall Bello, Crash. bell'ender. Tutti i wall che volete. Arriva, ecco la risposta però di The Thunder che viene Wow. però preso di sprovvista. Ah, peccato, non ha Arriva finito anche la l'ender. presa che viene però skippata. Evita alla perfezione il doppio calcio. E mi sa che ci parte il tail perfect, signori. Round 2. Ok. Fight. Fire Tanto 2A. Fire 2A ha vinto 2-0 su Black Fox. Ok. PG. Pigio volentieri. E 0 qua, ok. Direi. Non dovrebbe mettere in automatico, vabbè. Perfetto. Nel frattempo, Andrix si trova in estrema difficoltà. Mamma ma parte mia. subito con la combo. Oh! Bello lo sweep! Attenzione! Bellissimo! Si complica la vita da solo, ma ce la fa. Ma ce la fa alla grandissima. Mamma. Thunder sta soffrendo in maniera incomprensibile, mi verrebbe da dire. Hop kick imparabili. Ma si prova a rifarsi. Ma no. Incredibile. Ancora insiste. Thunder che cerca in qualche modo Questo di... si scopre, ma- Attimo il Frankensteiner intanto. E anche il Wow. moonsault. Ragazzi, Tutta la ginocchiata volante, parte il gioco alle flotte e siamo allo clean sweep, signore e signori. ragazzi, mai visto un Hendrix così carico che, ricordiamo, Alla fine mi sa che... è passato per un soffio nei gironi perché è passato quarto. Mamma mia, proprio... È passato quarto e le sta dando di... Intanto arriva il tanta chat ragione. Musadder. Sta giocando davvero bene però, lo sta leggendo bene. Decisamente. Non deve andare a voto Ottima così, però però qui. bravissimo Francesco qua. Sbaglia tutto e si sfonda intanto la parete. Si allarga il terreno e parte l'attacco da Thunder. Questo fa male. Vediamo se Hendrix... Intanto prova il suplex che non va, presa schippata. Wow, sta mandando benissimo Non a arriva, voto attenzione però. DF3 più 4. Sta Thunder giocando adesso bene. sta riprendendo il controllo. Somersault Wow. e back elbow subito. Cerca di evitarlo in ogni Bravo. modo, ma non se ne fa nulla. Qua l'ha Thunder flottato parte bene. molto più motivato, ottimo la flottata. Subito alla presa che viene schippata però. Quello è meno 10, molto difficile da punire su reazione. Bravissimo Loki Francesco che qua. riparte subito. Cerca di sfondare magari anche la seconda parete, niente da fare. Lo Bravi. dropkick che non entra, stop. Mancato di FF4 qui. pochissimo. Troppo La combinazione tanto di Yandex che riparte all'attacco. Ricordiamo Lo sweep. che adesso DF2 di Armor King fa anche juggle. E intanto arriva Giant Swing. Si rialza, bravo. Intanto la Rage Drive punita. Oh, si è E abbassato. attenzione arriva lo stomp. Oddio. Potrebbe entrare, no! Canna clamorosamente! Moonsault! Qualcuno mi spieghi cosa è successo perché non ne Wow. sono perfettamente cosciente! Madonna. Nel frattempo Hendrix riprende il round. Cosa succede? Tanto ancora, niente già in swing. Ma arriva il Big Boot, ancora lo What? sweep. Madonna. Gira praticamente intorno a forza di... Eccola la Arriva. canderossa. Ah, peccato, non arriva Combo ancora. che arriva di un pelo. Adesso Thunder No, in red ragazzi. zone, attenzione via, gioco le float, 2-1. Sta giocando da Dio Hendrix. Hendrix si trova molto più a suo agio con Armor King, è innegabile. Forse è valsa la pena di aspettare. Wow, bravo Francesco che non si abbassa qua. Ora il low drop kick, lo sweep ancora. Punisce bene, bravo. Combinazione 1-2. Meno 12.
Stomp che arriva. Bravo, Bravissimo lo bravissimo sweep. Death Adder qua. Ora, Una battaglia di occhi. ancora Stomp. No. La spallata, intanto ci starebbe qui un rage, ma wow! Lo dropkick Bravo. e subito il calcio La pazienza che di Death Adder. punisce Death Adder. Chiedo scusa, Hendrix. E ora la Bravo, combo subito bravo. immediata di Hendrix. No, 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 no. Non si punisce Opkick con Opkick. Mai nella vita. La Bravissimo. combinazione 2-1. perfetta di Hendrix, il calcio che non entra, riparte però Death Adder in combinazione, ginocchiata bloccata, tutto bloccato, farà ogni singola cosa, Non riparte si abbassa. l'attacco. Hendrix con la combinazione, lo Bravo. sweep paratissimo in juggle e wall crash. E Aia. ora parte il float, si riprende alla grande, Oh. swippato alla grande e Death Adder strappa il punto necessario per il pareggio. Perché devi imparare a schiacciare i tasti? Si Ragazzi, riparte esattamente dove eravamo rimasti. ci serve un pallottoliere per gli Opkick. Ne stanno lanciando proprio a uffa, come si suol dire. Si stanno divertendo così e noi chi siamo per fermarli? Eccolo un altro. va. Tutta via di testate per far capire chi comanda lo sweep. Bello il basso stomp. Eh, E ancora l'off kick Stone. giusto per gradire. Altro calcio. Sweep che va a Bravo. vuoto. Grazie, sembrava stesse arrivando già in swing. Avrebbe fatto una combo perfetta col wall crash. Purtroppo Hendrix Adesso però non Hendrix si sta soffre. adattando bene per quanto riguarda il movimento. Esatto, sembra ragionare un frame in meno per Sì. Adesso Non mi sa entra, che non entra. Infatti non entra. 1-0 ancora sul terzo set per Death Adder, che ora trova la presa ma viene skippata Bravo. in secondo tempo. Wow, La combinazione wall bravissimo. crash. Riparte in avanti, flotta che è un piacere. E ancora wall splat. Ha sbagliato Si lì la invertono comba le muro. posizioni, adesso bellissimo il counter in Moonsault e via di testate! 1-1. 40 di danno, se non erro. Tanto Dirty Boots ci saluta, ciao brutti beduini. Qua ha interrotto, Tanto Sigelson suggerisce Death PD e non traduco, abbassati su DB24. E intanto bravo. ottima la reazione di Non vede però gli Hendrix, FP4 Hendrix. il low kick. Lo stomp Oh. che viene bloccato, ancora la spinta. Raid zone per Death Adder, chiuso letteralmente all'angolo. Low drop kick. E ancora il Frankensteiner che non entra. No, Attenzione! lì ha sbagliato Hendrix a tirare. On hit. Ha sbagliato. E Death Adder si riprende il vantaggio, lo sweep immediato, seguito dal float. Ancora in wall splat adesso. Metà vita. Hendrix è una furia, ha già tolto metà barra, eppure le testate in wall crash. Pestoni. Il keep up è subito Bravo. pareggia. Hendrix. Final round. Chi vince questa passa. Tie break. E qui adesso tie break del tie break, quindi adesso ogni errore è punito, soprattutto per Death Adder che potrebbe venire clamorosamente eliminato al primo turno. È mandato nei loser. Mandato nei loser che Wow, cosa ha potrebbe essere flottato? magari anche una strategia tra virgolette per facilitarti il lavoro, ma fino a un certo punto. Esatto. Tanto attenzione alla presa che viene skippata, lo sweep all'angolo. Bravo! Ray George che Wow, entra. è morto. La branca È morto, ragazzi. arriva, giant swing, l'uppercut e per chiudere Muscle Mamma Buster 2-1 per Hendrix. Con un pixel di vita riesce a Ma vincere. infatti, ma non è neanche great, siamo pure oltre proprio. Clamoroso. Death Adder nei loser dal primo turno, incredibile. Quindi Death Adder 1, Hendrix 2. Clamoroso. Ragazzi, Sì? il giorno che sono dato anche Druega e Chi c'è? 2-0 per ritorno. Sì? Sono... Aspetta, ora li stiamo mettendo. Quanto hai vinto tu, Edo? 2-0? Ok. Ha vinto anche Edo 2-0.
Era con Starseed, Ma giusto? devi giocare tu adesso. Possiamo commentare il Reaper? Ok, va bene ragazzi, io vi lascio perché tocca a me. Adesso tocca a Mao contro Digilolamo. Non è semplice, eh. Ah, no. 2-1 ha vinto Edo, ma non Sì, conta, metti 2 a 1, metti 2 a 1. Si può cambiare, Chiedo scusa, 2-1 di tirato su Starseed. perché non facciamo cambiare le destre. Posso fare quello che voglio. Perché l'abbiamo usato molto e il nostro account può Ah, è diventato, anche le... è diventato premium. Mao dove sta? Allora, no, la partita che stiamo dando adesso è Riser contro Jundel. L'ho messo a destra. Jundel Riser. E ora Jundel e Riser per un altro match del primo turno. Stiamo per vedere un altro bel match. Tanto già per il una loser. delle teste di serie, Riser, che al momento è in quarta posizione, e Jundel, che ogni torneo deve sempre rompere le scatole ai gironi. E anche io rompo le scatole, ma io vinco. Cazzato, non è vero, no, non è vero che vinco. Comunque dicevo, abbiamo già anche il primo quarto del losers bracket. Death Adder contro Starseed, impegno relativamente semplice per Death Adder, ma abbiamo visto stava soffrendo ha sofferto con Hendrix. Non vorrei trovassimo in una situazione ancora più compromettente. Nel mentre nelle altre postazioni si stanno svolgendo le partite fra Centochi e Koif. Centochi e Koif, Mao e Gabriel e Digirolamo. Clever Simo e E Mao ora- contro Digirolamo, che chiuderanno il turno del bracket regolare per poi E ora dividersi tra winners e losers. Rider Jundel in streaming a darsi battaglia. Piccolo Inaspettata la vittoria di Anderson. Jundel ancora con inaspettata ma soprattutto sofferta da parte di entrambi. Ho visto un Death Adder veramente sofferente. È un Hendrix costipato, Hendrix che- come piace definirsi lui. Dicevo, Hendrix è effettivamente molto più in palla con Armor King, per quanto in molti avessero criticato la scelta inizialmente. Vedremo come andranno le cose. E Io ora probabilmente mi Jundel scontrerò con contro Mao. Riser. Jundel con Marduk, Riser con Jin, che ha saputo sicuramente giocarsela alla grande. Riser soffre un pochino Marduk avendo affrontato il mio. Mi accusa di smashing buttons con questo personaggio, cose che non sono vere. Versimo contro Gabriel. Ok, aggiorniamo il risultato. Tanto Intanto stato. Reversimo. Versimo 2-0. Ok. Reversimo vince 2-0 contro Gabriel, ancora il divario tra i New Challenger e i pro è da colmare. Nel frattempo sta già per partire Starseed contro Death Adder. Nel frattempo Bel campo da Jundel parte di di Jundel. prepotenza Senza la combo, subito il muro con non il- glielo permette. subito l'uppercut, la stomp e parte subito Quasi benissimo perfect Jundel, di quasi Jundel. perfect. Questo è veramente un ottimo stage per Uno Marduk. come Marduk che ha infinite possibilità. E giù col Subito ground and tanto da parte di pound. Jundel. Ancora la ginocchiata e di nuovo takedown. E giù, ground and pound e testate. Jundel I talloni di questo personaggio sono incredibili. Nessuna Jundel da parte di Jundel. infoiato come non Mix up. mai. Jundel ancora il takedown. Altro E takedown. ancora ground and pound. Perfect Col da parte di Jundel. perfect. Riser non riesce a contrastare la forza innata di questo personaggio. E Più, però da parte di più Riser. affidabile della difesa di Riser c'è solo un baby parking gestito da Anna Maria Franzoni. Aiuto! Intanto il takedown però finalmente va a vuoto e riparte Riser. E subito un altro basement crash e subito ne approfitta con il float, che però viene fermato a metà strada da Jundel. Non punisce su whiff. Vediamo come andrà la partita adesso. C'è il counter. Ancora un altro tackle. Riser non ha ancora capito che non dovrebbe fare tutti questi perri. Effettivamente, però entra riparte con Riser launcher. all'attacco, il float e Riesce si a recuperare prende il la partita. 2-1. Grande Riser ha detto sicuramente cercherà una soluzione. E invece no, Presa Power performance Slam da e parte via di ancora Jundel. ground and pound. Non ce la 70 può danni al posto fare. di 30. C'era la promozione, immagino. Ancora lo solleva il float e manda ancora. Ottima punish da E parte di ancora Jundel. Power Slam a chiudere, 3-1, primo punto per Jundel.
Riser non riesce a contrastare le prese. Sembra in seria difficoltà in questo settore. Ferisce sotto il peso mastodontico di Marduk che continua a purgarlo in allegria. Al posto della solita Regiot dovrebbe fare il lancio della macchina che usa come intro per entrare in scena durante la battaglia. Rivincita, non c'è nessun cambio di stage. Non penso che sia una buona scelta da parte di Riser. Jundel potrebbe sfruttare le prese aeree per rompere il pavimento e procurare ancora più dolore all'avversario. DB4. 2-1. Ok. Tanto Koif 2-1 contro Ti ha preso Centocchi. anche un match, Ha giocato solo bene questi aspetti. Ah. È successo quello che succede a me. Nel frattempo ancora prese, ma questa volta la schifa. Tanto abbiamo già un derby nel winners bracket del computer point. Koif contro Fair2A, chiedo scusa. Di che il matchup di Rode è favorevole, quello di Cordova. Nettamente favorevole. E intanto Bellissimo canne di step da parte Riser di riparte Riser. all'attacco. In float ancora insiste. Bella Chiude a combo. muro. Attenzione Ottima però c'è la punish. ginocchiata e Altro ancora Se non un schippa la takedown finita. ed è finita. Primo punto per Jundel. Eppure la Nibar, tanto per gradire. Cerca il Spintore counter. crea distanza e Non lo riesce a schippare la lancia. presa. Il rimbalzo ovviamente non può non approfittarne. Qua ci stanno C'è il primo veramente dei basement pezzanoni. crash. Già metà vita se n'è andata per colpa di una sola presa. Non riesce a convertire il Jundel combo Riser. estremamente valido oggi. Sta facendo Sta massacrando l'avversario di una Takeover vera e propria incredibile. clinic per ciò che concerne il lavoro a terra. Ancora La ginocchiata UF3. e chiude Ancora UF3. 2-0. Imperterrito Jundel non si fa intimidire assolutamente dall'avversario. Bellissimo, Doppio toglie la basso terra sotto i piedi. fortissimo. Spin kick da parte di Riser. Tanto Mao 2-0 su Di Girolamo. E continua il float and juggle che si chiude con il wall break, anzi continua. Altra Riser juggle. finalmente evita una presa. E ora prova a rispondere, ma mi sa che a questo punto è fatta. Jundel caccia via Riser. Jundel scatenatissimo. Manda a casa Jundel. le loser Riser. È un po' incazzato. Riser si dimostra come al solito un po' Estremamente rantino. sportivo. Best PG. Che potremmo anche for life. cominciare Adesso già. Forse inizio a capire perché l'hanno messo come Vorrei DLC. fare Riser Gabriel, ma se n'è andato. Manca soltanto la Bravo! Ehi, sì, mi sa, dai! Non ti diamo sì. Mao contro Reaper quindi. Forse. Allora, in streaming mandiamo. Hanno fatto prima del Father Ending. in streaming Rifermavo. potete mandare Rifermavo. ovviamente Rifermavo. Dai, vai. E vada. Per Reaper Mao. Non solo, ci mandiamo poi anche poi per Simon Sigma suggerisce The Salt is Real per Riser. Esatto, Mauro Reaper in streamer. Vabbè, sì, mi son capito io. Qui poi FT3. Esatto, da qui in poi FT3. FT3 ragazzi, Non si sono ancora seduti, quindi non so dirvi da che parte si metteranno. molto forte, Che bello. È bello, ma ho giocato non devo togliere niente da dire. Ah, no. Sì, Si sono seduti? No? Ok, Mao sulla destra. ecco, cos'è? Senza muso. Capito. Terribile. Terribile. Fa dei danni allucinanti. Alcuni lo lasciano in vantaggio, altri no. Sembrano poi simili, perché da sempre ganci. Che lo lascia in vantaggio, in più. E ora ci prepariamo Reaper contro Mao, abbiamo detto. Accompagnato qui al commento tecnico a sostituire appunto Reaper. È arrivato Fair2A, che adesso, nel caso succeda l'impensabile, ovvero un Death Adder malmenato da Starseed nell'Users Bracket, potrebbe effettivamente
difficile. effettivamente accorciare le distanze in classifica, che non sarebbe una bruttissima idea, anzi. Ah boh, e perché conta la classifica? Scusate. No vabbè, chiaramente ognuno ha i suoi goals, le sue aspirazioni. Che vedi, non chi è? Quello. Mio. Figo. Aspettiamo che arrivi, eccolo qui, che arrivi anche Reaper. Posizioniamo il collage per ora. Possiamo. Welcome to the King of Iron Fist Tournament. Siamo già pronti con il Losers Bracket che ci ha regalato già, con il primo turno che ci ha regalato diverse emozioni, esatto, e anche qualche colpo di scena. E ora Reaper ovviamente col solito Lars e Mao, credo con Kazuya o con Jin, non vorrei sbagliarmi. Con Kazuya, giusto? Sì. Che dicono in Principalmente chat. solo. Nuovo Reaper in streaming, giustamente, non a caso sono i fighi del Tekken Sardegna, suggerisce Andrivel. Forse voleva dire i pagliacci. Eccolo lì, lui subito che parte con le provocations. Ma Sardegna non provoco, io sono realista. Vabbè, lasciamo perdere. Bene, e si comincia. Prontissimi. Lars Curioso. contro Kazuya. Beh, Reaper non è main Lars. Sì, però di norma tende a usare Claudio. Contro Mauro. Ah, dici contro Mauro Spesso e volentieri usare Claudio. Guarda, dire, si sente abbastanza sicuro da tentarsi. Un personaggio Tanti low Claudio, bella testata, intanto parte molto bene. Reaper Aia. parte benissimo sia in float wall carry o flat. Mamma mia, partito Entra un difetto in campo. a fuoco, intanto entra Già, però. se non si blocca, che ultimamente è... Ok. Continua il juggle e sì, E Mishima sono un bel problema quando... posso quando si vede il immaginare. gioco su rialto. Rage zone intanto per Mao, 34 sul cronometro. Si stanno parlando di tutto. Vantaggio. Non si abbassa sul difetto. Non Oh, entra, si abbassa ecco sulla che morte ed è arriva! finita. Il colpo decisivo che chiude il primo round. Primo punto per Reaper. Crash all'altro con quella specie di mossa che non mi ricordo come si fa. 10 2 counter ancora. Ora Un insiste. juggle. Vediamo se Spesso fa il juggle alla juggle. mura. Droppa la juggle alla mura. Ora Reaper in difficoltà, prova lo stomp, entra, Entra con un altro basso. cambia stance al Non può volo. alzarlo con quello. Entra perfettamente. Slow sweep, parte col trottolino. Un altro basso che 2-1-1. prende da fondo schermo e lo colpisce. Chiedo scusa. Elettrica vuoto. Ancora. S4 DF2 che non entra in counter, ma... Aia. Aspetta l'esecuzione. Sì. Aia, un altro basso ancora. Ora Tenta il gioco. cerca il basso ma non entra. Rimane intelligentemente abbassato. Un altro basso, continua a lavorare sulle caviglie con Mauro. Cerca di bloccarlo. Molto Oh, studio e elettrico parte il canna, juggle, aia. mi sa che a questo punto. No. Esatto, c'è veramente poco Oh, da dire! si Lightning abbassa. Q, uppercut! Aveva Il paura della rage! trottola e si è abbassato. Però lì era un 50-50 maledetto. E vabbè, lì c'era poco da discutere, si rifà. Perché Sì, per bello il praticamente crash. con l'Elmit l'avrebbe mandato a muro probabilmente e avrebbe fatto una juggle e l'avrebbe ucciso uguale. Quindi era un 50-50 bruttissimo. Intanto qui Una bella scommessa lo che sta comunque massacrando. Mau ha vinto e credo Mau- vincerà anche la Madonna, prossima, cosa 3-1! si è picchiato 2 volte di fila, spam e trottole. Ma si va avanti. Si va avanti e soprattutto si va avanti con Mau in vantaggio. 1-0 per Mau. Dettaglio non trascurabile. No, è un bel vantaggio. Vediamo se ci saranno dei cambi. Vediamo come lo gestisce. Penso Penso che a questo punto deciderà di optare per Claudio. Eccolo lì, il Serafino. Claudio Serafino, a ricordarci che i giapponesi i nomi italiani non li azzeccheranno mai nella vita. No. Ma anche quelli inglesi, ricordiamoci che Resident Evil è ambientato in Città del Procione. Che io non sono del giro, non lo so. Ma ve lo dico io. What the fuck?
Ok. Bene. Stage, oh Dio, che brutto stage. Sull'Howard State non è proprio una... Boh, diciamo che... Non lo so, perché il fatto che ci siano i Tanto muri suggeriscono, possibili- scusa per la manata sul microfono, suggeriscono in chat di F21 non era alto il secondo di Lars, Sì, eppure È l'ha alto. preso lo stesso. dice probabilmente perché non è riuscito ad abbassarsi ancora. Tanto il running 2 che non va 2 volte, Meglio presa che viene schippata, dopo il running 2 praticamente ha molto vantaggio, quindi non gli conviene tirare. Ecco perché lo vedi. eppure lo tira lo stesso e continua! Sì, L'offensiva! Adesso è un massacro, basta ancora. Lo ancora, Ah. e direi che la tendenza cambia completamente. Claudio sembra una counter pick molto più efficace Per adesso, vediamo come va. su Kazuya. Ancora lock kick, Armor, arriva, stava. Dove è arrivato quel basso? non lo sa neanche Dio probabilmente. 1-0, Gli ha preso proprio i mocassini. un Non si abbassa dolorosissimo sul secondo colpo ai mocassini. Giusta la punizione. Tanto E questo il DB4. Oddio. continua a colpire, attenzione, mi sa lui si che aspettava la- Mao non vuole stare lì a Non ci cincischiare sta, e si proprio- porta a casa il perfect. Non l'ha presa bene. E non che non l'ha presa bene, poveraccio. Schiaffone giusto per far capire chi comanda. Punisce. Running 2 stranamente che non si è- prova. Non si abbassa sul secondo che le ha. Bellissimo. Oh, Running 4, attenzione, brutto parte di alto. il Juggle and Float. Sì. E ora anche un wall flat. Continua a insistere. Potrebbe restituire Continuo il di perfect. cattiveria. Si sa che chi di perfect ferisce, di perfect non perisce. non in questo Non perisce, non in questo caso. Not today. Not today, my old friend. Oh. Cos'è entrato? È entrato l'impossibile e Brutto ora Mao grade. si vendica. Sbaglia la rage drive. Sbaglia il... Voleva Cioè fare- 2-1 per Reaper che Potrebbe- lo interpreta meglio potrebbe Kazuya con raggiungere. Claudio. A quanto pare. O Sembra forse molto è più- Kazuya che non riesce a interpretare Claudio. Esatto, è una cosa che non mi sento di... Ah, non mi è sento un di altro- nel sottovalutare. dubbio, quando non sai cosa fare con Kazuya di F2. Vai Dritto. col counter. Vedi? Ora Mao continua in controllo. Running 2 che non entra. Continua, insiste con il basso. Va in svantaggio. Ma non lo sa. Vantaggio. Oddio. Vantaggio giù. Bello, Vantaggio bravissimo. Credibile. subito. Mao si rifà alla grande. Probabilmente E lo centra in pieno 2-2. Probabilmente si aspettava una trottola, ma lì era inutile, non glielo faceva nessuno rischiare una trottola lì. Non avrebbe avuto moltissimo senso. Invece il Warrior 2 gli dava un Running vantaggio kick che non allucinante. arriva. Ma adesso ormai no. Spacing adesso ginocchiata ancora il colpo. Tanto nel frattempo, attenzione, attenzione, Started non l'avete segnato? No, non c'hanno adesso. subito il KO, quindi Reaper 2-0. 2-0 testa per Reaper pareggia Ok. i conti. Anche Aspetta un questo. attimo. Scusa. Non c'è spazio per i dilettanti. Vado. Ok, Intanto sta per partire il 2-0. Yes. Tanto 2-0 The Thunder Starseed e Draga di Girolamo. Mentre nel frattempo qui siamo 1-1 tra Reaper e Mao, che Reaper che effettivamente con Claudio ha interpretato molto meglio la situazione. Non è elettrico. Vedete con il resto, come si dice, è storia. Un paio di wall Non flat. si fida di fare la combo, giustamente perché è tutto storto e Non ci siamo, Running 2 che va completamente a vuoto. sta cominciando a Juggle and float. E mi sa che Juggle. Potrebbe... la scivolata chiude i conti. 1-0. Ci stava. Non l'ha mai fatto. Siamo lì, non ho capito perché. Subito Aia. la combo che entra perfettamente. Occhio allo Starbucks. Vedete che non entra. Quella era punibile. Punibilissimo intanto. Arriva un po' di wall flat in combinazione. Perché si gatta? Spring kick che non arriva. Non si abbassa sul Intanto secondo. mi sa che gli restituisce il perfect. Again. 1-1. Round 3. Fight. No, Siamo prontissimi, continua. È vero che scalcia. Aia, comincia il gioco. Oh. Attenzione, sembra molto. È un gioco segreto terribile, Kazuya. Fa paura. Sicuramente una Deve cercare di... una cosa da considerare Deve tenerlo all'interno un po' lontano. dell'economia dello scontro. Reaper ha un gioco aggressivo. Ed entra il running 2. Però a volte Pulitissimo. quello era punito. Oh, punisce male. Schiaffone ancora il calcio. Attenzione, Eh. entra benissimo il Power Crash. No, attenzione, manca la ginocchiata di pochissimo. Oh. E gli mangia il Madonna. Rage Sta Drive. rischiato. 2-1 per Reaper. Intanto il running che arriva. Intanto lo zio Edo fa quello che gli riesce meglio, i grandi culi.
Nel frattempo Aia. Oh, anche Reaper sembra È bravissimo. gestire meglio lo scontro con Mao, anzi manda a vuoto, ma non riesce lo manda a a vuoto un paio di finire. volte, ma Lo lo centra in pieno, entra nel rage zone che fare il rage drive, però adesso Juggle e float e in più c'è anche il muro. Non lo sbaglia, infatti, 2 a 2. Lo raccoglie con F1 mentre si alzava. Va avanti. round. No, non è final round, non siamo in FT3. Non ancora. No, non ancora. Chiedo scusa. Tanto ginocchiata in combo. Brutta storia. Running 2 che lo spara completamente dall'altra parte. Sembra un po' in difficoltà adesso Mao. Sì. Sembra che... Oh, bello step. Attenzione, arriva Quello la non lo risposta. punisce. Leggero rialzo. Il calcio che centra in pieno. E Oh, attenzione, bellissimo. pulitissimo il Rage Art. Ma non lo ammazza. Paghi vita. Pareggia la situazione in teoria. Oh. E invece no, perché la ribalta. E passa Mao. Bellissima partita. Davvero bella. Non è FT3, non ancora. FT3 ragazzi, l'abbiamo detto 50 volte e lo stanno finendo. Sono io testa di cazzo. Non c'è spazio. Ma FT3 quindi? Infatti. Credevo che questa fosse la prima. E ripartiamo. Colpa Dicevo. Non passa Mao perché è FT3. Come a differenza di qualcuno tutta qui. colpa mia. Esatto. Io più di Dio non posso fare. Tanto Reaper ne approfitta proprio per questo. Trova ancora vita. È molta. Tanto la rage non va. Sta tirando troppo le Low kick molto furbesco di Reaper che gli permette di guadagnare il primo l'1-0. Intanto ancora subito parte in juggle. Porta bene a Muro, porta malissimo. Porta benissimo a Muro. Low kick. La risposta però lo risolleva completamente. Parte il float, spazza a Muro. Ma non c'è sta fino all'ultimo colpo. Non basta. Prova la presa, non va. Running 2 che viene completamente obliterato. È un po' sfigato che... E alla faccia della spiga, infatti. E attenzione, prova la Rage Drive che non entra. Un po' tirare, adesso Ma tira troppo. No, lì ha fatto bene. Aveva un vantaggio prima molto forte, ma dopo... Ciao. E ora siamo sull'1-1. Va. Dove è stato le reti? Va dove lo porta il cuore intanto, Mao. Ma c'è il Running 2 che gli dimezza letteralmente la life bar. Si abbatte. Oh, nice. Ottimo lavoro. Sta tirando troppo a vuoto. Colpo. Quello era punibile. Punibilissimo, infatti. Continua la punizione di Reaper che... Madonna, cosa si è giocato? Quella moto è scopertissima. Mao oblitera ancora Reaper e si avvia verso la... Potrebbe essere il suo... verso la vittoria. E ancora però Reaper in juggle ci prova su un di schiaffoni e sfonda la parete. Approfitta alla ricerca del colpo vincente. Ancora il vai con i bassi, sfonda anche la seconda parete e c'è la rimonta. 2-2. Again, fino alla fine. Madonna mia. Ancora double crash. Aiuto. Stranissima questa situazione. Decisamente strana. Oh, dove l'ha mancato? Ti ricordo che prende a fondo schermo? Arriva una ginocchiata. Ah, che male. E adesso quel DF2. è tutto. Sbaglia la Sembra tutto più che fatto. E invece 40 secondi al termine. Cerca l'elettrico, Ranni che entra. Un altro basso, Ranni che non entra e parte ancora una volta il float. Rimane con uno sputo di vita. Canna completamente tutto. E parte la Rage Drive che viene però bloccata. Attenzione. Perfetta la parata. Anche alla JoJo Pose per il 2-2. Brutta cosa. E adesso tie break. Round 1. Ma dove cavolo è? Tanto testata secca di Mao, stomp. Esatto. Non crede nella punizione, ma poteva punirlo con un 1-2. Ancora un po' di lavoro. Bellissimo la doppio slap.
Molto spacing, giustamente. E l'ultimo round è sempre il running 2 alla faccia dello spacing. Stava tentando di steppare in quel momento, probabilmente. Intanto ancora ginocchiata. Cerca l'occasione, mi sa che la trova. 1-0. Per un niente non è entrato quel difensore. Reaper entra e si prende il primo punto. Bellissima la schivata intanto qui di Mao. E parte il float. Ottimo lavoro, però Sbaglia la juggle. il resto è tutto nelle mani di Mao, che cerca adesso di riprendersi tra in due che non entra Ah, il questo fa wall malissimo. flat, e mi sa che finisce. Al posto di Mago avrei tentato un cambio di stile. Intanto parte un rage driver che non entra. La combo finisce a muro intanto Reaper e È proprio il muro ad giustamente averlo tradito. doppio slap 2-1. 2-0. 2-0, chiedo scusa. E Fatto adesso il basto a centrare. probabilmente si farà un po' sentire il 2-0. Sì, adesso è tutta una questione di nervi per Per Mao. di nervi per bello Mao, step. ma anche per Madonna, Reaper che esattamente si trova in non deve avere effettivo svantaggio. Per adesso sbaglia il puntiano. Ancora il destro che bello. centra il bersaglio. Mi sa che Cerca il i muro, nervi ma non lo tradiscono. trova, 2-1. Reaper Bello. e Mao si prende il 2-1. Che cosa è successo? Ancora Lasciati a vicenda la mossa. top kick. Cacciamatello che non entra. Ancora il low kick, il basso. La combo che entra per Meno metà. bravo. Jojo pose di Reaper. Running 2 abbassa. Schivato. Neanche parato, schivato. Che è quasi più umiliante il float con wall crash. Wow. Beh. E adesso Ah, no, attenzione. brava. Non è finita. Ma lui insiste. Viste, c'è il 2-2, la rimonta. 2-2, Madonna. La rimonta di Mao. La chat tutta dalla parte di Reaper, soprattutto Andrivol. E infatti Ma mi sa che Reaper se la soffre adesso, perché Mao sembra impagato Mao lo ha bello, inchiodato, però c'è l'occasione Sbaglia la juggle. per Reaper Grave. di rientrare. Ma ci Toglie la terra da sotto i piedi, parte il float, wall crash, Potrebbe wall essere- flat. E mi sa che la finisce che qui! Era 2 Reaper. Dominatore. Molto sofferta. Ripi, se vuoi devi fare un altro, vuoi rischiare di perdere. C'è problema. Bello. Quindi abbiamo già un match per il secondo round del losers bracket, cioè Mao contro Riser. Decisamente simpatica come incrocio. Abbiamo allora il risultato di questo match l'abbiamo aggiornato. Abbiamo qualcos'altro? No, non lo so, abbiamo qualche match da aggiornare, no? Giorno del contro del Stimo, ci sono ancora in vedo, ok. Di Andrix di Oedo com'è andata? 3-1. Per chi? Ok. Intanto abbiamo un altro risultato aggiornato, 3-1 di Andrix contro Zio Edo, che quindi ci regala un altro match del losers bracket, cioè Zio Edo contro Centocchi, e la prima semifinale del winners bracket è Andrix contro Reaper. Simpaticissima.
Aspetto informazioni, visto che ancora non ci sono risultati. Ok, mi sa che abbiamo il nostro nome, il derby del gaming team. Fire 2A contro Koif. Tutti i DB2, uno. Tutti i DB2, non stai a terra. Eccoci qua, pronti per cominciare. Quindi attenzione, Fire 2A con una pick particolare con Nina. Gli ultimi gesti di rispetto prima dei porconi da combattimento di questo quarto di finale. Ricordiamo FT3, quindi best of 5. Io non ho aggiornato i punteggi tanto per cambiare. Inusuale la scelta di Nina da parte di Fire 2A, probabilmente legata, porca miseria, legata alle counter pick. Ci ha raggiunto nuovamente il Reaper, un attimino stremato dopo il match con Mao. Ho dovuto fare un comeback incredibile. Di quelli con i contro cosiddetti. Mamma mia, mi sento in modalità PG oggi. Questo sono quasi sicuro che sarà un match più carino sicuramente da vedere. Beh, non che il vostro fosse da schifare, parte molto bene per 2A. Un con lo 10 da sweep. CP. Però troppo le di quelli combo, proprio prende sadici, vantaggio. mamma mia. Pressing da parte di Fire 2A. Molto pressing e molta aggressività. L'elettrico che non entra. Questo FF3 che si gira. Spazzata da parte di Fire 2A. Droppa nuovamente il colpo garantito. Altro esip da parte di Koif. Doppio esip. Triplo esip si porta a casa il primo round. E intanto aggiorniamo Jundel aggressivo. batte Clever Simo 3-1 e sarà lui l'avversario che dovranno affrontare il vincitore di questo match, quindi occhi ovviamente sul risultato di questo match. Koif riesce ad alzare Fire 2A. Incredibile la combo a muro. Fire 2A però risponde con un bellissimo, Parte in float, parte Fire 2A aggressivo come non mai in slide. Non splatta ancora, non splatta sul muro, c'è la presa e splatta, doppia. no, non splatta sul muro, si rialza praticamente in piedi. Rage Zone, che non va, e siamo 1-1. Partita molto movimentata. Decisamente. E ora però Ottimo arriva fight da la parte di combo. Koif che però poteva lanciare. Low kick, Vantaggio da un parte altro di Koif. basto, un altro ancora, lo Slide da parte di sweep. Fire 2A. Non droppa finalmente il colpo garantito a terra. E ora Fire 2A in posizione abbastanza scomoda, ma recupera Grazie a un counter. la distanza. Si toglie dal muro, FF4 Però garantito. ce lo Vediamo cosa riporta sarà ora Koif. poi. Rage Drive che viene Nota. immobilizzata e se attenzione. DB4 C'è che il va low a kick segno. che porta il 2-1 per Koif. E intanto Slide da parte lo di slide. Fire 2A. Si abbassa e riesce a flottare l'avversario. Ancora Perde a molto prendere spacing distanza. elettrico che non In va. dirigemento.
La slap e parte il float. Mi sa che ci siamo. Bella combo da parte di... La combo che si di Fire 2. completa. E siamo 2-2. Step 1 da parte di Fire 2 garantisce la vittoria del secondo round per lui. Primo set point da parte di entrambi. Power crash da parte di Fire 2. Lo slide di Fire 2 che prova la combo, non entra, ancora non entra. Il low. DB4, FF3. Elettrico. E arriva un altro slide. Riparte ancora, bloccato. Bellissimo step da Side parte step di perfetto. Koif. La martellata l'ha presa. Che Fire c'entra il 2 non bersaglio. Prova il low rage drive che viene neutralizzata. C'è il primo punto per Koif. Grandissima parata. Ben riflessa da parte di Koif che non si è lasciato prendere dalla fretta e ha parato il basso che gli avrebbe dato uno svantaggio. Intanto Centochi e Zio Edo, Centochi e Zio Edo stanno per stanno cominciare portando la loro nel partita. losers bracket. Bene, mi è appena arrivata notizia che Lo a sconfitto, causa- che a lo causa della sconfitto di sconfitta questo match andrà contro potrebbe The avere Father. dei discreti problemi, visto che gli tocca The Thunder. Ma anche The Father potrebbe avere dei discreti problemi Anche perché nel caso se perderà questa perderà questa potrebbe regalare tantissimi punti a Fire 2, ma se Fire 2 perdesse questa potrebbe essere una, tra virgolette, finale anticipata. Tanto giro di prese schivate. E ancora il low kick che viene evitato. Ancora continua a colpire. Subito presa da parte di presa Koif, immediata di Koif che non viene schivata, riparte. riparte. Attenzione il trottolino. Balcony break. Finita qui. In float c'entra il Perfetto. calcio volante che porta l'1-0 in questo secondo round. Perfetta conversione di Koif con la combo a muro. Tanto lo Slide da sweep. parte di Fire 2. Però Le lo spazzatine sweep- che ci piacciono tanto. DB4 prende vantaggio, DB3 elettrico. E ancora continua a Prende insistere il ancora colpo. vantaggio. Bella la combo. Koif Lo non riesce a slide. stefare. Arriva a metà strada lo slide. Altro basso Ancora da un altro parte di basso. Koif. La presa che c'entra il riesce a bersaglio. stefare. Non c'è il wall, ma c'è crolla la bene. rage zone. Lo sweep Prende- che blocca la rage prende il counter drive. sulla E drive. pareggia il round. Ottimo Fire 2. Ancora la combinazione. Lo slide che non va. Low. Ancora un altro basso. Molto spacing elettrico che non va. La combo che non entra. Koif sta continuamente cercando di alzare l'avversario con l'elettrico. Presa che normale, viene finalmente skippata. schioppa da parte di Fire 2. Bellissimo il Un colpo di TB4 Fire 2 che entra. che parte in avanti. Va in juggle. E anche il float. Wall splat, wall crash, wall break. Ottimo walker da parte di Fire 2, converte in combo, ma Koif non si arrende, si abbassa sulla stringa. Vediamo cosa farà ora. Eusi fa Cercalo. terra. Attenzione, Rage block drive. e rage. Si aspettavano Slap che non va. una power crash. Vediamo cosa farà ora. Rage Rage drive che drive viene da parte bloccato, di Mina. però lo staggera 2-1. abbastanza da piazzare il 2-1. 2-1 da parte di Fire 2, vediamo Koif cosa si inventerà ora per cercare di ribaltare la situazione. Buon floating da parte di Koif che non riesce a convertire in combo però. DF14 che va a segno, FF3. Non si fa fregare dalla spazzata di Fire 2. Koif ancora continua col pressing, Fire 2 non riesce a punire. B1 di Nina che riesce a convertire in combo. Cerca worker, slide a terra, DF2, FF4. Ottimo sidestep. Vediamo se riuscirà a finire qua. Koif lo finisce CDF. come? Grandissimo. Finisce senza troppi complimenti, anzi. E ora DB4 da parte di Koif, DB3. Stanno costantemente cercando di mettersi in vantaggio con dei piccoli colpi. Koif sbaglia la combo. Fire 2 si abbassa e riesce ad alzare l'avversario. Ottimo wall carry da parte di Nina. Perfetto il sidestep di Koif. Vediamo cosa farà ora. Passata da parte di Fire 2. Ultimi momenti. È la perfezione Fire lo 2 sweep non di si Fire 2 fida. che pareggia i conti. Non si fida a tirare il colpo garantito, ma riesce comunque a portarsi a casa il match del pareggio per l'1-1. Altro rematch nello stage del mio adorato Lars. Vediamo come continuerà questa partita. Round 1. Fight. Siamo pronti. Subito continua lo scontro. Fire 2 ancora in avanti. Mamma mia, jungle float e pure il balcony break.
Prende il counter dalla side ma non converte in combo. Bel Attenzione, Perry! bellissima la Spanish Fly! Commento tecnico. Sparizione sull'elettrico, F3 lunghissimo che colpisce dall'altra parte della mappa. Altro DB4 per prendere vantaggio, non ce la fa. E il sweep Ancora. andato a segno. Neutro low kick. Continua a parare, arriva il basso, parte il float. Subito il low kick che non arriva, Heli sweep. E il sweep su combo. Parte Vediamo subito la cosa combo farà in ora wall Coif. flat, ancora uno sweep. Il basso e c'è il 2-0. 2-0 da parte di Fire 2A che con un running Vuole 1-2 cercare si di prende prendere il largo il secondo. dopo aver già recuperato un Spanish sbagliata round. da parte di entrambi. Prende vantaggio Fire 2A, butta a terra. Spanish sbagliata. Altro bassetto da Rating Poking. ancora, low per e Oh. parte in float. Bravissimo qua Bellissimo Fire 2A, anche fare il un low per flat. precisissimo. Per la combinazione Elettrico da parte di Coif. Bellissima parata di Fire 2A, vediamo per se due in riuscirà a juggle, finire forse ora. la finisce, no! Flotta. Manca completamente il colpo e Bella punish da parte di trova Fire 2A. comunque il 3-0 sul punish. secondo match. Siamo Fire 2A 2-0 in quindi per vantaggio. fare 2-1, chiedo 2-1. scusa, per Fire 2A. E si ritorna dopo eravamo rimasti sul 2-1. Non hanno nessuna intenzione di cambiare lo stage. Soprattutto Vogliono neanche tutte e due sfruttare il i balcony break. vantaggi del per balcony fare- break ovviamente non potrebbe essere altrimenti. E ora anche i vantaggi comunque dello spot Poison Mist di Nina. Fire 2A, che credo stia per andare per il perfect. No, perché Coif glielo impedisce. Coif già con pochissima vita potrebbe Uno fare un sputo di ottimo vita. danno, ma invece viene Cioè punito l'1-0 per Fire 2A. sul DF2. Ancora Non si Hop tenta il kick che secondo hit. non Sparizione. sortisce l'effetto sperato, al contrario di quello di Fire 2A che parte in Blocca la juggle. combo però. E ora però la Un floating situazione da si parte di ribalta. Coif. Cerca di fare quel Lo che può stomp. con quel poco danno che può fare. Ancora lo sweep, ancora il low parry e riparte in float. Bellissimo low parry da parte di Fire Fire 2A. 2A. Vicini, Prova il siamo carry, lo vicini al muro. slide. Situazione di Vicini al svantaggio per muro. Fire 2A. Coif è con la rage. E parte subito un Heli Heli sweep, sweep. ancora Heli un altro sweep parato. che viene parato, riparte l'attacco, 2-0. Preferisce approcciare con l'esip anziché con la rage drive e ne paga le conseguenze. Altra sparizione, non punisce bene, però va bene comunque. Esip, sparizione di Nina ancora. E Ce riparte la fa subito da il fare float di nuovo, ancora, float, però evita il... Droppa Non ancora riesce la a combo, concretizzare il float DB4. ancora. Double pump strike. La sweep che viene negato. La combo che Non si riesce a fare concretizza, il preso WGF. schippata. Vediamo cosa farà ora. Ancora sidestep. Uno Bravissimo picchio di Coif che non si fa vita. tentare. 2-1 per 2-1. Coif cerca in qualche modo la rimonta. FF4 riesce Ancora. a colpire ma droppa la combo. Punish di Nina. Bassetto Ottimo. da Poking. Elettrico che è entrato ma droppa ancora la combo. Non Tantissimi vuole, drop. sembra non volesse Si insistere. sente la tensione dei due Contendenti. Di B2. E DF1 ora elettrico. ancora elettrico, doppio elettrico. Juggle, float e adesso anche il FF4. wall flat. E tenta Le palle di Robby come ci arrivano. le palle veramente per tentare il Rage Art. Le ovaie di Nina proprio. Gliele mette in faccia. Gliele sbatte senza Vediamo pietà. cosa farà E adesso. adesso vediamo Coif. se la chiude. E la chiude. Grandissimo Sul 3-1. Fire 2A. Isn't it past your bedtime? Fire 2 la spunta su Coif vincendo la partita che ora Soprattutto se la vedrà contro Jundel. si evita il confronto diretto immediato con The Thudder, che avrebbe potuto creare qualche problema in ottica di classifica. E abbiamo le semifinali del Winners Bracket, Hendrix contro Reaper e Jundel contro Fire 2A. Adesso vedremo quale match verrà mandato in streaming. Spero sinceramente Jundel contro Fire 2A, giusto per vedere rantare Fire 2A a caso di Marduk. Ok, in streaming. Ok, E adesso ci concentriamo sul Losers Bracket, visto che ci toccano Riser e Mawo.
Bravo, ma che coglione che sono! Finita? Mawo si posiziona a sinistra. Mawo si posiziona a sinistra, Riser sulla destra. Entrambi questi due avversari sono molto agguerriti. Il Riser, come abbiamo già sarà- visto, riesce a dare molte difficoltà a tutti i player. Al momento è testa di serie alla quarta posizione. Mawo ora cercherà di risalire al loser bracket come ha fatto nello scorso torneo, venendo purtroppo battuto da me che non avevo proprio voglia di vincere il premio su quella posizione e mi ero dato da fare. Ora vedremo uno bellissimo scontro fra padre e figlio. Esatto. Naturalmente possiamo già- vedremo a sinistra il Kazuya di Mawo pronto a sparare un sacco di elettrici. Anche in questo caso è a destra Riser con Jin che bene o male si è comportato anche troppo bene fino adesso. Subito allo stage di lì Le Violet Systems. dal fratellastro di Mamma di mia, un Kazuya. affare di famiglia stasera, È tutto un affare di famiglia, cioè è una storia di fratellastri, mamme Fratelli, troie. fratellastri, esatto, mamme troie e mamme demoni figli. soprattutto. Prima si è risolta la faida fra Lars e Perché Kazuya. adesso tra Kazuya e Jin. Praticamente Adesso- questo è uno spoiler di Tekken 8. Esattamente. Chissà se Chissà vedremo se lo un'evoluzione di Jin in Devil Jin come sarà per Devil Kazuya, e Devil giustamente. Kazuya. Per adesso vediamo solo tanti calci. Pugni per tenere, Pugni per in tenere distanza la gli distanza, avversari. low Di kick. 4. Altri pugni. Bello il... Attenzione, PF2 che arriva, counter subito. entra e parte il float anche con il calcio volante, parte di Mawo, un quarto di perfetto. variazione è già andato, adesso anche Elettrico. metà, parte Mawo di cattiveria in wall splat, Per il perfetto da parte di Riser che si porta comunque un pochino in vantaggio. e ancora continua a colpire, parte in vantaggio Mawo, Non finisce col 1-0. poking. FF4 che entra. D4 generico. E Mawo adesso riesce a fare continua una il piccola float, combo. sbaglia però Lukizeme, FF4 va a vuoto. cerca l'elettrico, non lo Di trova, è un 4. basso. F4, FF4, Ancora. ancora F4. Si stanno tirando un sacco di calci con la gamba destra. Ancora l'elettrico che entra e parte il juggle che diventa un float. Subito wall Ottimo splat, juggle cerca la al presa, muro. schippata, un altro basso. Arriva la combo, niente da fare, calcio a martello e via! Per il 2-0. Riser ha trovato la sua kryptonite, lo Riser sta vediamo tenendo effettivamente in difficoltà. sotto il pressing di Mawo. Non sta riuscendo a punire in maniera In maniera ottimale. convincente. Drop alla combo, DB4 si porta in vantaggio. Scarica di pugni, ottimo punish da parte di Riser sul DF2. E F4 ancora. si porta in vantaggio. Presa al comando skippata da parte di Mawo, ottimo Perry, ma Parata che non riesce a convertire in combo. Parata sul calcio volante, l'ha presa, questa volta non la schippa. E il zip. È il sweep a vuoto e parte il float. E direi che Riser finalmente ha trovato la quadratura del cerchio per recuperare un round. Ottimo passo da parte di Riser che riesce a prendersi il primo round. F4 che anziché andare in counter fa affrontare l'avversario. B2-1. E ora Homing move. F3 che prende da lontanissimo. ma guarda, F2 la cerca vuoto, F4. del primo punto, Elettrico parte l'elettrico in parte float. Cerca E ora il anche Mawo, la ma non ci arriva. Juggle gli Passa pianta da le Poking. caviglie sul muro, parte l'Eli sweep e c'è il 3-1. E Mawo si porta 1-0 a casa per il primo match. Mawo. Riser non sembra molto convinto. Sembra veramente stremato anche lui. Il nostro pirata di fiducia sta cercando la soluzione per rimontare. Elettrico contrasto ancora una volta di Mawo. Cerca il muro ancora. Drop alla combo. Altro elettrico da parte di Mawo. Ottima giocata al Mamma muro. mia, di prepotenza proprio ancora l'elettrico, addirittura in combo, doppio elettrico, calcio volante il perfect. In 15 secondi è già finito il primo round del secondo match. E ora
Riser sta letteralmente perendo davanti al Kazuya di Mawo. Ancora la Presa testata però schippata, niente, finalmente. prende la schippata. Di qua Riser trovato, F3 sofferentissimo. Ottimo whip punish. L'elettrico che non andato entra, in blocco. elettrico che non entra anche dall'altra parte. E ancora niente da fare. Mawo cerca Un giro di counter e centra il bersaglio. fallisce l'Okizem. Parte il Can e parte anche il float. Riser di nuovo all'attacco. Subito col wall crash, wall splat. L'ha presa e mi sa che ci siamo. 1-1. Riser riesce ad aggiudicarsi il primo match. Nessun whip punish. Nessun punish sul DF2 è andato in block. Elzif parato e punito alla perfezione da parte di Riser. Vediamo se troverà il muro. Sbaglia la combo. Ma questo non lo fa Mawo. Intanto Clever Simo elimina definitivamente Druaga con un 3-0. Intanto punish da parte di Mawo. Ancora un altro Elzif DF3 che colpisce DB4 e la finisce Subito così. il 2-1 per Mawo. Si porta nuovamente in vantaggio Mawo. Kazuya Riser oggi è addirittura inarrestabile. double crash. F4. Ottima parata da parte di Mawo. Tanto Tanto scusate. Dio Edo da dietro. Dio Edo con la sua solita esuberanza. Bellissima la combo. Intanto Riser in float. Forse E ancora finisce qui, mi se sa che arriva finisce al qui. muro. Arriva al muro. Esatto. 2-2. Grossissimi danni da parte di Riser grazie al muro. E adesso tie break per questo secondo set. Parte Riser all'attacco. Bel counter da parte di Riser con F4. Lo porta già a muro. Cerca E ora il counter, ancora il calcio. Ancora counter. Con una Medio bella che schivata. centra il bersaglio, Non anche il vale basso. questa l'Okizem. E anche il basso a chiudere. Riser pareggia 1-1. Bellissima partita. Credo che questa qua andrà avanti veramente a lungo. Avanti veramente per molto, esatto. Roba da... Riser si sta facendo valere veramente tanto. Non credo. Si vede poi in questo momento. E adesso pronti per il terzo set. Gara Non riesce a 3. punire bene. Veramente sofferenza, centra in pieno col medio. L'elettrico che Elettrico non va. Basso. Il basso, un altro Ancora basso. Basso ancora. Non Combo riesce medio a punire basso, ancora un altro decisamente. basso. Counter E Riser da parte con il 4. float. E ancora non ci Mawo siamo. È già in rage. Con 2 juggle potrebbe risollevare la situazione e portarsi a casa. È il potuto primo partire match, il il primo rage, round. ma prima bisogna anche farlo entrare il colpo. E mi sa Esatto. che non è proprio la cosa più semplice del mondo. Presa schippata. Riser riesce a skippare la presa. Ottimo. Prende la distanza intanto Mawo, giustamente. Heli Heli sweep. Forse comincia qua la rimonta. Vediamo. E sì che comincia, a parte il juggle. Non riesce a convertire con la Tanto riserva. la presa muro, ancora c'è la schippata. Ottimo. Attenzione, Heli sweep. Elzip che prende da lontanissimo. E l'1-0 di Mawo. Riser. Tanto attenzione. Altro Elzip, FP4 a terra. Okizem è riuscito. Riser sta cercando di counter il poking. Ottimo launcher da parte di Riser che grazie alla spedizione entra. Tanto Vedete da parte di Riser, incredibile. Mawo non te Ziedo ci saluta e Centocchi supera il muro del nono posto, vincendo 3-1. Vediamo se entrerà la Rejart qua. Che entra! E come se entra! E Ora! 1-1. Jotaro! Dio! Colo di Oda! Intanto Qua le citazioni a le citazioni di Giorgio si sprecano. sprecano e non c'è neanche Claudio per fare la pause, quindi Anche Lars non scherza che si mette così, vabbè. Cerca il counter di B4 da parte di Kazuya, prende vantaggio FF3. Punisce, sbagliate per tutti e due. Mawo però riesce a punire bene il va DB4 di subito in Jin. juggle e mi sa che continua a punire. 2-1. DF1 prende da Okizem in terra. Mawo si porta in vantaggio. 2-1. Oh, non si scompone intanto, se lo Cerca potete vedere ancora nella il counter. cam. Cercano entrambi i counter, si prendono un sacco di vantaggio grazie ai colpi. Ancora counter. Continuano i Nessuna counter e punish. contro counter. Nessuno che Vengono approfitta, commessi un nessuno sacco che di errori. riesce ad approfittare. E E ancora Sweep. FF4. Ancora adesso che viene parato e parte il float di Riser. Riser ancora continua a colpire.
Se riesce ad arrivare... Ah Riesce no, a non fare ci la max arriva. damage. Tail zip da Intanto parte parte di Mawo. l'L-Sweep. Vediamo cosa farà ora. Intanto un Non calcio riesce e... a fare da parte di Riser. Col DF1 chiude. Il 2-2 e si continua, tie break. Tie break di Riser. P2-1. Riser con la sparizione cerca di fregare l'avversario. Mawo non si fa Non gli fregare. riesce DF4. però. Tanto ancora Riser finalmente riesce a Riser trovare parte il il counter. float e anche il... Reset della giagola muro. Vediamo se Riser riuscirà a prendersi il secondo match. Rage Riser parata. fregata da parte di Mawo. Vediamo Elettrico a cosa farà. vuoto, L-Sweep, lo stomp Okizeme a terra. e Ottima vince parata di Riser. Riser che si porta sul 2-1. Come sta andando questa partita galattica, Per ragazzi? ora Riser 2-1. Io ho fatto in tempo a perdere, avete segnato tutto? Sì, grandi, grandi. Questo The Father lo puoi mandare in streaming? Il Father? The Thunder? No, giocano fuori stream perché mancano 5 minuti alla pausa. Ah, No, ok. fai giocare adesso, cioè giocano. Sì, stanno facendo a giocare, infatti. FF4 da parte di Mawo, cerca il counter. Arriva, Non riesce con la arriva il sparizione Riser, a parte il lanciare float, l'avversario. manca il muro di pochissimo. E Riser Zip, con l'L-Sweep sul muro e parte la carica, 1-0. mossa maledettissima, velenoso quanto i serpenti. Sparizione da parte Attenzione di ancora. Riser, riesce a convertire in combo lanciando l'avversario. Mawo finisce Mawo sul muro, grossissimi Mauro danni da soffre parte di tantissimo, Riser. tre quarti di barra praticamente continua Riser, imperterrito Perfect e da via parte col di Riser. perfect. In soli 10 secondi disintegra Mawo. Inarrestabile, come Cristiano Ronaldo in una stanza d'albergo. Cancan da parte di Riser, molto rischioso. Cerca il muro, lo trova subito. Intanto Già ancora metta Riser, Okizeme da parte di Riser che continua Perry, a pestare Perry contro Perry e via con un Altro altro perfect. perfect. 2 di fila. Riser con le palle quadrate, signori. Vogliamo le 21 lettere dorate che non arriveranno più. Con un colpo da pochi. Cancan da parte di Riser rischia ancora l'impossibile. Cerca la max damage. Attenzione, Mawo si sente giustamente prende ferito vantaggio. nell'orgoglio, E imparato, ma non se ne fa nulla. Riser ancora un colpo solo ed è 3-1. Passa Riser. Ottimi riflessi da parte di Riser che si aggiudica così il terzo match. Mawo quindi eliminato e Riser continua nel torneo. Riser si dimostra di essere una vera testa di serie per questo torneo. Stavo per dire testa di qualcos'altro, ma mi sono trattenuto. Fortunatamente non ce ne sarà bisogno. Riser Ok. che quindi affronterà Abbiamo- Shentoki nel terzo turno del Losers Bracket. Intanto adesso decidiamo di mandare in streaming The Koif Father contro The Koif. Thunder per completare il secondo round del Losers Bracket. E poi Partita molto attesa. Chi dei due verrà Thunder, Koif e poi sconfitto Ok. da questa battaglia verrà direttamente eliminato dal torneo, essendo il loser bracket. Eccezionalmente per questo torneo vediamo The Father in loser bracket già dopo il primo match, che sta cercando di risalire la loser bracket. Koif probabilmente cercherà di impedirlo in ogni maniera. Vediamo come andrà la partita. siamo pronti per continuare. Giustamente Koif ancora con Kazuya, The Thunder probabilmente continuerà la sua streak con Lily. Siamo quasi, questo sarà il match che chiuderà il secondo turno per tutti, visto che sarà l'ultimo match del bracket. E sta ancora su Viral Systems. Ultimi gesti di rispetto, tra virgolette, tra The Thunder e Koif. E possiamo partire. Tu crois sûrement pas que tu peux me battre.
subito pronti per partire. Molto spacing Lodi Koif, e intanto riparte ancora Koif con la combo. Subito cerca la ruota, The Thunder non la trova, però trova il basso, ne trova un altro. Non trova un altro basso perché trova una combo medio basso. Ancora l'altro basso. Intanto attenzione, parte il juggle e The Thunder detta legge. 1-0. E ora si riparte sul secondo round. Hop kick, prova a sollevare, parte il juggle, meravigliosa. La combinazione non è mica finita, un quarto di barra bruciato così per Koif, che continua a subire. Ora a muro, lo spinning kick che non entra, e anche il calcio a martello che chiude. 2-0 il secondo round. E ora si continua, ci ha raggiunto Druega, ufficialmente eliminato. Mamma mia, da questo Clever Simo. torneo, ragazzi, mi hanno scagliato, sono uscito a nono, bene così. Meglio di niente. E vabbè. Continua ancora il Difficile questo match per Koif, Decisamente difficile perché sta al soffrendo Giocomics come un cane. ha stravinto. Quindi adesso vediamo. Non credo che questo sia il caso, però. Parato, punizione. Elettrico non Ora è il andato medio. bene. Oh, Attenzione doppio dentro. elettrico, triplo elettrico. Triplo elettrico, Al cacchio muro. è l'Enel. 2-1 per 2-1 con Koif che accorcia i conti. Che accorcia i conti. E ancora il basso. Basso di The Thunder che continua a insistere sui bassi. Cerca la ruota, non la trova, rimane anche vulnerabile da dietro. Bellissima la schivata, hop kick, e parte il jungle. Intanto però si becca il muro, ancora l'hop kick, riparte il float. Non lo trova, low parry e parte il float invece. Rage Drive chiuso. Rimane trasformato. Rimane è medio. Col 2-2. Elettrico medio da Devil. E ora ancora la Bravissimo schivata. Koif. Riporta il match in parità. Ancora tutto da decidere. 1-1, 2-2, chiedo scusa. L'elettrico sulle mani proprio, nelle dita. Le punte delle falangine. Bravissimo, si abbatta sulla presa. Perfetto, il il stun. parte il float. Float. E adesso pure sul muro, altro float. Può chiudere. Koif non ce la fa, non chiude. Tento i bassi. E ora coi bassi, The Thunder lo castiga. Porta a casa il 1-0. primo, mamma mia. Mamma mia. Che match. Che match. E ora siamo prontissimi per il secondo set. Subito l'hop kick, juggle e continua il float. Solito quarto di barra accademico per chiudere la combo. Power crash, ma ha subito più Koif di The ma Thunder. si è spostato dal muro e può ripartire adesso, guarda qua. Ed è quello che fa, infatti. Oh, che step. Ottimo lavoro, Bravissimo swing. e il sweep e via. 1-0. E adesso vediamo come si evolverà la situazione. Vulnerabilissimo sul retro. Ancora continua la combo, ma non capitalizza. Punisce Perfetta bene, la combo punisce base. bene. Power crash anche qui. Subito il float e continua. Ah, no wall terra. Può uscire dal muro. Uscire, anzi ci può ficcare The Thunder. Bello. Peccato per The Thunder. Attenzione l'hop kick. Riparte l'attacco. C'è la combo in float ancora. Perfetta l'esecuzione. Rage drive che viene cannata. Parata e... Oh, Sweep questo basso. Sweep lentissimo Che e The basso Thunder pareggia. Che basso letale. Sta a meno 1000 se lo para, E ora ancora due The Thunder hop kick da continua a ferro. palleggiarselo senza troppa fatica. Spring kick, handswing che non va. L'el sweep è un problema quando va a E ora vuoto. ancora il basso, Questi di nuovo il basso ancora. Sei completamente Tutto scoperto. sui bassi. Poi si sembra non imparare dalla lezione. Continua a colpire ancora una questione proprio di punticini.
Bravissimo. Bellissima la qui combo coi- Rage Drive, peccato, cannata, peccato, 2-1. Peccato. Stanno giocando entrambi Esatto, molto Biosel come bene. ci fa notare, è telefonatissimo. E ora la combo, attenzione. Perfetto. Continua il float, un quarto di barra se ne va come al solito low parry e parte il float di Crew, Retadder. dimmi. No, dovete andare di là alla pizzeria e mangiarvi quello che volete. Va, andatevene a mangiare tutti. Noi finiamo qua. Free kick. E ancora Retadder di nuovo vulnerabile sul retro. Rage Oh! cannatissima. Soprattutto regala un punto facile per Retadder, 2-0. Peccato, 2-0 Retadder. Peccato perché Peccato davvero, questa il era risultato era effettivamente in fattibile. questo momento non rende giustizia. Stanno giocando entrambi molto bene, potrebbe essere un 1-1, ma Adder sta pompando Adder bene. sta, come al solito, sta pompando facendo bene. quello che gli riesce meglio, i Gli culi a paiolo. attacchi, Francesco. E ancora Koif cerca l'offensiva, cerca un paio di elettrici che non Poteva trova il piazzarlo lì, risultato. peccato. Non se l'è Passo sentita. lento che non trova il bersaglio, ancora Oh. spamma la combo, oh, kick. E via in juggle. Fa screw e Ancora la chiude. meraviglioso. Trova la carica e la trova. Super aggressive Retadder qui, sa che Carica può e- chiudere il set e chiudere soprattutto la partita. Mancano 2 round, Vabbè, bisogna ancora vedere come si evolverà la situazione, ovviamente. Non era pronto qui Matteo a pulire il whip. Ancora niente da fare. Bravo. Perfetto, trova il tempo, ancora l'op kick che riparte in combo. Sì, questo Il juggle kick e il float sono è i punti di letale. forza di Retadder, Poi che lo continua a sognerà- insistere col basso. Lo sognerà stanotte. Lo manca sul muro però. Prova ancora in corsa. Peccato. Calcio voleva Martello che pulirlo. arriva. Bravo. Red zone e via! Danno ferri Subito. qua. Bravissimo, che finta che Ancora sulle- Koif Peccato ci qua. prova, ma Peccato. niente da fare. 2-0. Round 3. Fight. Manca pochissimo. Ora, set point per l'esatto. esatto, set point potrebbe chiudere i conti. E mi sa che E non lancia, si farà troppi problemi nel lancia. farlo, se Screw, devo dirla tutta. Va a muro. E qui sono danni Subito però- incredibili. Attenzione per lo Lo string kick, sapeva, non va e lo chiude sapeva. Chiude la definitivamente. partita. Retadder Bravo 3-0 Bravo, bravo Retadder. come al solito. E quindi abbiamo i bracket per il terzo turno. Winners La bracket Hendrix top contro 8. Reaper. La top 8. Giundel contro Fire 2A e poi Retadder contro Clever Simo e Riser contro Centocchi. Quindi rimangono ancora in gioco i numeri, i due alla testa della classifica, senza eccessivi stravolgimenti, se non per Centocchi che per la prima volta nella storia Centocchi raggiunge la top 8, che è sicuramente un risultato di rilievo, grandissimo certo, rilievo. per lui assolutamente, un ragazzo giovane. Bene, Direi ragazzi, che a questo punto si va in pausa, si va- edito io la... si va a mangiare. Edito io il timer. ci si rivede tra pochissimo. Allora, editiamo qua un attimo. Quindi come avevo detto che funziona con le pizze. Grazie a tutti, grazie a mamma, ci vediamo più tardi. Beh, tutto finito. Ciao Vale. No, siamo alla pausa questa.
Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Armor King. Ok, good evening, ladies and gentlemen, adesso lo posso dire, good evening, visto che sono le 6 di sera. Esatto. E siamo entrati in top 8. Siamo tornati, ragazzi. Abbiamo subito per aprire Andrix e Reaper. In diretta qui sul canale di Computer Computer Point, Point. da Cagliari, e in diretta sul canale dell'Italian Gaming Championship IGC, che ci osta da Roma, credo. Sì, Roma. Filippo Roma. sta a Roma, grazie mille. Ringraziamo IGC, ringraziamo Filippo Facchetti, ringraziamo Fighting Games Sardegna, ringraziamo The Reaper Review, ovviamente, Giustamente, che come la voce qui ormai ci sto lasciando la voce anche troppo spesso. Esatto. E King's Cross Pub, e ovviamente Tekken Sardegna, la community sarda. È quella. E stiamo per partire subito con Andrix Reaper. E poi ovviamente anche nelle altre postazioni inizieremo a Anche girare anzi, stanno già anche gli cominciando altri. perché vedo Vedo Clever Sim e Sadder. E direi che possiamo subito cominciare. Nel frattempo subito benissimo Reaper come sempre con Lars. Cerca il somersault, intanto Andrix non la trova invece vulnerabile Reaper. Questo è un match tutto da vivere. Esattamente. Come sempre FT3, quindi best of 3. Anzi best of 5, chiedo scusa. Best of 5, sì. Vediamo subito ripartire il basso di Reaper. Ancora lo sweep che non arriva. Reaper ha preso Lars, ragazzi. Sì, mi aspettavo ancora Claudio, ma si fida sicuramente più di Lars in questa occasione. In realtà se l'ha preso per prima penso di no. Cazzo, off kick da BT era quello. Launcher da BT. Degno di notare. che bravo. Qui c'era poco da fare. C'era effettivamente pochissimo da fare. Ora continua Daco. Siamo già al secondo round. Bella la combinazione intanto di Andrix che cerca un opener, un'occasione che non arriva. Bello il basso e arriva il float. Bell'ender. Lo trascina e lo porta al muro. Wall carry. Wall splat. Anche. Già. Ancora. È mezzo. Sta dominando. Ancora uno in questo sweep momento. da parte di. Guarda che gioco, guarda come zona. Ancora lo sweep Ecco, intanto adesso, di back elbow di Andrix. E il rage drive nemmeno lo para. 2-0 per Reaper. Penso abbia fatto qualche spostamento. Qualche side step. Devo presumere anche io. Intanto ancora 6 di testate. Una dominazione del campo con questo Lars Reaper. Decisamente interessante, esatto. Una padronanza. Ha saltato un DF2? Cioè una discreta padronanza della posizione che non è sicuramente da sottovalutare. Sempre con l'elettrico che non pulisce, perfetta. Bravissimo. Tanto Mao che scrive solo una sega in chat. No, Mao non c'è. Mao è andato via. No, Mao, l'ha scritto Mauro infatti. Ah, Mao, sono una sega. Nel frattempo Andrix accorcia le distanze. Tanto continuano i somersault e cerca il suplex che non arriva. Approfitta la presa, ma la presa e parte in float. Reaper a muro. Vediamo cosa vediamo cosa si inventa. No, si inventa semplicemente una raffica di testate e qualche stomp.
Ancora, intanto uno sweep. Questa spassata micidiale. Funziona Un'altra alla grande, spassata. ancora. Para il basso. Perfetto, Che evita anche predict. l'altro. Che predict anche qui. Bravi. Perfetto. Vedono tutto. Cerca la presa che non arriva ancora. 18 Fate la secondi, ma presa. non c'è bisogno. 2-2. Si porta in parità. Andrix Reaper 2-2, 0-0. Vediamo. Ora. Vediamo che cosa ha in mente ancora la combinazione. Bella la scivolata in due tempi. Ancora. Continuano a scambiarsi i colpi, c'è il sweep che non entrano, bassi che non entrano. Attenzione però, Andrix con una serie di testate, schiva il somersault, parte ancora una volta in float. Arriva a muro, Reaper. questo arriva a muro, Arriva a muro sicuro. No, per pochissimo. pochissimo. E a questo punto Rayguard. Andrix il tutto Para. per tutto, parato clamorosamente. Primo Reaper. punto per Reaper. La prima è sua. La prima è sua. Sì, tocca a me. No. Tanto si cambia stage, si passa a Violet Systems, quindi spazi più larghi, ma comunque limitati dalle mura. Cambio stage. Cambio stage, giusto? Eh sì, cambio stage, Violet System. C'è ancora scritto Pulse sopra. Me ne sono accorto solo adesso. balordo. Cancelliamo subito, che siamo in top 8. Nel frattempo parte subito all'attacco Reaper. Subito all'attacco Reaper che continua però a subire l'offensiva. Il back elbow parato. Sweep che non trova nessuno. La combo però la trova e come Reaper. Ora con il calcio. Attenzione, Guarda, ottima. guarda. Che pressing. Bello. Parte subito all'attacco. Gran Andrix, lo personaggio sweep che questo trova. King, Attenzione, la presa. È il counter hit, è in counter attack va la presa. E ancora una volta 1-0 per Reaper. Sa il fatto suo oggi Reaper. Oh, hai voglia. È bello valido. Ancora lo stomp. Bravo, Lo drop kick guarda. che non arriva. Bella la parata sul basso, la parata anche sull'alto. Ma sul medio c'è poco da fare. Che lancia. E la float è wall flat. Che danni, guarda che danni. Mamma mia. E anche Rage qui Art. Rage Art della disperazione. Purtroppo. E porta al Vai, perfect. E ora Sì, grazie Andrevi, l'abbiamo sbagliato, l'abbiamo L'abbiamo corretto corretto. subito. abbiamo corretto perché effettivamente non se n'era accorto nessuno. E anche Koif in chat è arrivato. Immaginati fare per Reaper che ora sta Sì, scoperchiando. Anche Koif che ci guarda. Che sta scoperchiando allegramente. Dopo Andrix che bravissimo. finalmente, anzi chiedo scusa, incredibilmente sembra soffrire un avversario, che cosa che non gli abbiamo visto fare finora. Abbastanza sorprendente come cosa. E ora vai di arena. Di nuovo quindi spazi ristretti. Neanche tantissimo, è una via di mezzo questo, non è piccolissimo. Ma comunque sempre Mao dalla chat scrive Martino sta dominando. e anche Andrivo dominazione Reaper style. Diciamo gli spazi sono fondamentali per uno con la ring awareness di Reaper, che da quel punto di vista si è comportato da Dio. guarda che E ancora bravo. adesso che Mavo lo sottolinea in chat. Cazzo Reaper. New nickname. Ci proviamo, glielo proponiamo. Lo proponiamo ma non garantiamo niente. Intanto ancora però Andrix si è stancato di sentire queste celebrazioni e prova a reagire in qualche modo, ma con Reaper oggi veramente c'è poco da fare. Attenzione, prova lo sweep ma trova il secondo colpo con rimbalzo. Siamo 1-0 per Andrix che a questo punto deve in qualche modo recuperare lo svantaggio, accorciare in qualche modo la serie. Ma qui abbiamo un Reaper che veramente, forse abbiamo trovato un vero counter pick per questo Armor King, che ha
allegramente dominato fino adesso. C'è il pareggio adesso di Reaper. 1-1, ma conduce 2-0, quindi Esatto, conduce 2-0 nella serie, quindi bisogna stare attentissimi al power crash. Andrix deve stare veramente in guardia, adesso deve... Oh, kick, grande, guarda come flotta bene, fa Fortissimo. probabilmente Ancora fa su. wall carry. Non ci arriva, continua. non la continua, Sceglie di forse non continuare. aveva in mente qualcosa di diverso. Forse ha capito che era troppo Perché tardi. Steiner che non aggancia. E ancora prova la presa, non ci sta lì per la schippa. Ancora il somersault callback elbow che va a segno. Basterebbe un colpo solo e lo trova. 2-1. 2 medi, gli ha fatto Grande, 2 sono medi. bastati 2 medi. Reaper si è bastato sul secondo, temendo il bar. Sembrava una reazione ovvia e logica, invece Onyx ha lavorato un attimino di strategia. La presa, niente da fare. Schippa la presa. Schippa la presa. Lo Oh, sweep invece counterino. no. E adesso sono cazzi. Che danno. parte No, all'attacco. non ha fatto danno, strano. Di solito è sempre molto proficuo. Attenzione, ottimo lavoro sullo side step. Evita però la presa, la schippa. Tanto ancora. Tutto un giro di parate. Attenzione però, raid zone per Andrix. Sweep che diventa propizio per portare Reaper a muro. Altra presa counterata ancora. Oh, Si- cosa è successo? Bravissimo! Cerca di liberarsi dal muro, però. ma viene flottato in Viene portato capriola. al volo in capriola da un Reaper con una determinazione imbarazzante. di Inverted lato. suplex intanto. Non continua. Cioè, non se la sente probabilmente. Oh, cosa ha E parato? parte subito. Bravissimo, questa è punizione. Guarda come porta a muro. Guarda che danni, guarda adesso. È troppo. Che gioco che ha qui Sembra Reaper. troppo facile per Reaper ancora. Schiva il suplex. Guarda. Ora lo studia Andrix, ma c'è poco da studiare. Raid zone ancora. Questo Lars. Reaper con Lars. Grazie ai buff che ha ricevuto. Ah, pure? E Non lo questo- aspettavo. Oh! 3-0. Durante l'attivazione della Rage Art. 3-0, bravissimi ragazzi. Subito. Si sente tutta la top 8 qua, Anche se è finita 3-0 è stata una partita veramente ben combattuta, ben giocata. Assolutamente. Il 3-0 è abbastanza menzognero. Sì. E ora, Bravissimo. chi c'era lì? Jundel contro Fair No, vabbè. Chiedi subito. Clicca in mezzo. Arrivano Jundel e Fair 2A. Fair 2A, ricordiamolo che è l'idolo della folla. È veramente l'idolo della folla. Faccio fatica a capire perché proprio. Ma guarda che lo vogliono tutti. Reaper ormai è famoso in tutta Italia. Ma Fair 2A è famoso. Lo vogliono Sì, tutti. anche Fire. Sì. Proprio più famoso di me. Qui abbiamo Martino, ragazzi, che vi saluta. Per tutti quelli che c'erano a Napoli, un saluto a tutti. Ed eccoci qua. Jundel non so dove si sta mettendo, perché se si mette a destra veramente mo che ho scritto. Metti Fair 2A anziché 2A. Fair 2A. No, devi scrivere Pizzetta 2A. Pizzetta 2A. Vai, grande Robby. Sono dalla chat di Twitch. È tutto per te. No, là, Niente stavo- Pizzetta 2A. Dai. scherzando. Fire. Ok, come sono messi? Porca Non miseria, stavo mo dicendo, devo- il 2 è minuscolo. Il 2. Che cazzo? Sono stanchino, ragazzi. Il 2 minuscolo, sì. Ebbene sì, Reaper. Direi che dopo questa puoi perdere. 2 minuti. Siamo pronti, dicevo, Jundel. Jundel contro Fair 2A, dicevamo. Fair che sembra voler puntare Eliza. Det, quanto hai vinto con Clever? Cosa vuoi? Dica.
Tanto qualche sottolineamento, qualche precisazione dalla chat nel frattempo. Sirelson per esempio specifica probabilmente un po' per tutti che ha visto 2 match di Reaper e ancora nessuno si è abbassato sul DF2-1 di Lars. Su, stiamo aspettando voi. Jundel con questo Marduk che sta ribaltando le... Intanto Mawo chiede in chat di far togliere il cappuccio a Fire che sembra un Lumpa Lumpa. Vabbè, non posso replicare perché sennò ci cannano. Dio Solid c'è in... Sì, è arrivato adesso. Stavo dicendo, Sirelson in chat è arrivato Reaper nel frattempo, dice... Visto 2 sue match e nessuno si è abbassato ancora su DF2-1 di Lars. Diciamo che non lo tiro molto, però dai. Non è colpa mia se la gente non si abbassa su una mossa che è straconosciuta. Vabbè. L'ha scritto Matteo. Quindi Elijah contro Marduk. Cazzo Reaper. LOL. Vediamo che cosa ci dobbiamo aspettare. Ragazzi, provate nei compagnia anche se sono veramente stremato. Mamma mia, a commentare qualcosa. Stai veramente... Ci stai lasciando i polmoni, le coronarie e tutti gli organi che passano in mezzo. E anche le mani, visto che sto giocando. Ma soprattutto le mani. Si comincia. Subito lo sweep. Fire. Matchup difficile per Roberto. Difficile. Che soffre un pochino Marduk. Ovviamente un personaggio chi è che non ha sofferto Marduk oggi? Subito l'unblockable intanto. Io. Intanto Jundel molto più metodico, considerata anche la caratura dell'avversario. Vuole... Attenzione però, parte la presa di prepotenza. È anche abbastanza complicata da skippare una manovra del genere. Sono ancora sicuro che stia cercando di attenzione, takedown che non va. E le ha pagate tutte, regalando il primo round a Fire 2A. Jundel adesso si è comportato benissimo. Ma non currare. Non può in questo momento perdersi in queste cose. Non può lasciar fare all'orgoglio, anche perché unblockable che colpisce a terra come se fosse uno TGM. Anche perché Fire gli ha rifilato anche un perfect. Non esattamente il massimo. Quindi tanto bellissima la combinazione. Si è svegliato forse Jundel. Ancora prova la combinazione. La combo riesce almeno sull'ultimo colpo. Continua il takedown. Porta a terra e giù di ground and pound. E anche la ginocchiata che permette a Jundel di stracciare di strappare un punto in un round. E ancora lo rimette in piedi. Non cancella. Ancora cerca il counter, lo trova. Trova il counter e ci dà dentro sul muro. Sbaglia la carica però. Sbaglia tutto al muro. Ancora, continua però. Fire lo presta sul muro. È decisamente problematica come situazione, infatti. Jundel non se lo può dire 2 volte. 3-1 per Fire 2A ed è 1-0. A schiacciare i tasti. E continuiamo. Non si abbatte sul secondo hit. Ottimo lavoro. Jundel adesso forse ha capito che non è più tempo di giocare. O perlomeno ci prova. La ginocchiata perfetta, il basto, la combinazione. La chiappa solo. Attenzione, la presa che non va. Prova una Dark Wave, prova anche la seconda. La scivolata che non va. Purga male Jundel. Prova il takedown che non va. Ottima takedown defense. Meglio sicuramente di tanti altri fino adesso. 25 sul timer. E vince il primo round anche Fire
è che il primo round di questo secondo set Far 2A. E ancora Cerca la preda, trova il la counter trova. Fire 2A. E adesso parte col float, lo porta a muro Ultimi e danni per punisce Fire 2A. senza pietà. Ma attenzione, prova il takedown che non c'è. Troppo lenta la manovra. Curata da parte di Eliza. Dark Wave. Adesso un'altra Dark Wave che non trova. Tanto abbiamo il Tanto abbiamo il risultato di un altro match. Riser contro Centocchi 3-1. per Riser che Centocchi cerca di risalire la che loser. comunque ha fatto un lavoro incredibile. Intanto Power Slam e Ground and Pound. Non riesce a punire però. Quanto batta, bellissimo lo sweep. Ma altrettanto migliore è quello di Fire 2A. Incredibile il riflesso di Fire 2A che spara a basso. Ora basta e colpisce basso. Ancora il takedown che non viene skippato. Marduk sembra non essere molto in confidenza contro Esatto, contro sembra Eliza. finalmente in difficoltà. I nodi stanno venendo al pettine man mano che Per dire che aveva un matchup completamente a suo favore. invece. Attenzione. Forse sì, Entra la parte rage. la rage. E mi sa che potrebbe non essere abbastanza, ma Toglie un po' di vita. Giusto per dare Giusto un per stare attimo un po' di più tregua sereni. a Luca. Jumbo. Jundal che Apparizione da parte comunque di Eliza, ginocchiata agli stinchi. c'è il 2-0 di Fire 2A purtroppo. Bob. Purtroppo per Jundal ovviamente. Non fraintendetemi. Fino a La- prova le- contraria qui sono imparziale. Anche La perché regia questo- chiama un Bob. La regia chiama un Bob addirittura. Successa una cosa strana. Tanto nessun fan da parte di Fire 2A. Non si abbassa Jundal qui. Ma sì. Cerca di Jundal è- appoggiare con la ginocchiata di F4. Si abbassa ma non basta. Proprio non c'è, non sembra esserci modo. Addirittura spamma in velocità adesso Fire 2A Master proprio. pressing da parte di Fire 2A al muro. E ancora di prepotenza e chiude Prende il round. con una certa aggressività. Eliza ora comincia questo secondo round senza barre. Ancora pressing da parte di Fire Finalmente 2A. il takedown va a segno, ma il ground and pound no, spring kick e anche l'unblockable. Blockable velocissima, veramente difficile da counterare. Sembra effettivamente Fire 2A sembra molto più in palla con Eliza che non con Nina, pur essendo quest'ultima il suo pick. La sua main, chiedo scusa. Ancora sembra che non ci sia storia qui. Toglie la terra da sotto i piedi. Non sfrutta il muro. Prova il colpo. Cerca di sfruttare il muro ma non ci riesce di lato. Ma a questo punto credo che il danno sia fatto. E attenzione, c'è un shin breaker. Lo sweep che non va. Jundal potrebbe... Attenzione! Con la punta della spalla della Rage Drive. Rage Drive diventa strappa il round. diventa un colpo basso agli ultimi frame praticamente e riesce ad andare a segno. Non come sperato. una desperation move, ma ha sortito l'effetto sperato. Ottima mossa da parte di Jundal. E adesso un po' Aspetta, di si porta in spam vantaggio. sweep. Ottimo punish. Ma Non perfetto. si fa rivedere Vediamo. Jundal. Takedown che non entra però. Robby sta cominciando a imparare a counterare quella mossa. Beh, ormai era uno dei punti di forza di Jundal, almeno Jundal non riesce a fino lanciare. adesso. Rota. E La attenzione, comoda, niente rota da una fare. seconda presa. Basso. Adesso sembra effettivamente in estrema difficoltà Jundal. Reggiare da parte di Fire 2 per tentare di C'entra in chiudere il round pieno. qua. Senza sprecare ulteriori bar. Vediamo, non dovrebbe farcela. E infatti per pochissimo Jundal ha pochissima vita, vediamo cosa succede. succede che Big Fire 2A si jab becca il sulle 2-1. palle, anzi sul ginocchio. E Light è veramente bassissima. Sparizione da parte di Fire 2A subito. Forse è Mardo che essere veramente alto. Vabbè, diciamo che sono entrambe buone. Marduk è troppo alto e Light è troppo È bassa. troppo bassa. Continua a fare economia sulle barre, che almeno rete, fino cioè, adesso per la partita è chiudere finita. definitivamente
La questione Jundel. Could use a drink. Ruby vince, cioè Fire 2 si aggiudica 3-0 il match. E adesso dovrà giocarsela con Reaper. Almeno. Oh, Elizabeth PG, Perché? Cos'è? Non mi sembra. Tanto si stanno cercando di contendere il posto di classificazione Hendrix e The Father, che al momento stanno combattendo. Credo che sia in vantaggio 1-0 The Father con la sua Lily sul Armor King di Hendrix. Una delle tante finali anticipate che sono state rese possibili anche dal girone apposito per i New Challenger. Dov'è la chat? Sì, Nelson, più che altro Elite è veramente bassa. Ho notato utilizzando Marduk per più di un mese che i PG bassi veramente hanno un matchup super favorevole contro Marduk, perché purtroppo le mosse che tiri purtroppo vanno a vuoto, anche se anche intenzionalmente, non intenzionalmente, volevo dire. Perché questo QCP2 vi tira come un dannato, come cazzo fai che QCP2? No! Fa di F1-2 in counter lancio, quella merda meno 12 e lancia però, capito? Intanto aspettiamo il prossimo match in Vediamo il streaming che prossimo vedrà matchup. me Reaper contro Reaper Fire contro Fire 2 2. nel frattempo. Vediamo Stanno che chiudendo cosa- gli altri match che del cosa dovrò loser combinare per bracket. vincere. È la winner final, Reaper contro Fire 2. Lo Ah, chiedo so. scusa, la winner final, Winner dimenticavo. Quindi questo qua sarà già questo posto garantito. Ok, ci giochiamo già per i terzi posti. Eh sì. La Terzo, bolla ormai secondo. è scoppiata da un pezzo, ma È vero che tu potresti sempre recuperare. Beh, non so, sono due match che sono ripetuti. Poi tu e anche loro due siete ripetuti, sono due match ripetuti. Perché voi siete controllati iniziare, anche l'altra. Intanto ragazzi comincia l'altro match tra Jundel e Riser. Sta cominciando proprio in questo momento, stanno settando i tasti. Andiamo a vedere, cioè non possiamo purtroppo farlo, andare seriamente a vedere in streaming cosa stanno facendo, perché stanno giocando in un'altra postazione. La partita non è ancora iniziata. Intanto Stiamo rischiando due double jeopardize, cioè Hendrix e attenzione. si sono già incontrati in winner, stanno adesso giocando in loser e anche Stessa winner cosa Riser. Jundel e Riser adesso si sono rincontrati. Una loser bracket veramente strana. Ci sono due match che si sono ripetuti. Beh, diciamo che tutto è stato molto caratterizzato dal fatto che Hendrix è arrivato quarto nel suo girone, Esatto. e quindi ha beccato un primo del girone che era The Thunder, quindi quella che spesso è la grand final è stato il primo match della winner. Molte botte stavolta. Intanto vi aggiorno il risultato. Hendrix si porta sul 1-1 su The Father. Stavano già giocando. Non l'hanno voluta fare, la volevano fare così. E come io ho già fatto fare la scuola in winner, quando ve la sentite? Appena torna Jacopo. Ok, mi stanno già annunciando che fra poco dovrò combattere per guadagnarmi il prossimo posto nella winner o il primissimo posto nella loser, visto che ho proceduto fino a questo punto nella winner final. Che intanto cerco di commentarvi le partite per quel che riesco a vedere, provo a comunicarvelo anche se non potete vedere i match. Per il momento vediamo primo match 0-0 ancora, Riser in vantaggio di un round su Jundel. E adesso due, esattamente. Invece The Father vs Hendrix, secondo match, almeno da quel che ho capito.
Hendrix si è portato in vantaggio di 2 round su The Father. Set point infatti per lui. Vediamo come andrà a finire. Hendrix sembra molto determinato stavolta perché finalmente può utilizzare Armor King. È arrivato il tuo collega, quindi puoi andare a giocare la winner final. Abbiamo liberato Reaper. Libero il bagno? Sì, l'ho liberato io. Ah, e allora qui... E lì è qui. Dicevo, avevamo liberato. Siamo quasi pronti. Dicevo, siamo quasi pronti per la winner final. Tanto Hendrix The Tadder 3-1 per Hendrix. Quindi purtroppo The Tadder è eliminato dal torneo. Esattamente, abbiamo già una gigantesca enorme sorpresa. The Tadder è eliminato a un passo dalla losers final. Il nostro campionissimo. Il nostro campionissimo, esatto. Questo potrebbe aprire la porta a Fair 2 per una gigantesca rimonta. E ringrazio Fair 2 per essere rimasto a sinistra, così non dovevo scrivere il nome. Ricordiamo che The Tadder è primo in classifica. Primo in classifica, punteggio pieno tra l'altro. 3 primi posti. Esatto. Adesso siamo pronti. Winner final. Fair 2 Reaper, vediamo se avremo un'altra sorpresa, visto che una l'abbiamo già portata a casa, ovvero appunto l'eliminazione di The Tadder. Fair 2 a Reaper. Sicuramente degna di nota come... È successa quella cosa che si chiama Double Jeopardize, che dicevamo prima, cioè The Tadder ha beccato 2 volte, è l'unico giocatore che non va a beccare e che lo ha sconfitto, infatti. Purtroppo il quarto posto nel girone da parte di Hendrix ha creato tutte queste Ha creato questa simpatica situazione. E risale dal quarto posto. Ha voglia. Questa è un'occasione ottima per Hendrix a livello di classifica. Fair 2 rimane sul classico. Con Nina, il Reaper decide di tirare fuori Claudio come counter pick. La stage arena. Quindi insomma sarà abbastanza interessante vedere come si evolverà il confronto tra i due che hanno scelto il loro counter pick, scelto i loro counter pick migliori. Reaper, sappiamo della sua ring awareness, ne abbiamo parlato anche prima. Ma Fair 2A con Nina... Fair 2 con Nina, non lo so, mi è è sembrato più in palla con Eliza prima. Eliza è molto, forse molto bravo. Forse per via del personaggio. Ma guarda che Nina è... Nina c'ha il suo perché. Guarda che step che ha con Nina. Che bravo. E ancora Running 2 che viene puntualmente castigato e punito e via in float a schiaffoni e senza mai neanche cambiare combo, incredibile. Rage Drive così, che viene brutto. fa un wall carry micidiale, ne può mettere fino a 5 se non sbaglio. Però Reaper non è che sta lì a guardare, giustamente. Rage Drive che viene buttato alle ortiche. Peccato. E Fair 2 si prende il primo round. Abbiamo visto tutto, tra l'altro. Grazie Nina. Ritorniamo sull'azione, bello lo sweep. Quello è un launcher basso che parato attenzione, dalla Running 2 centrato in pieno. Running 2 centrato in pieno con una pulizia indicibile. Che danni. E Reaper, mamma mia, anche lui in versione schiacciata. Qui Roberto di... goloso.
Versione schiacciasassi con tanto di Jojo Fire Pose. 2A goloso. Un palumpa curioso. E ancora Reaper. Guarda Reaper ancora con cattiveria. Ciao Dex! Tanto ci sta lasciando The Tather con un po' di tristezza. Bellissima la schivata nel frattempo. Ah, il low kick ancora. Entra in red zone Reaper, si prova il rage drive che non entra. Schivato dappertutto, porta chiusa. E 2-1 per Fire 2A. Subito, bellissimo lob kick e parte in juggle. Cerca il float ma ormai è già troppo tardi. E ancora la presa che centra il bersaglio almeno per metà. Ancora Claudio. Reaper con Claudio in effettiva difficoltà. Gli sta mangiando un pezzettino Gli ha di mangiato barra. gliel'ha mangiato e come? 1-0 per Fire 2A quindi che passa in Pezzettino vantaggio. di barra alla volta gli ha mangiato. Credo che ci sia un cambio. Non so, non ho visto se di un cambio di PG, quindi qualcosa mi dice che è l'ora di Lars. Lars ricordiamoci che no, penso proprio Reaper, no, attenzione. Reaper anche Marduk. No. Oh, Attenzione. potrebbe prendere Shaheen. Picca sorpresa con Shaheen, non l'avevamo ancora visto. Shaheen no, attenzione, cambia completamente idea, di nuovo Lars. Via. Shaheen inizialmente l'avevo visto molto spesso nei tornei. Bistrattato subito dopo l'inizio del gioco praticamente. Che belle cose. Ma non perché, ma sia chiaro, non è che siamo razzisti. No, noi no. Ma per carità. Ma non si dicono neanche queste cose. No, scherzi a parte. Ci abbiamo visto che per scegliere Shaheen volevamo spettacolo arabo, ma abbiamo visto che hai deciso di puntare sull'Ars. Sul Mishima dei poveri. Su quel piccolo schizzo che Ia ci ha lasciato in Svezia. Comunque, partiamo. E direi che, considerato l'inizio, è stata anche una scelta intelligente. O perlomeno, questo è quello che sembra. Guarda, bravo. Decisamente cambia la musica. Ci ha abituato. E ancora entra in gioco la ring awareness di Reaper con Lars. Guarda come ha fintato il movimento. Ottimo lo slip, però adesso Fire 2A deve recuperare tutto. Questo è tutto coperto. Ma non recupera assolutamente para. niente perché era impossibile in quella situazione. Dalle altre postazioni arriva qualche rant. Parte il rant del ranter per eccellenza. Ranter, Riser Ranter. Per chi ci segue da tanto tempo. Il pirata di Napoli, ragazzi. Il pirata brontolone. Che lancio intanto. Guarda per 2A. Per 2A si vuole riprendere, o perlomeno provarci. Oh, cosa farà? O per l'occasione però fare il vantaggio. rage veramente con un riflesso imbarazzante. Peccato, lo slip che non va. Peccato, il juggle servito per il 2-0. Di Reaper alla ricerca del pareggio. Il pareggio nella serie. Scusate, io non vogliamo dire, non vogliamo ripetere ciò che sentiamo dagli altri tavoli. Ma immagino che lo sentiate anche voi. No, forse no, il microfono per un tuornio di noi. Intanto la presa di Reaper. Qualcuno è morto, c'è stato un suono molto balordo. Di quelli abbastanza imbarazzanti. Il rage che non va. Sta cercando in tutti i modi la pressione. Ancora lo sweep! Ma Reaper porta a casa. Reaper gli porta a casa gli porta via il punto. Non ci pensa due volte e calca rivincita. Giustamente adesso. Si sentono i rant degli altri tavoli. Zio Zell ci informa che si sente un po' me lo aspettavo. Male. Dai. Nel frattempo ritorniamo a noi che è meglio. Quel doppio calcio di Nina è in vantaggio. Sweep di Reaper ancora. Bisogna parare. Un po' di spam dello sweep. DF2, Ancora il juggle però DF2. parte subito. Juggle poi float. E alla fine anche un po' di wall flat. Poteva fare qualcosa in più. Risplatta. Qui attenzione. Può chiudere, non chiude. Non chiude, perlomeno ci prova. Manca lo slide, si rifà sul low kick. 1-0 per Fire 2A.
chiedono challenge, lo incolliamo subito. Tanto adesso, attenzione, la presa di Fair 2A che intanto i rant di Riser avevano una ragione logica, ovvero che ha perso 3-1 contro Jundel e che quindi si prepara per la Losers Final contro Andrix. Jundel che per inciso non è mai stato così in alto in classifica, aveva racimolato solo un 9 e un 13° posto, qui rischia addirittura la top 5, anzi credo l'abbia già in top 5, chiedo scusa. E intanto c'è l'1-1 di Reaper. 1-1. E ancora lo sweep di Reaper. Ora low kick, ancora in un altro sweep, ma si recupera la posizione. Sì, quello lancia solo in counter, quel colpo basso, quindi È stata una bella idea, ottimo il calcio. Ora il medio però entra in rage zone, Fair 2A non ne approfitta ancora. Prova la presa, la trova! Sulla power crash è entrata questa presa. Ottimo, attenzione, bella la schivata. Qui Reaper ha avuto paura della rage art. E invece ha evitato la rage drive. Bravissimo! Ma con questa si regala, non dico la vittoria ma quasi. Oh, attenzione! Però non è mica finita, invece no. 2-1. Ruba una barretta. Tanto ottima la scivolata scomposta, ma comunque efficace nel risultato. Ancora low kick. Vicini al crash del wall. Eccoci qua, no, ancora il balcone break non arriva. Ancora il low kick, perfetto, il counter. Fire si fa trovare pronto. Viene rispedito tutto al mittente, ma attenzione! Rage drive paratissima. Lì. Attenzione! Il crash è ottimo, Reaper con la finta! 2-2, chiedo scusa. Di nuovo in parità. Ancora assoluta parità, una meravigliosa winner final. E attenzione, la presa ottima di Fair 2A che... E ancora un altro sweep da parte di Fire che cerca di sfondare dall'altro lato, ma sembra un po' complicato. Bravo. No, dall'altro lato non si sfonda. Attenzione ancora alla presa, lo scaglia via. Già rage zone per Reaper. Cerca di riprendere posizione. Costretto alla parata, bellissima la combinazione, la blocca però a metà per 2A. Un altro sweep. Il round è suo. E il round è suo, 2-1. Perché il calcio seguente a quella spazzata è garantito. E quindi il round era già suo. E ora c'è un Reaper cambia livello, non cambia PG, cambia solo cambia livello. E qui Infinite Azure, quindi niente più wall, niente di niente. La ring awareness di Reaper finisce un po', dicevo, si fa, non dico inutile, ma comunque non più così efficace. Non può splattare qua, esatto. Quindi c'è poco da fare. In un certo senso è stato un bel problema. E ancora subito l'op kick e parte il float di cattiveria. Gliene ha messi Fair 2A. 5, 4? Quanti gliene ha messi? Non li ho contati, ma erano sicuramente tanti. Ancora lo sweep però. Ci prova, niente. Ancora il basso. Basso e poi alto, ma ancora non... Beh, ottimo. Ottimo il lavoro. Prova la combo. Power crash, power crash in mezzo alla strada. Ed eccola qua. Un altro power crash per l'1-1, per l'1-0. E ancora in float. Ne ha caricati una cosa 5 stavolta, mi sa, Stavolta ne ha tirati su 5 sul serio. E ora c'è l'1-1 di Reaper. E ancora prova una serie di spallate Reaper con l'asca. Adesso sembra in difficoltà. Uno sweep. E ancora perfetta. Trova l'intesa, trova anche il modo di fare float e di farlo anche ripetutamente.
Però dei danni. avido sul calcio però. Attenzione però. Difficoltà qua. Bella la scivolata in due tempi che porta il secondo punto a Reaper. Un po' in difficoltà Fire 2A, vediamo come si inizia bene. Intanto è in corso la Losers Final tra Andix e No, è Jundel, una chiedo scusa. loser semi. Un loser semi, chiedo scusa. Tra Andix e Jundel. Intanto ancora un altro sweep. Continuano a scambiarsi i colpi, ancora lo sweep. Si lavora Sì, a ha suon una di sweep. spazzata micidiale, Ancora il calcio che centra in pieno, lo stomp. È ancora Mamma, tutto basso. sono tutti Tutto basso e bassi. tutto in float. Ed è 3-1. E ancora pari. 2-2. E quindi adesso è go big or go home. Ricordiamo che se Reaper vince va in finale e quindi scongiura la possibilità di vincere il premio che non vuole, che è lo stand verticale della PlayStation 4. Che credo sia la sua. Il terzo premio è la sua Credo che, sia la sua, che credo sia la sua motivazione più forte È la in tutto sua questo nemesi. torneo. È la sua nemesi. Reaper riempito di determinazione per evitare e scongiurare questa eventualità. Stiamo a vedere. La Vediamo se alla finale, fine si ritorna di nuovo. final round, final match. Torna di nuovo in mezzo alla giungla. Perfetto il calcio Questi ancora. sono danni Subito. incredibili. Ma Meta barra il muro- portata a casa. Il muro dice no. Il muro dice no, aspetta, quasi do un'altra chance. E infatti Reaper la sfrutta. Mamma mia. Ha voluto Sweep lanciare to lì. sweep. Oh! E attenzione, mi sa che qua ci siamo. E qui E aiuta anche il muro questa volta che si rifà del. Si rifà di prima. Si rifà di prima, esatto. E ancora. Sgambettino. Uno giro di sgambetti ancora. Ancora continua a colpire. Ottimo. Si studiano poco Ultima- e si esatto, picchiano si picchiano molto. tanto, Si esatto. stanno studiando È una mentre cosa- si stanno picchiando. È una cosa piuttosto Roby paradossale. Ottimo il basso di riprova. Far 2A. La presa è evitata di 1 millimetro. E intanto Reaper riparte. Può portare a casa il round, droppa. Droppa, lascia Grande perdere occasione però. per Far 2A qua. Schiva la rage. La Oh, para. dove si è abbassato. È ottimo. Ottimo il counter hit, la risposta di Reaper. Siamo 1-1. È 2-2. Ancora la presa che va a segno. Per poco non arrivava anche il muro. Far 2A al muro. Ma ne esce rapidamente. Rotola subito Reaper. Evita la presa. La skippa ancora una volta. Oh. Ottimo lo Float. Sprinking e ne Attenzione. approfitta il float. Balcony break. Il resto è storia. C'è un Arriva altro al giro di muro, float. mamma mia, Arriva anche al danni. muro. La presa subito C'è dopo. anche la presa. Reaper, questo l'ha sofferto alla grande. Questo round L'ha sofferto per veramente 2A alla ha grande. proprio giocato bene. Ma adesso Reaper si rifà con gli interessi. Un quarto di barra con 3 colpi. Oh, in 10 secondi di meno vola via. 2/3 di barra di Far 2A. La presa che viene skippata ancora una volta. Fire con lo sweep. Ci sta provando ancora un Quante altro volte l'ha sweep. sbagliata Range quella, incredibile di Reaper. Prova E con... ancora. E mi sa che manca veramente pochissimo. Prova la presa. La trova anche il muro. Peccato. Ma il medio in corsa di Reaper The rimette very, tutto in very final cosa. round. E adesso tie break, signori. E anche i nostri spettatori se ne sono accorti, visto che sono raddoppiati. Bomba questo match veramente. Ma Zio veramente Bell. sul serio. Ma mi sa Guarda, che Roberto. ma mi sa che Fire la vuole chiudere Fire 2A. senza troppo sbatti. Ancora il low kick. Oh, il power crash, attenzione. Siamo lì, Ci siamo. È Oh, l'errore. la punizione. Mini. Bravissimo. La punizione Bravissimi infinitesimale di Far entrambi. 2A che gli regala la vittoria. E Reaper non scongiura quindi la possibilità. E quindi anche a sto E giro ancora si sto becca giro la deve base stare verticale. attento. Deve stare attento perché la possibilità della base verticale è sempre lì. Intanto Andrix È ha vinto la sempre loser lì. semi. Tanto Se loser- avesse vinto adesso Quanto? l'avrebbe Andrix scongiurata. ha vinto la quanto? loser semi 3-0.
Quindi Hyundai è arrivato quarto. Ok, Hyundai al quarto posto. Ma a Napoli fanno top 64. Abbiamo Reaper che già Reaper sta- contro Andrix sta e sta aspettando- iniziando a temere, sta signori. aspettando Andrix. Comunque che magari non è ritardo. Sta aspettando Andrix. La facciamo partire già. Stanno Stai a scendendo il destra, lato. va, così non, stai a destra così non lo devo riscrivere. Ma noi vogliamo fare i pelandroni, dai. Vai, zero. E ci starebbe no. E ci starebbe anche considerato che sono le 7 di sera, non ne abbiamo più voglia. In realtà qui stiamo lavorando dalla mattina, ma è sempre così quando ci sono i tornei. Allora, come sono andati i sorteggi della moneta, ragazzi? Che bastardo, si è messo a sinistra. D'accordo, io a sinistra e lui a destra. Alright. Ripi, ce la fai? Sì. No, devo togliermi le mie cuffie. Taglia. Sotto il control C. Oh, Va bene. Scrivi Andrix. Che come sposti il puntatore se ne va. Vai, controllo. Ok. Ci eravamo dimenticati della meravigliosa invenzione del copia e incolla? Perché hanno il microfono integrato. Usa le altre. Usa le altre. Per Reaper non le usano. Esatto. Usa le altre. Perché devi fare le altre? Lui non usa le cuffie. Usa le altre, ti convengono. Non hanno quel problema. Se potete anche non usarle. Perché vedo tutte cose. Sono quelle, no, non hanno problemi le altre. Sono quelle che hanno dettate prima. E non hanno nessun problema. Aspettiamo che si preparino Reaper e Andrix per la Loser Final. E ovviamente adesso gli spettatori iniziano a pullulare. Vista considerata la situazione, Assassin's Creed Fire 2 a Chronicles. Mamma mia, Mavo e i suoi commenti. Tanto Tekken... Reaper, da Tekken Catania hanno detto che ti sei suicidato. È impossibile che tu non fai neanche un basso. Non ne fai mai No, qualcuno l'ha parato oggi. È difficile fare quella Qui abbiamo lezioni, ragazzi. Giustamente, In questo momento il livello è... sta un po' rantando. Sei Robby, sei gonfio? gonfio? No, non sono gonfio. Dai che fumo sballa, eh. In quanto parla? Oia. Siamo pronti. Come fate a non fare una cosa? Questa è la Loser Final. Ed eccoci qua. L'Armor King di Andrix che ha dettato legge e che ha cacciato The Thudder dal torneo contro Reaper. Andrix che potrebbe tranquillamente eguagliare il suo miglior risultato nel torneo, il terzo posto della prima giornata. Sì, se uscisse adesso sarebbe terzo. Esatto. Al contrario di Reaper che alla fine della fiera, sempre in queste zone bazzica. Ho fatto quinto, ho fatto secondo. Quinto, terzo e secondo. Ho fatto terzo, sì. E ora vediamo cosa dobbiamo aspettarci. Subito la presa Reaper che mette le cose in chiaro. Sweep. Ancora il medio, parte veramente grintoso il Reaper. E attenzione Frankensteiner che non va. Ancora il medio, la presa ancora. Andrix non è in grado, veramente, non sembra in grado di contrastarlo per ciò che concerne le prese. E subito gli regala il primo punto. E ancora lo sweep. La presa questa volta la schiva. Il medio che centra il bersaglio. Ancora prova il basso. Ancora il medio parato. Altra presa che non va. Lo sweep da parte di Andrix, ma passate oggi stanno dominando la scena, esatto.
Sembra un punto fondamentale della tattica. Sì. Sì, sì, Noir. 95 deve essere Peppe Noir, probabilmente. Sì, Kazumi, no, non è morta, ma è stato sostituito il main. Giustamente, con l'arrivo di Armor King. Non ha aspettato altro. Lo aspettava Però da Reaper tanto. lo sta masticando, non lo sta sconfiggendo, proprio gliene sta facendo vedere di ogni. E ancora, ha schiacciato a muro. Già a metà barra, è ottima l'evasione ormai, ci siamo abituati a vederlo. E riparte all'attacco. Ancora il Rage Zone già, attenzione, prova a prenderlo scoperto e lo trova. Arriva Giant Swing, l'uppercut e a chiudere il Muscle Buster. Ma si fa trovare impreparatissimo. E di schiena anche. Soprattutto di schiena. 1-0 per Reaper. Tanto perché tanto ti dicono tieni e non te ne vai. Approfittiamo di questa pausa per ringraziare tutti gli spettatori. Ovviamente, innanzitutto gli spettatori, poi anche i partecipanti. Esatto, da parte di Fighting in Sardegna naturalmente un grandissimo grazie, soprattutto, permettetemi di dirlo, a Italian Gaming Championship e personalmente a Ricciotto. Grazie. Grande Filippo! Devi andare dalla parte opposta verso cui lo alzi. Mamma mia, gliene dite di ogni a sto povero ragazzo. Sì, ci sono notevoli problemi logistici ogni tanto. Certo che da giocatore di Street Fighter posso dire che i giocatori di Tekken sono molto viziati, Cuffie, non cuffie, lato, non lato. Certo, bisogna parlare col commentatore. Certo che bisogna parlare, ragazzi. Intanto ci fanno attendere. Settaggi di audio. Certo, si fanno attendere con dettagli quasi apparentemente irrilevanti, ma attenzione, forse c'è un cambio di PG. C'è un cambio di PG. Sì, c'è un cambio di PG. Sono abbastanza sorpreso. Potrebbe tirare fuori appunto la morta, quella che Peppe a questo punto fosse morta. A questo punto, vedendosi destabilizzato Armor King, l'idea sembra... Coif, è proprio così, ci sono stati problemi. No, rimane su Armor King. Dettader di parte, mentre in macchina, con bestemmia. No! No! Mentre in macchina, non puoi guardare il video della live mentre guidi. Prima... Guarda dove stai andando, non correre, pensa a noi. Poi ti guardi la live. Coif insulta nel mentre. Oia. Ok. Sì, il torneo di oggi ha sconvolto un po' gli equilibri. Ha voglia che li ha sconvolti di brutto. È bastato istituire un girone per i New Challengers ed è cambiato tutto. E nel frattempo subito un wall crash. Parte molto meglio Andrix. Ha ripreso Armor King. Quindi è cambiato solo lo stage, che tra l'altro sì, è terribile e quindi sarà cambiato anche dopo, molto probabilmente. Probabilmente sì. Intanto Coif chiama in causa The Thunder. Intanto parte il trash talk tra i partecipanti. The Thunder senza rancore. Ragazzi, sappiamo intanto Andrix che continua a subire da Reaper. Voglio vedere la disfatta in diretta. Mi raccomando, sul finale alla fine la cosa sta degenerando. Vai nei limiti. Attenzione!
Intanto l'ha presa al volo l'inverted DDT di Guarda, Hendrix, Reaper, però Reaper, bravissimo. ragazzi, ma neanche per scherzo proprio, non c'è Ma cosa storia. è successo? E ancora Sì, il gioco non è fatto benissimo, però in Però questi che cazzo. casi si potrebbe solo dire Arada! col pugno alzato, È tipo uno Shoryuken, capito? Arada! che sarebbe l'affronto definitivo. Intanto lo Oh, dropkick che non va, tiene Hendrix. lì. E qui sono adesso lì, e attenzione! attenzione! Il Great. E ancora una volta la spazzata, tema principale di questo torneo. Ancora molto in difficoltà. Hendrix sembra aver trovato pane per i suoi denti in Reaper. Direi, si conoscono. Non era una cosa scontatissima. Commentano anche dall'estero. Addirittura. Tanto attenzione, Lars Reaper con il comeback della vita che viene però smorzato da Hendrix. Grandioso. Intanto Hendrix sta recuperando, o perlomeno ci prova. Pepe Noir dice Reaper non ti spaventare. E direi che non si sta spaventando neanche per scherzo, visto che ora sembra in pieno controllo, ma riparte Hendrix. È andato un attimo, fatto malissimo. Ancora però Hendrix in wall break ancora. E wall flat. Secca anche Lucky Zem, vai di basso. Ancora lo dropkick, ancora basso. Io onestamente a sto punto la presa viene skippata. Ancora sweep. Questa è una E porcheria. sono 2-2. In Tekken si possono schivare le prese pur quando sono nel recovery dei colpi. Questa è una stupidaggine perché dovrebbero passare come punizioni. Non è un gioco fatto benissimo. Vabbè, nessuno è perfetto, sì, infatti stia calmo, buon uomo. Dicevo, siamo arrivati 2-2 su questo. Sto punendo con una misera presa che toglie 35 di danno e non faccio il combo. Almeno Intanto non farla schiffare, è una punizione. Invece no. Intanto ancora Hendrix molto più in palla in questo round. Zio Zella, rara. Vedo che Tanta lo attenzione. Shoryuken piace a tutti. Attenzione però, mi sa che Hendrix si prende il round. E si prende il match 1-1. 1-1. Pepe Noir consiglia Reaper di F1 e tuo amico, dice. Aspetta, che cazzo è questo? Vabbè. Il pubblico sta degenerando in una maniera inconcepibile. Sì, ragazzi, il pubblico sta scrivendo le peggiori ingiurie. Le peggio ingiurie. C'è Pepe Noir che dà consigli, Coif che insulta perché stai sbagliando tutto. Poi Detalder suggerisce vuole vedere la tua sconfitta in diretta mentre guida. Sta degenerando, ragazzi. Tanto Detalder suggerisce o Claudio o Marduk. Nel frattempo abbiamo cambiato stage un'altra volta. Siamo sull'1-1. Sweep che non va. Combo di Medi. Ancora combo medio bassa. E via in float. E giù a punire. Ancora il basso. Si riprende Hendrix. Cerca la presa, ma almeno si accontenta di ribaltare la posizione. Sweep che non va né da una parte né dall'altra. Somersault che non entra. Il medio. Attenzione all'uppercut ancora in float. Sale. Prova a colpire il basso. Ancora lo sweep. E la rage drive centra il bersaglio. E si ritorna da bravoni Matti. Ancora lo dropkick che non entra. Sweep nemmeno. E ancora lo dropkick non entra. Parte la combinazione però. Guardia su tutti i colpi. Indietreggia Reaper, ricordiamoci la ring awareness è fondamentale. Ancora uno sweep di Hendrix. Reaper un po' più in difficoltà in questi spazi stretti. Guarda come para quel basso, ormai lo vede. Ancora Frankensteiner che non va. 15 sul cronometro intanto. E ancora
Il potere del Il quadernino potere del nuovo. quadernino nuovo, attenzione. Intanto, attenzione, Lars punisce Hendrix con la Rage Drive. Rage Art, Rage Art, scusa. Cos'è successo? Ha provato un elbow drop volante che non ha raggiunto il risultato. Finisce il timer e Hendrix strappa un round. Diciamo che qui abbiamo due scuole diverse, ring awareness contro time awareness. E ora ancora lo sweep di Hendrix e anche lo sweep di Reaper. La presa che va, centra il bersaglio. E ancora però il medio basso. E ancora la combo di Hendrix. C'è un po' di colpi al muro un po' per tutti stavolta. Attenzione, il Frankensteiner! E anche il moonsault! Non si fa mancare nulla. Rage Zone. E attenzione! Visto che qualcuno si stava lamentando che Hendrix ha vinto per il tempo, ha deciso di... ha deciso di chiuderla prima della fine del cronometro. La presa non va, attenzione. E ora 26 spettatori in questo momento. esatto, grazie, non so grazie, se, grazie. non so se sia un record, ma sicuramente un risultato degno di nota. Ha toccato i 29. Intanto ancora Frankensteiner. Grandi risultati E ancora per un grande clothesline. torneo, Esatto, perché un grandissimo- ricordiamoci che non livello- è così come siamo in Sardegna, il livello è basso. Esatto. Isolani ma non isolati. E intanto entrambi in Rage Zone, low dropkick, la presa e giù a testate. E porta a casa il round, il match. Il match game. 2-1. 2-1. Attenzione, Reaper a un passo. Rifà un passo dallo stand verticale. Io fossi in lui io mi impegnerei. E ora Howard State, quindi sono anche un po' di stranieri, No, vedo già. Vedo un paio di nomi. Pepe Noir continua a suggerire al Reaper di prendere Claudio. Ma A questo punto non avviene, esatto. non potrà avvenire. Non potrà avvenire, specie se perde. ma anche se vince non cambia, quindi. Ah, è vero, giusto. Vediamo adesso come si evolverà. Ottima la combinazione, la presa che viene skippata immediatamente. Ancora sweep come al solito. Il medio che viene parato, medio che non viene parato. Axendel che non arriva. Ancora uno sweep. Ancora medio parato. La ginocchiata. Combo destro-sinistro che arriva. Lo sweep ancora di Lars. Ancora. Parte all'attacco in float. Quasi wall carry. E ora Peppe, Mau e Matteo se ne sono già andati e se ne sono hanno già via, perso. stanno seguendo insieme a te la live. E ora, attenzione, entra in Rage Zone e prova un tentativo disperato che si chiude, però nel Non ha KO. abbastanza energia. E ora però prova la presa Shining Wizard. Niente da fare. L'elettrico che non entra. Sweep contro sweep. Anche l'alto. Alex adesso è un po' più Presa un schippata. po' più in difficoltà. Subito all'alto in questo Red Zone. È perfect, pieno. 7 golden leather. Ora continua. Si studiano. E ancora continua. Screw. Giù in float e screw. Arriva a muro o no? Sì, arriva a muro, ma si sposta immediatamente. Ancora insiste. Frankensteiner che non arriva. Sweep gli prende il tempo. E Frankensteiner arriva questa volta. Toglie poco, mi hanno detto. Eh sì. Il tuffo che non va. E attenzione. Ci prova. Parato la Rage Art. Punizione. E la punizione non tarda ad arrivare. 2-1. 2-1 Reaper, mentre invece 2-1. Ancora un Frankensteiner di Hendrix. Game. Esatto, 2-1. Hendrix in pieno vantaggio nei game. Cosa ha fatto? Ha saltato un basso.
Come si fa a saltare un basso? Non ne ho la più Street pallida Fighter idea, però style. l'ha fatto! Street Fighter style. Ancora lo sweep. Ancora reversal. Bravissimo Attenzione, quel perfetta! C'è anche la presa Bravo, addirittura! che danni! E pareggia Reaper! Corea veramente, Mao, Corea. E quindi Si gioca la finale. siamo al tie break. 2-2. Vabbè, lasciamo perdere, niente problemi di cuffia, si riparte all'attacco. Ancora lo sweep. Lo sweep sembra, per quanto semplice, lo sweep di Lars ha mietuto una quantità infinita di vittime stasera. Intanto lo Frankensteiner ancora. E un altro sweep, è un altro sweep. Oh, Attenzione, Lars è già in red zone e via di testate. Andrix non ne vuole sapere. mamma mia, che danni. Andrix sta trippando. Intanto abbiamo gli stranieri tifano per Andrix, gli italiani per Reaper, vedo, perché abbiamo un AK for the win. Intanto ancora il Frankensteiner. Sarà la quarta volta che entra, Facile facile proprio. E ancora la combinazione che non entra. Tutto parato e parabile, ma attenzione. Un briciolo di hesitation, basta e avanza. E ancora a testate. Lo sweep che non entra, e ancora lo sweep. Ma questa volta dall'altra parte. Rage drive in mezzo. Wall crash. E parte ancora. Ancora in float. Se può recuperare un match è questo. Ma no. Galvanizzato. Chi fa la presa? Intanto suggerisco, Pepperno suggerisce 3837esima volta. È molto probabile. Comunque Andrix in 2-0 Shining Wizard per gradire. Ancora lo sweep, ancora una volta di Lars. Il medio che centra il bersaglio. Decent play per qualcuno. E ancora Reaper questa volta la soffre sulla partita più importante. Sì, Running big boot. È strano, ma è come Forse se... c'è ancora una possibilità. E invece no, vince Andrix. Col salto, E attenzione. ancora una volta per Reaper la maledizione dello stand verticale colpisce ancora. Attenzione. Chico, non fai ripiarmi quella cosa, non C'è chi ride. E quindi sarà fare 2 contro Andrix. L'hai subita, vero? L'hai sentita molto. Ma perché è difficilissimo giocare all'User Final. Scusami se mi permette di commentare, è un bel paio di match. Non lo so, hai fatto tantissimo. No, ma bravo, infatti, ma bravissimo. come Giocato veramente bene. È un casino giocare all'User Final quando hai questo. L'User Final disintegra la Minchia, che sfiga. Bene, siamo pronti. Non si sono ancora, orario, devi aggiungere. Assolutamente, sono abbiamo ancora posizionati. questi ultimi momenti di torneo. E andiamo. Voglio... Sì. Win Grand Final. E adesso chiudiamo i conti. Per 2 A. Maiuscolo. Hai il caps lock attivo. Che cacchio la... Ah, vabbè, stavo per scrivere... Ci siamo, signori. Sì, e si sono messi dall'altra parte. Perché si vede, hanno tirato la moneta. E quindi Li facciamo da portiamo i capo. nomi. Vai, controlli. Vaffanculo. La N maiuscola. La N maiuscola. Aspetta, riclicca. Alright. La L, bisogna mettere la L del loser. Proprio specifichiamola. Vai, spazio.
Ok. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Nina Williams. E siamo arrivati. Lo grand finale. Hendrix contro Ferdware. Armor King contro Nina. Ferdware ha scelto Nina. Interessante come scelta, diciamolo. Non ci sia il cromosoma. No, poi su questo è il top. Mamma mia. Oddio. Balordo, ragazzi. Non si possono sentire queste cose. Scusate. E si parte. Si parte sì. Dateci la videata main. Arriva grazie. subito la videata main. Viva Un po' la di regia, ritardo. viva la Chiedo regia. scusa. Ok. Ricomponiamoci. Anche perché abbiamo un Ferdware carichissimo che signor porta al muro. Attenzione! Ottima l'evasione. Anche Lukizeme. Cosa Ancora. parato. E ancora subito in Ray Zone Fire 2A, che adesso deve uscire dalla no, ci è mancato poco. Parte il Rage Drive ma non basta per chiudere i conti. Primo round per Hendrix. E si parte. E intanto Hendrix di prepotenza. Ma Ferdware lo scaglia via nuovamente. Ancora, attenzione, parte in float. Quasi Walker, eccolo qui, arriva al muro. Di prepotenza Fire. I dannoni. Ferdware sa che deve approfittarne Ah, cosa è successo? La punizione è andata per scalare punti. Meravigliosa. La Rage Drive fa sulla whippare il sweep. basso. Fa whippare il basso. In realtà la drive di Nina fa whippare partenza ai bassi e subito dopo crasha anche gli alti. O medio o te lo prendi in mano. Matteo si sta lasciando alle peggiori esternazioni. Per fortuna che non abbiamo potere sulla chat. Sì, zio Zell, questa cosa è abbastanza illegale, però Io non Nina so. è bella. Io non. Ecco, il secondo round portato a casa da Fire 2A. Grande launcher. Nel Non mentre posso abbiamo fare, Jacopo scusate. che sta Io non sono abituato a queste cose. Dovete, sì, nella chat di FIFA di solito è più tranquilla. Dovete stare tranquilli in chat, ragazzi, Allora, Nel mentre volano i ritorniamo dove eravamo rimasti. i peggiori insulti. Ragazzi, andiamoci piano. Esatto. Che ci tocca fare ci tocca mettere un moderatore, se no, Allora, naturalmente subito sono la presa tutti che va in che va a sportivi. segno, Fire. Sì, ovviamente tutta Fire roba, in pieno controllo. tutta roba ovviamente. Manca il Frankenstein e attenzione! No, Ah, si vola così. si vola così a un show test. Nina dice no. Nina dice 1-0. Sì, dica. Il pad, DualShock 4. Allora, Arctic Snowfall quindi 3 mesi PSN e poi la. No, il quarto non c'ha un cazzo. Il 4 c'ha tutte le persone Giornata che sono gratuita arrivate di dal gioco. quarto all'ottavo hanno un buono per una giornata di do il tagliandino. eccoci qua. Quindi niente. Passiamo per il secondo set di questa Grand Final. Ora basta mettermi in Magic Cancro. Incendio il negozio e incendiamo il panificio. Non mi modererete mai. Mattino, Intanto- te lo chiedo io per favore. Mentre nel frattempo Fire in piena cerca il float, cerca anche il suplex Hendrix, ma niente da fare. Attenzione il low drop kick. Il medio che trova il bersaglio e ancora combinazione. Cade via il velo, niente Frankensteiner, sweepata brutale. Dice che non sente l'audio, non lo so, ancora un'altra sweepata. Come non si sente l'audio. Dice che non sente l'audio, Coif.
Ah, ok, spero, perché ci manca solo quello. Allora, intanto attenzione, Andrix lo palleggia al volo con la powerbomb. Ancora. Cosa ha schivato? Cosa ha visto? Immagino i bassi. Intanto citazioni colte nella chat da Cherino. Mamma mia, la degenerazione proprio. Intanto Frankensteiner che non va, ancora uno sweep. Sta perdendo il primo round. E lo sta l'ha perso, anzi. Sì, dico, sta perdendo il primo round, ma... E ora sembra che rischi anche di perdere il secondo, perché Andrix non ne ha più voglia. Rimane a terra a prendersi un doppio pedattone sulla nuca. Anche perché, ricordiamolo, Fire 2A con i 15 punti della... Con i 15 punti di questa vittoria potrebbe fare un bel salto in avanti. Anche in virtù del fatto che Detadder è arrivato esatto. soltanto quinto. E beh, sono almeno 10 punti se non mi sbaglio. 10 punti guadagnati. E Andrix porta a casa il secondo round. 9, chiedo scusa, 9 punti guadagnati, mentre Andrix invece guadagna il primo game. Intanto non cambia PG, cambia solo lo stage, Roby. Grande Fire 2A. Fire 2A deve trovare una soluzione. Io, dall'alto della mia ignoranza, suggerirei di provare l'Isaac, nella quale è sembrato molto più in palla. Infatti anche dalla chat suggeriscono Eliza, ma dalla chat chiamano Eliza. Ma Fire 2A non li accontenta e rimane su Nina. Zio Zell chiama Eliza. Ok. 24. Ma sì, abbiamo fatto 29 e non sta calcolando quelli di 17. Sarebbe ancora di più. No, quelle sono complessive. No, quelli sono tutti quelli che non hanno mai aperto questa cosa. È entrato, contati singolarmente. È entrato in modalità autistica. Però contati singolarmente, nel senso che se tipo io entro a vedere Tanto ancora live. Bella la schivata, ancora il sidestep. Parte in... Non è che le faccia, capito? Parte in float. Tanto suggeriscono. E il dottor Scotti. Il dottor Scotti si congratula con noi, mentre nel frattempo Andrix è entrato in modalità full autistic. Grande dottor Scotti da Torino. Intanto attenzione, mitico, salutaci il Piemonte. Frankensteiner che non va. Torino, Rage drive mollata. E attenzione alla ginocchiata. Great, è il caso di dirlo. Ma non male che te lo dice da solo. Sì, dalla votazione è volato un coglione io. E qui. E ora si continua così. Combinazione. Ancora però il calcio. Fire ci sta provando la combo, pump strike combo. Ancora la sweepata. Back elbow che centra il bersaglio. Prova la presa ma no. Non ci sta ancora. Di nuovo. Ne fa un'altra. La schiva proprio di fisico e approfitta subito per il float. Ed entra forse anche la Rage Art. Sì, entra tutta. Entra tutta. È entrata alla perfezione. Non ucciderà. Per pochissimo. Non chiude il conto, ma è come se lo avesse fatto. Peccato. O forse no. Great. Peccato. E ancora, Zio Zell, te lo meriti addirittura. Salute a tutti. Tanto ci ha lasciato 100 occhi. Grandissima prova oggi la sua. Intanto ancora Fire ci mette un po' di cattiveria, ma non basta. Andrix, mamma mia. Attenzione però. Attenzione, non ce la fa. 2-1 di Fire 2A che può provare ad allungare. Quest'estate ti aspettiamo, dottor Scotti. Vieni. E ancora insiste di prepotenza. Lo abbatte però col sinistro. Ancora però il calcio basso. La presa che viene completamente evitata. Schiaffa ancora in combinazione. Fire si è svegliato. Si è svegliato alla grandissima. Ma c'è lo sweep, riparte però. Riparte Andrix. Il muro. E il muro adesso è
un fattore importante! E Rage Piazza il Rage Drive! E si chiude. 2-1. 2-1. La Rage Drive che crasha ai bassi, signori. E ora, a questo punto è match game. Ci sono drive che crashano gli altri. E adesso è match point per fare 2A che potrebbe vincere la finale. E direi, senza neanche bisogno di ricorrere al reset, E ancora, giustamente, tutta la chat dalla parte di Fire. Perché immagino che sia un estremo simpaticone. Comunque, ancora combo di prepotenza! 2A è il beniamino di molte Attenzione, la Rage! E regge! Perché Per prende pochissimo solo il primo... Ha preso solo il primo calcio. Prende il primo colpo, il secondo Fa un male della Madonna, sì. non ribalta la situazione, ma quasi. E invece ci pensa il Rage Drive che fa crashare i bassi. Signori, la regia, la parte quella esternissima, ha notato uno sguardo molto... Di odio? C'è sguardo di odio? Uno sguardo a stile minchia fai. Ah, ok, sì. Sì, qualcuno si chiede cosa stia succedendo. Addirittura. E ancora. Guarda che gioco di step e bassi. Veramente mamma mia. ottimo lavoro da quel punto di vista. Schippa tutte le prese ormai. Considerata l'abilità sullo step, lo vedrei bene anche come usando Steve come pick, ma chiaramente sono due tipi di gameplay completamente diversi. La sweepata intanto di Hendrix. La sweep ancora. Un launcher in Launcher in float. E forse entra anche la Rage. Entra. Entra Dio solo sa come. E toglierà tutto. Beh, ovviamente. Ed è 1-1. E si ricomincia dove eravamo rimasti. Un off kick per iniziare, fa sempre bene. Fa sempre bene. Va bene al cuore. È bloccato all'angolo adesso. Per 2A deve trovare il modo di prendere. Peccato qua. E ora va giù di low kick. Cambia sugli alti adesso. La presa che non va, ma basta per uscire dalla manovra. Rage Drive completamente cannato. E di nuovo intrappolato all'angolo. 2-1 per Hendrix. Che culo dalle retrovie. Vediamo si è come sentito. cosa si inventa per 2A. E ancora per fermare l'avanzata di Hendrix, che non può punire con Rising 1. decisamente per 2 adesso sembra un po' più in palla, però ci sta provando. Gliene farà un altro. Ci proverà sicuramente. Ancora il low kick, basso sul basso. Rage zone per... Attenzione, niente da fare, dicevo Rage zone per... Rejart in combo. Esatto, Rejart in combo. Dopo il wall splash. Beh, chiaramente sarebbe stato molto più rischioso farla più avanti, perciò Ci vediamo Hendrix tutta ha deciso di l'animazione. giocarsela all'ultimo secondo. Rage drive cannato, ma che Bravissimo. apre la strada per la presa. E il 2-2 di far 2A. Con la presa fa la grab al grappler. Mitico. Meravigliosa la tecnica. Intanto ancora lanciato a muro. E ancora a muro. Attenzione. 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 Stiamo vibrando. Hendrix aggancia il Frankensteiner. E anche il moonsault. Arriva il basso. Arriva ancora il basso. Ed è finita. Porta a casa il risultato. E la finale soprattutto. E il torneo. E arriviamo al picco di spettatori. È arrivato al suo picco di spettatori con la vittoria di Far 2A e l'esultanza smodata della chat. C'è chi fa elisioni di parole con nomi. Poi magari anche il link al canale YouTube. Grandissimi ragazzi, bellissime partite. Ci siamo veramente GG alla grande. GG well played. Grazie, ma proprio tutta la vita. Pizzette sempre e comunque. Facciamo un commento finale, diciamo che siamo in una città abbastanza piccola, Cagliari, abbiamo fatto comunque, un torneo esatto, con una trentina di persone, che non sono proprio poche. Primo torneo organizzato da Fatica in Sardegna. Devo ringraziare
prima di tutto tutti i partecipanti, poi tutti quelli che ci hanno visto, una trentina di spettatori più o meno fissi, il caster che è stato bravissimo nonostante fosse il primo giorno. Reaper Review, ragazzi, grande caster. Grazie ancora. Molto più di quello che mi aspettassi. E a tutti voi. Ringraziamo ovviamente la community di Tekken Sardegna che ha partecipato in massa quasi sì, all'evento, e ovviamente grazie a Computer Point che ci ospita ogni volta, e grazie all'host di GC con cui speriamo di lavorare sempre. 30 toccati, 30 spettatori, 30 tondi sul finale. E a questo punto anche io mi trovo costretto a fare le chiusure di rito. Le avete fatte tutti, lasciatele fare anche a me, porca miseria. Ci avrei anche io qualcosa da dire. Dicevo, se lo state guardando su YouTube, perché comunque verrà caricato assolutamente su YouTube, non si sa in quanto tempo, perché è considerato pochissimo, poi ogni volta fai la premiera a 480. No! Ogni volta fa la premiere e poi salta fuori il video su YouTube tipo un mese dopo, perché... Permettetemi di dire un'altra cosa, ho visto adesso un commento di The Tadder Rita, che penso sia The Tadder, certo, naturalmente. Tadder. Ha Ci scritto: sta seguendo dalla macchina. ottimo torneo nonostante abbia fatto cagare. Queste sono le cose che voglio leggere, bravissimi. Nel senso, complimenti a tutta la community per quello che abbiamo fatto, senza pensare troppo per il momento ai risultati personali. Chiaramente cercate di vincere, quindi grazie a tutti. Volevo poi fare una piccola vanteria personale. Il giocatore che ha vinto ha una cosa in più rispetto agli altri giocatori di questo torneo, è l'unico che giocava a Street Fighter 4. Però facciamo finta che io non l'abbia neanche detto. Anch'io giocavo, ma non ero così bravo. Perché ricordate, almeno non a Tekken. Perché ricordatevi che Street Fighter 5 non esiste. Street Fighter 5 è un abominio. Solo Schiacci sempre può giocarci. Comunque, per cortesia, ciao Antonello! Non cominciamo con queste faide, che da qui a farsi drive-by con le sparatorie è un attimo. No, ma la faida fra me e lui è cominciata ormai molti anni fa. Ma in realtà è una faida amorosa. E allora? Sì. E allora tutto ho anche a posto. una foto di un abbraccio stupendo di Caino con Panita e Schiacci sempre, quindi un foto con loro che coi miei genitori. Un ritorno al passato. Comunque, ancora primo The Tadder, ma di pochissimo, ti ha eroso 9 punti Fire 2, quindi non è più come prima, non è così facile. Non è più così facile, dicevo. Se lo state guardando su YouTube a questo punto, non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene, iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper, iscrivetevi anche al mio canale se volete, poi lo vedrete magari in descrizione. Certo. E se non vi è piaciuta questa roba, innanzitutto che cazzo ci fate ancora qua, che sono passate 5 ore, ma soprattutto non sono sicuro di volervi conoscere. Ciao ragazzi, alla prossima. Vi salutiamo IGC, Tekken Sardegna, FGS, Computer Point, King's Cross. Vi salutiamo tutti e vi diamo appuntamento al prossimo Sardinia Tekken League, il numero 5, che sarà il mese prossimo. Ciao!